Allora, mi si sente? Forse no? Sì, forse troppo. Grazie. Allora, benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Anche luci. Benvenuti appunto iniziamo questa giornata di studi dedicate a una figura molto importante del teatro italiano del secondo Novecento, Gianfranco De Bosio. Abbiamo interventi molto importanti sia di studiosi, di testimoni, insomma cercheremo di approfondire la figura di De Bosio attraverso diverse piste, diversi strumenti. Prima di entrare nel merito della figura di De Bosio, io chiederei subito a chi ha organizzato questa iniziativa, perché l'iniziativa che stiamo aprendo è un'iniziativa fortemente voluta dal Teatro Stabile di Torino insieme al Comitato Nazionale Centenario Gianfranco De Bosio, perché vi ricordo che nel 2024 è stato il centenario della nascita di De Bosio. Iniziativa che si svolge anche in collaborazione con l'Università Col Dams di Torino. Quindi chiederei innanzitutto, prima di proseguire, a Filippo Fonsatti, che è il direttore della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, di darci un saluto. Grazie Filippo. Grazie al professor Petrini, grazie alle persone che sono intervenute e grazie agli allievi della nostra scuola per attori. Io sono particolarmente lieto di accogliervi quest'oggi in questo incontro che ha la fisionomia di un seminario, così abbiamo voluto, perché riteniamo che appunto nell'ambito delle iniziative per celebrare il 100° anniversario della nascita di De Bosio fosse giusto tenere molto alta l'asticella, e io credo che appunto soltanto in una dimensione più raccolta, in cui ci si può concentrare sulla sostanza, no, di questa straordinaria carriera, si può mantenere quella profondità scientifica che noi dobbiamo garantire non soltanto nella memoria di un grande maestro, ma anche nel svolgimento delle nostre funzioni di centro studi. Come sapete, questa iniziativa si colloca nella dissolvenza incrociata tra due importantissime ricorrenze per la storia del nostro teatro, che sono il 50° anniversario del centro studi, e se non l'avete già fatto in rassegna stampa oggi c'è un bellissimo pezzo di Sergio Ariotti che racconta la mostra in corso per celebrare questo anniversario, ma anche il 70° anniversario della nascita del Teatro Stabile di Torino. Mi piace, oltre che appoggiare un saluto ai relatori e al figlio del maestro De Bosio, a Maria Bigi, che presiede il comitato di cui io immodestamente sono stato invitato a far parte, e mi piace salutare soprattutto la signora Susanna Egri, che con il maestro De Bosio ha condiviso tante avventure su queste scene. Mi piace anche appunto sottolineare questa presenza, diciamo, generazionale della nostra scuola, perché, lo dico ai ragazzi, insomma, se il maestro De Bosio per me avrebbe potuto essere un nonno, ecco, per voi potrebbe essere tranquillamente un bisnonno, e quindi è stata la persona che più ha inciso nella costruzione e nella definizione dell'identità di questo teatro. E posso dire, anche se può sembrarvi paradossale, che insomma, se oggi siamo quel che siamo è perché per 11 anni lui ha dato un segno fortissimo a questo teatro. Non la faccio troppo lunga, ma se Pepe è stato il pioniere quando nacque questo teatro nel 1955, in realtà il primo padre fondatore è stato De Bosio, che ha diretto questo teatro per ben 11 stagioni, e peraltro il nome di Teatro Stabile di Torino è stato assunto con l'arrivo di De Bosio nel 1957 e non nel 1955, quando nacque l'istituzione, ma col nome di Piccolo Teatro della città di Torino. È anche bello che questo convegno si svolga qua, perché De Bosio fisicamente in questi spazi, in questa sala, in questo teatro,
ha vissuto per tantissimi anni, e l'ultima volta stavamo cercando di ricostruire esattamente quando, ma credo una decina d'anni fa, abbiamo ancora avuto la fortuna di accoglierlo ancora lucidissimo e brillantissimo. Per ricordarci la grandezza di De Bosio, io ho voluto che nei nostri uffici campeggiasse una splendida locandina della 20ª edizione della Biennale Teatro di Venezia del 61, quando il Teatro Stabile di Torino presentò una regia di De Bosio di Goldoni, la Cameriera Brillante, in un cartellone impressionante in cui appunto oltre allo Stabile di Torino stavano l'Olbic, il Berliner Ensemble, la Comédie Française, perché De Bosio appunto ha avuto anche il grande merito di trasformare un teatro cittadino in un teatro nazionale, in un teatro internazionale. Pensate che al culmine della sua direzione, negli anni 65, 66, 67, il teatro di De Bosio faceva gli stessi numeri che fa oggi, cioè i numeri record della storia. Quindi sono passati decenni, ma l'impatto, la capacità di partecipazione della comunità è rimasta intatta con dei numeri impressionanti. Per darvene soltanto un'idea, oltre 200.000 spettatori a stagione per oltre 500 alzate di sipario. Mi piace ancora raccontarvi un dettaglio. Abbiamo ricordato nei giorni scorsi il 10° anniversario della scomparsa di Luca Ronconi, di cui voi frequentate appunto una scuola che porta il nome perché l'ha fondata lui nel 91, e qui in sala ci sono anche degli allievi del maestro Ronconi. Pensate che il professor Alonge, chi seguirà, racconterà l'incredibile varietà e curiosità del maestro De Bosio nella direzione, con dei titoli incredibili, artisti importantissimi di quella scena, ma appunto De Bosio ebbe tra i tantissimi altri il merito di portare qui nel 68, nella sua ultima stagione, Luca Ronconi con questo epico e indimenticato Riccardo III. Quindi io credo di aver già detto molto più di quello che avevamo concordato, spero di non aver portato troppo tempo ai relatori, e ringrazio tutte e tutti di essere qui con noi stamattina e oggi pomeriggio pure, e auguro un buon proseguimento di convegno ai relatori. Grazie. Grazie Filippo, saluto anche il professor Bentoglio, che è il presidente della Consulta Universitaria del Teatro, la cui presenza indica un'importanza anche nella figura di De Bosio. Chiederei a Maria Ilda Biggi, che non vedo perché siamo accecati, eccola, che interverrà questa mattina con una relazione su De Bosio, ma che in questo momento invece interviene a nome del comitato appunto per il centenario di De Bosio. Sì, grazie. Allora, innanzitutto io rappresento appunto nel ruolo del Presidente il Comitato Nazionale per il centenario della nascita di De Bosio, come è stato detto, e che questo comitato ringrazia moltissimo lo Stabile, il Teatro Stabile, per aver organizzato questo primo incontro, seminario, convegno dedicato a Gianfranco De Bosio, perché questo è stato uno dei programmi che il comitato aveva messo nel momento della sua formazione, della sua creazione, nella domanda al Ministero, proprio perché attraverso questi incontri, questo è il primo, poi se ne svolgerà un altro a Padova, un altro a Verona, un altro a Milano, grazie appunto alla collaborazione di tutti i partecipanti al comitato, e questo lavoro dovrebbe portare ad una pubblicazione dedicata agli studi su Gianfranco De Bosio nei suoi vari aspetti, diciamo, della sua attività artistica. Ecco, ritengo che questo sia un fatto importante, proprio perché devo dire che negli ultimi tempi gli studi su Gianfranco De Bosio, sulla regia, sulla storia della regia in Italia nel secondo Novecento, appunto, avevano bisogno, ecco, di un aggiornamento. Rimane ancora, direi, fondamentale il volume curato da Alberto Bentoglio, che era stato fatto appunto con i quaderni di Gargnano
ormai parecchi anni fa, quindi ecco che ringrazio tantissimo lo stabile che appunto già di suo aveva pensato di fare questo incontro, ma che ripeto, tutto sta insieme, si concerta, diciamo, in questa pubblicazione che speriamo di poter vedere nel 26, ecco, quindi a conclusione del comitato produrre un materiale così utile anche per le giovani generazioni, insomma, testimonianze di dimostrazione del valore della sua attività. Ecco, io porto anche i saluti della Fondazione Giorgio Cini, in quanto, come insomma, è giusto che si sappia, l'archivio di Gianfranco De Bosio è stato depositato presso l'Istituto per il Teatro e il Melodramma e abbiamo concluso, insomma, in questi giorni l'inventario, e quindi se qualcuno, anche dei giovani o degli altri studiosi che sono presenti qui, vorrà venire in fondazione e consultare i documenti, basterà scrivere, insomma, e i documenti sono a disposizione. Ovviamente la digitalizzazione procederà, ma la digitalizzazione ha bisogno di tempi tecnici, ecco, quindi ancora sì, stiamo cominciando, ma ancora questo non c'è. E non mi dilungo oltre, ringrazio appunto anche l'Università di Torino per aver partecipato a questa iniziativa, tutti gli altri insomma, relatori della giornata, e spero appunto poi con i tempi tecnici di ricevere i loro contributi per la pubblicazione. Grazie. Grazie Guida, io porto anche i saluti a nome diciamo, del Presidente del corso di studio DAMS, che è il professor Pizzo, che però non può essere presente qui, si scusa molto. Io porto il saluto del corso di studio DAMS che in modo particolare negli ultimi anni ha avviato una assai proficua, intensa collaborazione col Teatro Stabile, col Centro Studi, e diciamo, le iniziative che ci vedono convergere sono diverse e che interessano molto il corso di studi, gli studenti, le studentesse e gli studenti del DAMS. Mi riferisco a retroscena, mi riferisco anche ai progetti di ricerca che ci vedono convergere, degli assegni di ricerca, insomma la relazione, il rapporto fra il DAMS di Torino, che peraltro di cui qui abbiamo l'artefice diversi anni fa, ha trovato un rapporto estremamente ricco e intenso col Teatro Stabile, e quindi il saluto è particolarmente caloroso. Adesso riprendo invece il ruolo di diciamo, presidente, di coordinatore di questo incontro, e chiederei a Pietro Trivellaro di sedere qui al tavolo, perché iniziamo questa giornata, questo seminario, giustamente l'ha definito Filippo Fonsatti, perché è appunto un po' il carattere dell'approfondimento, della discussione un po' più articolata, e ne abbiamo subito un esempio con questo primo intervento, che è un dialogo fra Pietro Trivellaro e Roberto Loggia, appunto, in modo particolare, se non capisco male dal titolo del loro intervento, sugli anni della direzione del Teatro Stabile di De Bosio, appunto, che, come ricordava Filippo Fonsatti, sono gli anni che vanno dal 57 al 68. Allora, proprio tutto, perché dobbiamo cavarcela in una mezz'oretta, senz'altro, e quindi non possiamo approfondire e descrivere tutta questa intensa attività che ha coperto un arco di tempo piuttosto ampio, come già accennato Fonsatti, e ci limiteremo a evidenziare alcuni spettacoli. Io stesso ho conosciuto De Bosio abbastanza tardi, un po' per ragioni anagrafiche, però ho avuto quasi l'astuzia di ricordarmi che invece il professor Roberto Loggia ha praticamente esordito con De Bosio, e quindi si è fatto le ossa come studioso all'università, di cui poi ha percorso i vari gradi fino a fondare il DAMS,
e abbiamo qui l'opportunità di riscoprire qualche momento importante, direi a cominciare, credo, dalla moscheta, che è uno spettacolo che De Bosio aveva già riscoperto e collaudato con una cifra registica, diciamo pure molto innovativa, quasi rivoluzionaria rispetto al passato, e che ha riproposto a Torino ed è diventato il cavallo di battaglia un po' di una linea registica della sua direzione, che ha riproposto anche in altri spettacoli nell'arco degli anni 60. Spettacolo che ha esordito in tournée in America Latina, e quindi l'orizzonte, come già ha accennato Fonsati, è un orizzonte addirittura internazionale, al di là dell'Atlantico, riprendendo una tradizione che era comune tra la fine dell'Ottocento e fino ai tempi di Pirandello. Quindi De Bosio ha un po' riannodato il filo con quella tradizione, portando anche la moschetta in un ciclo di spettacoli che poi hanno debuttato qua a Torino. E poi, ancora di tale Bilona, dicevo prima, sono quelli derivati, i dialoghi. Nel 66 la rassegna, la tournée nei paesi dell'est europeo, la cortina di ferro ancora, la Russia. Qui abbiamo i dialoghi di Ruzzante, e ti do la parola dunque, Roberto, a presentare intanto. Qui facciamo vedere, qui ci sono 5 foto, se vuoi abbiamo Franco Parenti, e questa è Bettia o è una donna? Riesci a riconoscerla? Perché una donna? Perché c'erano 2. Ah, sopra? Sì. Ah sì, credo sia Bettia e Ruzzante. E Ruzzante. Poi c'è Parenti, e questa invece è Carla Parmigiani, una donna, la quale forse verrà oggi a presenziare anche lei un momento, perché abita qua a Torino, ha lasciato la carriera. E cosa faceva? E faceva una donna. Faceva la vicina di casa, in sostanza aveva poche battute in questo spettacolo. Lei ha fatto molti spettacoli, ma poi si è dedicata soprattutto all'attività di insegnante di danza. Poi Parenti e Virgilio Zernitz, come ed Albertini, Zernitz ed Albertini, e qui Alessandro Esposito, il soldato. Il soldato bergamasco. Il soldato bergamasco. Eccoci qua, a te la parola per raccontare di questo spettacolo. Sì, naturalmente la forza affabulatoria di Pietro Crivellaro mi ha impedito di presentarmi, perché lui lo conosce, non si è stupito assolutamente, lui prende il microfono e si impadronisce, ma non hanno bisogno di grandi presentazioni naturalmente, però semplicemente ricordo che Pietro Crivellaro è stato sostanzialmente il fondatore, l'animatore del centro studi del Teatro Stabile per quasi 40 anni, e adesso che la cui responsabile è anche valorosamente portato avanti, e che ha, diciamo, quindi è stato un punto di riferimento importantissimo, non solo naturalmente per lo Stabile, ma anche per gli studi teatrali. Insomma, è stato un autentico animatore della discussione, dello studio teatrale da tanti ma punti se di posso vista. dire, No, sempre in sinergia con l'università. Sempre in sinergia con l'università. Infatti volevo dire che l'altro interlocutore a cui cedo rapidamente e subito il microfono, Roberto Alonge. Anche Roberto Alonge non ha bisogno di presentazione, ma ci sono comunque dei più giovani, dei giovani, e quindi ricordo che, diciamo, in qualche modo sono due figure
complementari, nel senso che anche Roberto Alonge per 40 anni è stato un punto di riferimento per gli studi teatrali in senso lato, è stato uno dei primi della generazione, diciamo, è stato un maestro della generazione degli studi teatrali quando all'università sono state avviate le cattedre di storia del teatro. Infatti Roberto Alonge è un allievo di Giovanni Getto, arriva dall'italianistica, altri studiosi di teatro importanti della sua generazione arrivavano dalla francesistica, dalla storia dell'arte, insomma con loro, con la loro generazione all'università in Italia ci sono state le prime cattedre di storia del teatro. Roberto Alonge è stato un punto di riferimento essenziale per gli studi, si è occupato di tantissime cose, quindi è impossibile riassumerle, ma di Cinquecento e quindi anche di Ruzzante, così come di Novecento, di regia, e ha fondato appunto, ha avviato il Dans di Torino, come riferivo prima, quindi dovevo introdurre le loro figure anche se non ne avevano bisogno. Roberto? Allora, io ringrazio gli amici del Centro Studi, del Teatro Stabile per questo invito. Ho un bellissimo ricordo di De Bosio, ma direi proprio di tutto il clan che lui ha portato. Petrini ha ricordato che sono allievo di un italianista che era Giovanni Getto, un italianista cattolico, conservatore, anche se aveva fatto la resistenza a modo suo, cioè, non credo con il mitra, ma insomma fuggendo tra un convento e l'altro dal buon cattolico, e Getto aveva capito, perché era intelligente, che sia io che Tessari, che è stato sempre il mio fratellino minore perché aveva un anno meno di me, eravamo interessati al teatro, di cui Getto si era occupato dal punto di vista drammaturgico, aveva scritto su D'Annunzio, su Alfieri, ma insomma con l'umiltà che hanno solo le persone intelligenti, aveva capito che non era in grado di aiutarci in questo nostro interesse per il teatro più aperto proprio alla spettacolarità. E siccome in quegli anni mi pare che Crivellaro abbia ricostruito che De Bosio stava facendo una messa in scena di un Alfieri, no? Anche, certo, c'era anche la Virginia. La Virginia, lui insomma fu proprio Getto che invitò, come dire, passò il relè, passò la mano, chiedendo al direttore del Teatro Stabile di fare, se voleva fare qualche seminario a questo gruppetto che eravamo appunto io, Tessari, una donna che è diventata poi assessore alla cultura per lunghi anni della provincia, che è morta qualche tempo fa, non mi ricordo come si chiamasse. Teneva. Come? Sestero, la ragazza Sestero. Poi c'era la moglie di Moretti, che è stato un personaggio importante per il teatro d'animazione. Insomma, era un piccolo gruppo. De Bosio fece una serie di lezioni, poi si rese conto anche lui che noi avevamo altri interessi, poi lui insomma aveva da dirigere il teatro, e quindi anche lui a sua volta passò la mano dicendo: beh, adesso verrà, se volete, Zorzi, che era in quel momento responsabile culturale dell'Olivetti, e quindi Zorzi fu lui, insomma, Zorzi che aprì me e Tessari un po' agli studi fra 500 e 600, Ruzzante, commedia dell'arte. E quindi, come dire, io sono grato, ho questo bel ricordo, perché poi De Bosio, già lo ha detto, non mi ricordo più chi, forse Fonsati, ha ricordato la capacità manageriale di De Bosio di tessere rapporti anche con la Francia, con la Russia, quindi insomma di dare un'apertura grossa a un teatro che era appena nato in sostanza. Ma De Bosio aprì la stagione dei quadernetti, cioè fu lui a fare questi primi quadernetti di sala, il primo proprio del 64 e il secondo subito dopo, dove appunto io e Tessari, e lui, De Bosio, in maniera molto generosa nella premessa del primo dice: ma qui c'è un saggio di un illustre docente dell'università, ma ci sono anche 2 studenti universitari ecco qua. E naturalmente poi
Cioè era un momento, lo dico così, insomma, c'era la guerra fredda, però c'era in fondo soprattutto a livello locale, un livello di rapporto, come dire, consociativo, per cui c'era la gestione democristiana di Lucio Messina, la presenza di Morteo, però poi c'era De Bosio che era un regista come dire, di posizioni sostanzialmente azioniste, cioè del partito d'azione, quindi di sinistra abbastanza dura e pura, e è stato merito suo di riscoprire insieme a Zorzi, perché poi erano molto legati e venivano tutti e due appunto dall'area veneta e quindi avevano interessi in comune. E io dico sempre che il regista, quando è di valore, quando è geniale, quando ha qualche cosa da dire, fa con il suo spettacolo, porta un contributo degno, come dire, di un saggio critico, di un docente sveglio e originale. Però questa volta, questo è abbastanza curioso, proprio parlando della Bettia, è avvenuto il contrario, cioè è stato, e quindi dico che il regista, proprio perché è l'equivalente sulla scena dello studioso, il regista dà dei contributi, ma naturalmente utilizza anche i contributi degli studiosi per orientare l'interpretazione del suo testo. Nel caso della Bettia è avvenuto una cosa curiosissima, che è stato De Bosio che, leggendo il testo della Bettia, ha capito, perché il testo almeno apparentemente ha dei buchi, diciamo così, perché è un testo che è stato rielaborato, quindi insomma ha tutta una storia complessa, e quindi c'è un finale che non si capisce bene, perché questa Bettia rappresenta una donna molto disinvolta, che ha un marito che la trascura un po' a letto, e quindi ha degli altri uomini, insomma, e quindi ha Menato, che è un compagno, uno della campagna, un ricco contadino, e poi però la coppia si è trasferita dalla campagna a Padova, quindi la Bettia è ambientata a Padova, e a Padova c'è un vicino di casa che è un soldato bergamasco, robusto e piacente, e quindi lei ha questa storia. Insomma, per farla breve, il finale è complicato perché lei si muove fra questi praticamente 3 uomini, ma nel finale avviene una cosa straordinaria, che a sentire le battute il Menato, cioè il contadino ricco, riempie di legnate il povero soldato, e poi arriva ruzzante, bastonato anche lui, eccetera eccetera, e ci crede, quindi tutti credono a questa storia, che le cose siano andate così, che la rivalità, insomma, dei 3 uomini ha fatto sì che il contadino ricco è riuscito a prevalere fisicamente sul solido soldato bergamasco. Recentemente, insomma, qualche anno fa, una studiosa veneziana, padovana, abita a Venezia, insomma, che è Anna Scannapiego, ha dimostrato in un convegno ruzzantiano, e poi l'ha messo anche per iscritto, insomma, che in realtà le cose non sono andate così, cioè che De Bosio ha fatto una forzatura che in realtà, che cosa è avvenuto? È avvenuto un accordo fra i 2 altri uomini, fra il secondo e il terzo, insomma, e quindi c'è tutta una sceneggiata in cui non è vero, insomma, che il soldato è stato bastonato, c'è stato forse una partuse a 3 fra i 2 uomini più la Bettia, e invece era fuori in giro per la città bastonato, spaventato, terrorizzato il povero Ruzzano. Allora De Bosio quindi è l'autore di questa ricostruzione, diciamo così, che poi Zorzi però Zorzi non è che abbia fatto dei plagi, ha dichiarato, insomma, che attingeva agli appunti di regia di De Bosio, e ha praticamente costruito, e per 50 anni tutti hanno creduto, io per primo, insomma, abbiamo creduto a questa versione dei fatti proposti da
Zorzi, di questa ricostruzione quindi diversa da come sono andate le cose. Vabbè, questo era solo per dire l'intelligenza, naturalmente forse con dei limiti, nel senso, io in questo libro sul teatro comico del Rinascimento, che è uscito l'altro anno, racconto tutta questa storia e dico, ma forse De Bosio e Zorzi, che erano intellettuali aperti, ma insomma, come dire, di una sana moralità PC, non avevano difficoltà a immaginare che fosse credibile la partouze a tre, insomma, e quindi pensavano che ci fosse una rivalità tra gli altri due uomini, che invece forse non c'era. Ma comunque questo è un dettaglio. L'importanza però è che De Bosio e Zorzi fanno coppia per un bel numero di anni e uno aiuta l'altro a dare spessore a Ruzzante e a riscriverlo sulla scena, dove praticamente non c'era mai stato. Io mi ricordo, per quanto siano passati praticamente più di 60 anni, mi ricordo bene al Carignano lo scandalo, mi pare che fosse 65, quando De Bosio fece uno spettacolo ruzzantiano organico, cioè c'era, se ricordo bene, l'Anconitana prima e poi nella seconda parte dello spettacolo c'era Bilora, c'era il dialogo Bilora e il Parlamento. E la prima cosa che fece De Bosio è, a livello linguistico, di mantenere la durezza, anche in termini osceni, e questo scandalizzò il pubblico borghese, poi quelli torinesi sono sempre falsi cortesi, quindi insomma si scandalizzano, fanno finta di scandalizzarsi. E ci furono delle resistenze, ma a parte la questione delle battute, credo che fosse, come dire, la sostanza anche perché De Bosio dava un segno forte. Io in quegli anni lì ho scritto la prima cosa appunto nel 64 sui quaderni di Sala, ma la prima cosa accademica è una rassegna ruzzantiana che feci nel 66 e dove accennavo anche allo spettacolo di De Bosio, dicendo che De Bosio, naturalmente io ero un po' condizionato perché il mio maestro era cattolico reazionario, io dovevo far finta, anche se ero di posizione di sinistra, potere operaio, cioè, ma dovevo far finta di essere un po' moderato e quindi c'era Sanguinetti, ma anche lui era minoritario, insomma. Comunque, insomma, la sostanza è che De Bosio interpretava per esempio l'Anconitana, dove c'è un vecchio che vuole avere delle velleità sessuali, ma in realtà ormai è in una fase di decadenza, insomma. E lui lo presentava proprio come il segno negativo, cioè l'impotenza sessuale diventava una condanna di classe cui si contrapponeva Ruzzante invece pieno di capacità erotica. E io ho segnato, appunto, perché sono passati 60 anni, non mi ricordo molto, ma quello che ho scritto almeno riesco a ricostruirlo. Segnavo che lui De Bosio ne faceva una questione non di critica alla borghesia veneziana del tempo, che veniva condannata come dire, appunto impotente, flaccida e quindi sconfitta nello scontro con il contadino sano, robusto e sessualmente vigoroso, ma addirittura era una critica a tutta la borghesia in generale, insomma. E quindi evidentemente non è che la borghesia torinese per bene dovesse prendersi queste bastonate. Quindi è chiaro che ci fu uno scontro, ma poi soprattutto nel Bilora, questo me lo ricordo bene, il Bilora è una storia in cui il contadino ammazza il mercante che gli ha portato via la donna. Ma se uno legge Ruzzante si rende conto che non è così, non è cavalleria rusticana. Nel mondo cinquecentesco i contadini, io sono laureato sui rozzi di Siena, quindi su una realtà però sempre che ha al centro il contrasto fra campagna e città, e quindi
cittadini che rubano le donne ai contadini, che naturalmente sono un po' complici, perché insomma il cittadino consente una vita migliore che non con il marito contadino. E quindi insomma, come dire, è un mondo abbastanza tollerante tutto sommato. Si parla per esempio di comunismo sessuale, di collettivismo sessuale nel mondo della campagna, cioè questa storia di Betia che ha 3 uomini non è un fatto eccezionale, fa parte di una libertà che a livelli bassi esiste, come esiste poi a livelli altissimi aristocratici, ma mentre invece nella fascia intermedia della borghesia, nel mondo mercantile, esiste invece una repressione della donna, eccetera, eccetera. Allora, anche qui De Bosio eliminava l'ambiguità del gesto di Villora, che ammazza un po' perché è anche ubriaco, cioè, mentre invece diventava proprio una scelta di classe, cioè diventava la vendetta del proletariato armato contro il mercante sfruttatore. E per esempio alcune battute in latino di Villora, del mercante del Messer Andronico, mi pare che si chiamasse, che sono battute che fanno ridere, e lui le prosciugava, per cui non c'era leggerezza, no? Era proprio uno scontro cupo fra questi 2 mondi. Ecco, non so se ho dato l'idea di... Quindi questo primo nucleo del teatro ruzzantiano, passiamo a un altro episodio, che è questo di Alfieri. Forse tu ricordi? No, questo non ricordo, perché Alfieri non mi piaceva. No, poi l'ho scritto sulle cose, su Mirra, sulle cose incestuose, mi hanno sempre interessato un po' di più, ma quelle successive. Le mani sporche è stato un episodio Hai delle un immagini? po' singolare. Qui è un'immagine solo per accennare a questo orizzonte internazionale De Bosio Coriolisco, che metteva in scena il re muore, eccetera. Morteo era traduttore allo Stabile di Torino, di Einaudi di Ionesco, ed era un membro importante del Teatro Stabile. Si ferma qua? Non c'è più niente. Ecco qua Santuccio e Bosetti nelle mani sporche, dove De Bosio ebbe in qualche modo la capacità di farsi autorizzare da Sartre a rimettere in scena a Torino uno spettacolo vietato, scandaloso per il PC. Perché? Ecco, raccontalo tu. Certo, perché nelle mani sporche c'è, come dire, l'assassinio politico, un momento della resistenza in cui insomma avvengono delle cose un po' truci, come c'è, insomma, si può dire, negli armadi, gli scheletri negli armadi del mondo politico della sinistra, e quindi Sartre non voleva che fosse più messo in scena, ma appunto De Bosio aveva questa grande dote, insomma, secondo me, di essere un uomo abile a muoversi a livello, come dire, manageriale, e quindi di stabilire dei contatti, e anche, lo dico un po' con spirito un po' polemico, il direttore mi perdonerà, mentre oggi io ho l'impressione che i teatri stati certamente hanno meno soldi, ma investono quasi nulla sulla cultura. E De Bosio, certo non era solo De Bosio, era De Bosio, Strehler, cioè era una fase in cui il teatro pubblico capiva che doveva mettere una parte delle sue finanze a fare appunto dei libri, a fare dei quaderni, a cercare di coltivare lo spirito critico del pubblico e quindi di avvicinare, e questo si è un po' perso, non so perché, probabilmente per ragioni economiche, ma comunque questo slancio si è un po' perso. Lo spettacolo era
Questa è un'immagine che metto soprattutto per citare Carlo Bagno, che fu anche, come pure Bosetti, e sono tutti attori che Bagno a destra, Bosetti. sono già stati nel film Il terrorista, che è del 62, quindi un film della Resistenza che sarà programmato poi a marzo, mi pare, in questo programma al Cinema Massimo, e che rievoca l'esperienza personale di De Bosio, che era stato protagonista del CLN Veneto nel 44-45, quindi giovanissimo, brillante. E paradossalmente a nome della Democrazia Cristiana, soprattutto per ragioni familiari, anche se poi le sue posizioni saranno più a sinistra. E all'inizio, questo lo ricordo perché lo sottolineava, il suo rivale della Democrazia Cristiana nel giovanile, subito dopo la guerra, era un tal Giulio Andreotti, al quale lui lasciò praticamente l'eredità del potere politico per dedicarsi alla regia teatrale. Ecco, fece una scelta di campo abbandonando la politica per scegliere il teatro. Posso farvi una domanda? Prego. Posso fare una domanda io entrambi? Perché Il terrorista è un film del 63 che sta nel solco di quello che diceva Roberto Alongi, cioè uno sguardo sulla resistenza complesso, interessante, scevro da semplificazione, diciamo, non retorico, che ancora oggi è un film bellissimo da vedere il 10 marzo al Museo del Cinema. Al Cinema Massimo. Volevo dire che Il terrorista, senza nulla togliere De Bosio, anzi per aggiungere, è interpretato da Gianmaria Volontè, cioè da un attore meraviglioso. E ricordo anche, io non ho mai, mi sono mai occupato di De Bosio, ma molto di attori. Per esempio ricordo una regia di De Bosio con Memo Benassi, un Enrico IV di Pirandello. Allora l'incrocio fra queste due cose, cioè il ricordo di Benassi e la presenza di Gianmaria Volontè in un film che anche registicamente è straordinario, cioè, poi naturalmente Volontè ci mette tutto il peso di un attore come lui. Che rapporto aveva con gli attori De Bosio, per quello che sapete, per quello che si vedeva da spettatori? Il giovane Tessari, non mi ricordo se nel primo o nel secondo numero, fa tutto perché la cosa bella appunto di De Bosio, un altro dei suoi meriti, è che questi giovani, insomma, appassionati, li faceva venire alle prove. Quindi Tessari partecipò a tutte le prove di Cesare e Cleopatra e rimasta, stamattina appunto la rileggevo, è molto interessante perché era piccolino anche lui, ma era sveglio, e ci racconta che De Bosio faceva le prove sempre a tavolino, però aveva bisogno poi di passare rapidamente in piedi per evitare, insomma, che si incancrenisse, no? Insomma aveva bisogno della concretezza poi, e dava delle indicazioni, per esempio su Cesare e Cleopatra di Shaw, in cui diceva non deve essere una cosa tradizionale come se fosse un dramma storico, ma cioè dava dei suggerimenti di linea brechtiana, cioè l'attore deve essere capace di prendere le distanze rispetto al personaggio e quindi non immedesimarsi. E poi faceva un esempio che riporta lui, Tessari fa una campionatura per esempio di come lavorava sul copione, dice Cesare e Cleopatra, De Bosio prende due traduzioni, una più fedele, l'altra invece più capace di gusto più vivace, più teatrale, però poi insieme agli attori fanno un mélange delle due, ma in cui coinvolgono gli attori che devono dire loro quale battuta, cioè come dire, che facevano una contaminazione, prendevano un pezzo da una parte a secondo se tornava bene in bocca agli attori, quindi aveva una capacità di coinvolgimento
dell'attore, non è che si limitasse a dare delle dritte dall'alto, un po' come faceva Castri, insomma, che era più rigido su queste cose. E dunque tu di questo spettacolo ti sei occupato anche per scrivere praticamente il tuo primo saggio. Il mio primo saggio è stato su... Ho fatto Satira una cosa sociale. su show. No, su show, la prima È cosa. questo. Satira sociale, sì, di show. Sì, giusto. È questo. Certo. Che è pubblicato nel quaderno. Certo, grazie. E che chiave veniva fuori questa? Non me la ricordo, perché l'ho riletta, non mi è sembrata una grande cosa, non l'ho mai più riciclata. Quindi possiamo avvicinarci alla conclusione ricordando quello che appunto tu ti sei ricordato, il Teatro Stabile che si allarga in varie direzioni, compreso quella internazionale o anche quella di portare a Torino dei grandi attori, di far crescere dei giovani attori che avevano esordito nel teatro universitario di Padova, finché poi in qualche modo dopo il 67 la committenza politica dello Stabile, cioè le forze del pentapartito a Torino, gli affiancano degli altri teatranti, tra cui Franco Enriquez, la compagnia di Enriquez che era già entrata nel 64 e da cui De Bosio aveva adottato con grande entusiasmo la nuova cifra stilistica di Lele Luzzati, che diventerà poi un suo fidatissimo scenografo e costumista, ma ha l'intuizione di far produrre, realizzare il Riccardo III a Ronconi con Ceroli, ma alla fine getta la spugna e la successione a De Bosio cristallizza, per così dire, questa frammentazione, l'impossibilità di trovare un unico direttore perché non si mettono d'accordo i politici e quindi creano una direzione collegiale che anche quella è un po' nell'onda della politica che stava emergendo, che era la contestazione del 68, uno stile un po' assembleare che però durerà poco e dimostrerà che per diventare operativo ha bisogno di qualcuno che guidi la baracca, che insomma la diriga, eccetera. Certo. Grazie. Bene. Molte grazie a entrambi, siete stati perfettamente nei tempi. Chiederei a Anna Peyron di venire al tavolo. Anna Peyron l'abbiamo già tirata il ballo prima, e Anna Peyron è la responsabile del centro studi del Teatro Stabile di Torino, ha ereditato il lavoro di Pietro Crivellaro, che porta avanti egregiamente ed è attualmente il punto di riferimento nostro, importantissimo e prezioso. Anna Peyron ci parla di studiare Gianfranco De Bosio al centro studi del Teatro Stabile di Torino. Adesso sta... Sì, grazie. Stiamo... devi entrare prima. Allora, bisogna fare appunto innanzitutto una precisazione. Il centro studi del Teatro Stabile è un archivio documentario che nasce nel 74, cioè quasi 20 anni dopo la nascita del Teatro Stabile di Torino, e conserva non soltanto la documentazione artistica
delle produzioni e della storia del Teatro Stabile di Torino, come quasi tutti gli archivi dei teatri, ma la sua particolarità è che nasce con l'acquisizione dell'archivio dell'importante rivista Il Dramma alla morte del suo direttore Lucio Ridenti nel 1973. La casa editrice Ilte decise di dismettere la pubblicazione della rivista e di disfarsi del suo archivio. Gli allora direttori Aldo Trionfo e soprattutto Nuccio Messina decisero con il contributo della Regione Piemonte di acquisire questo importante archivio che testimonia è utile per ricostruire la fortuna del teatro in Italia nel Novecento. La sua azione appunto è quella di conservare, e noi abbiamo aggiornato fino ai giorni nostri l'archivio documentario dello spettacolo, che si affianca appunto all'archivio del Teatro Stabile di Torino, che dal 2016 è consultabile interamente online e sul quale è possibile adesso consultare anche tutto il catalogo, permettendo così delle ricerche combinate tra biblioteca e archivio. Appunto, l'archivio documentario dello spettacolo è suddiviso in due sezioni fondamentali, una relativa alle persone, e qua vediamo le 3 buste d'archivio biografiche che contengono materiale biografico su Gianfranco De Bosio, con fotografie, articoli, ritagli stampa, interviste, mentre la documentazione relativa ai suoi allestimenti è sotto l'autore, il titolo e la regia. Ad esempio è utile sottolineare che la documentazione non riguarda soltanto gli allestimenti a Torino e in Piemonte, le ospitalità dello stabile che ovviamente ci sono, ma riguarda in generale il teatro in Italia. Ad esempio qua, ma è solo un piccolo esempio, abbiamo le coefore di Eschilo che sono state rappresentate nella Sala dei Giganti di Liviano il 25 novembre 1946, con fotografie, addirittura una velina dell'ufficio stampa del Teatro Universitario di Padova che mandava al Dramma le fotografie appunto da pubblicare. Per cui abbiamo il fascicolo del Dramma, che tra l'altro tutti i fascicoli sono consultabili online, che pubblica le fotografie e la recensione, ma anche questa busta d'archivio con gli originali. Abbiamo oltre all'archivio appunto la biblioteca, che nasce dall'acquisizione della biblioteca di Lucio Ridenti, 3.000 volumi, adesso i volumi sono più di 32.000, e qua ho messo ad esempio la copertina del volume della Moscheta edita da Randi per la collana del Teatro dell'Università di Padova a cura di Ludovico Zorzi e Gianfranco De Bosio. Il citato Gianfranco De Bosio e il suo teatro a cura di Alberto Ventoglio per i quaderni di Gragnano, che è fondamentale proprio anche per la teatrografia che ricostruisce, che poi insomma c'è un secondo volume, il teatro di regia alle soglie del terzo millennio, sempre edito da Gargnano, in cui c'è un appendice su vari registi, tra i quali De Bosio. E poi la più bella regia della mia vita, che è questo volume che io consiglio veramente a tutti di leggere, perché è un affresco dell'Italia del Novecento e insomma è una lettura veramente appassionante. Abbiamo poi l'archivio video che comprende 3.000 titoli. Di video di De Bosio abbiamo la rappresentazione di Angelo Beolco detto Ruzzante del 2003, la Bettia del 1994, la Bottega del caffè di Goldoni del 93 prodotto dal Teatro Stabile del Veneto, il Bugiardo sempre del Teatro Stabile del Veneto del 93,
poi Un marito di Italo Svevo dell'84, Il mercante di Venezia, che non abbiamo ben capito la produzione, e poi alcuni spezzoni interessanti, tipo una regia, uno spezzone della regia di Antigone del 58 dagli archivi RAI, sono pochi minuti però effettivamente è interessante, un documentario sulla vita di De Bosio, la lezione che lui ha tenuto su Ruzzante qua in questa sala Pasolini nel 2015-2016, l'intervista a Gianfranco De Bosio che adesso si può leggere su Ormete, che è questo sito che raccoglie le memorie orali, e un'intervista sull'Antigone sempre del 58-59 a De Bosio fatta da Emilio Fede. Allora vi ringrazio per l'attenzione, faccio semplicemente una piccola panoramica sull'archivio cioè su De Bosio nell'archivio online, che però ribadisco è una parte infinitesima rispetto a quello che al centro studi è consultabile. Se noi scriviamo ad esempio, spero di scriverlo giusto, lanciamo la ricerca e troviamo una serie di documenti. Il primo è una scheda relativa a Gianfranco De Bosio, vediamo che qua è possibile, c'è un link al ricordo di Gianfranco De Bosio sul sito del Teatro Stabile di Torino a cura di Pietro Crivellaro, che riassume molto bene l'attività, appunto la figura di De Bosio e la sua importanza per il Teatro Stabile di Torino. Qua abbiamo una serie di fotografie, che alcune delle quali abbiamo visto nella presentazione precedente. Poi abbiamo le regie prodotte dal Teatro Stabile di Torino, ad esempio vediamo La cameriera brillante, che è stata citata precedentemente, è il secondo spettacolo del Teatro Stabile di Torino che va in scena al Teatro Carignano. Il primo, sempre nel settembre, era l'Arturo Ui, di cui ci parlerà la professoressa Fazio oggi pomeriggio, come fa rilevare Crivellaro, De Bosio è stato importante anche perché appunto ha insistito affinché il Teatro Stabile avesse anche possibilità di rappresentare alcuni spettacoli al Teatro Carignano, che all'epoca era gestito dai Chiarella e che venne affidato al Teatro Stabile di Torino soltanto nel 1977, però appunto De Bosio è stato importante proprio anche in questo processo. Qua vedete appunto tutta la documentazione, se vi cliccate sopra potete accedere al copione, a un bozzetto di scena, la rassegna stampa, le diverse foto. Poi possiamo andare ad esempio nella stagione 61-62, cioè la cosa positiva secondo me dell'archivio è anche questa possibilità di navigare in maniera molto libera. In questa stagione, in cui appunto Gianfranco De Bosio era direttore, ritengo importante sottolineare il fatto che ci sia stato un programma di recite nelle periferie, un ciclo di recite all'Ambra in via Chiesa della Salute, a Lucento in via Verolengo e in via Nizza. Recite nelle periferie perché De Bosio desiderava portare il pubblico a teatro. Questo è in qualche modo un prodromo di quello che sarà il grande esperimento del Teatro Stabile sul decentramento nella stagione 68-69, ma qui ci sono le basi. Dopodiché, se ritorniamo alla scheda di De Bosio, oltre appunto alle regie e alle varie direzioni, le stagioni, abbiamo anche tutti i documenti che possediamo in biblioteca, compresi articoli, cioè
fogli di periodici, per cui ad esempio qui un'attualità della resistenza e dell'antifascismo scritto da lui, che è stato pubblicato in una monografia sul fascismo e la resistenza nel cinema italiano, piuttosto che La più bella regia della mia vita, Il terrorista, di cui abbiamo il libro di Neri Pozza e anche il soggetto scritto da De Bosio e Squarzina, poi le varie curatele di volumi, e poi come soggetto citato tutti i volumi che parlano appunto di De Bosio, collegati ad esempio Il terrorista, un film di Gianfranco De Bosio a cura di Maria Ida Biggi e Giuseppe Ghigi, che racconta anche, eccolo lì, il restauro del film che vedremo appunto il 10 marzo. Direi che qua abbiamo Le regie ruzzantiane di Gianfranco De Bosio al Teatro Stabile di Torino, che è la tesi di Barbara Ferrato, che è qui tra noi, la nostra capoarea del centro studi, ed è ad esempio collegato anche questa tesi a tutte gli allestimenti delle regie ruzzantiane di De Bosio, per cui se uno va su Anconitana trova tutta la documentazione, compresi i saggi correlati. Grazie. Grazie Annabella. Intanto vi ricordo, ve l'ho già detto ma ve lo ricordo, che diciamo parallelamente a questa giornata di studio, a questo seminario, sono previste 2 proiezioni, una è già stata, scusate, quindi l'unica che è ancora da programmare è quella del 10 marzo, ve l'ho già detto, Il terrorista, di cui abbiamo a questo punto più volte parlato. Chiederei a Maria Ida Biggi di venire al tavolo, questa volta in veste di... Certamente. Stavolta Maria Ida Biggi in veste di studiosa. Ida Biggi insegna all'Università di Venezia e dirige anche l'Istituto per il Teatro e il Dramma della Fondazione Giorgio Cini, che è una fondazione strettamente intrecciata per tanti versi agli studi teatrali. Io le darei la parola, lei ci parla dello spazio scenico, uno dei tanti interessi di Maria Ida Biggi è quello dello spazio teatrale, delle scenografie, si è occupata di moltissime cose Maria Ida Biggi, fra cui appunto questo aspetto, e ci parla oggi dello spazio scenico nelle regie torinesi di Gianfranco De Bosio. Grazie. Sì. Allora, ovviamente il titolo è molto ambizioso, quindi non parlerò di tutte le cose che lui ha fatto, ma come vedrete ho fatto una scelta e poi vi spiegherò anche il perché quando è il momento. Faccio una breve premessa che mi serve proprio per farvi capire quanto questo argomento fosse importante nel lavoro e nella progettazione registica di Gianfranco De Bosio, e che è un argomento che dal mio punto di vista ancora ha bisogno di approfondimenti e di studi, quindi il mio è un po' all'inizio, ecco, di questo discorso. Gianfranco De Bosio, come è stato sottolineato finora, ha contribuito indubbiamente in maniera anche molto importante alla nascita e allo sviluppo del teatro di regia in Italia nel secondo dopoguerra. La sua attività artistica è stata caratterizzata da un percorso professionale umano indubbiamente poliedrico, infaticabile, come abbiamo visto tantissimi sono i titoli, gli autori, anche le attività, ha fatto anche televisione, cinema, insomma, quindi è stato veramente un personaggio poliedrico, possiamo definirlo, in cui la passione autentica per lo spettacolo in tutti i suoi aspetti è sempre stata la caratteristica primaria. Il lavoro di De Bosio ha dato un apporto creativo intelligente,
mai disgiunto da un impegno civile intenso, e secondo, prospettive originali e autorevoli attraverso le quali appunto ha prodotto nuove inedite messe in scena. Ecco, questo quindi è proprio il senso che vorrei dare a questa mia breve presentazione di oggi, cioè affrontare quella che è la componente spaziale e figurativa nella progettazione registica come uno dei fattori che più ne determina e condiziona la resa, proprio la vera e propria resa. Il regista De Bosio ha più volte dichiarato o sottolineato la rilevanza della componente visiva e figurativa nel suo teatro, e ha sostenuto che la vista, quindi la visione, è uno dei sensi che più coinvolge lo spettatore nella fruizione dello spettacolo, ma è anche e soprattutto, questo era quello che mi interessava profondamente, la comprensione dell'interpretazione registica passa attraverso, come dicevano gli illuministi, attraverso le orecchie ma anche attraverso gli occhi e gli occhiali, quindi quello che si vede a teatro ha la stessa importanza, ecco, di quello che si sente, e questo è stato più volte sottolineato da De Bosio. Quindi sappiamo che è noto, è stato studiato, diciamo, quello che è stato il suo muoversi tra filologia, esegesi, genialità nella scelta innovativa e provocatoria dei testi da rappresentare, lo abbiamo visto finora, fuori dalle consuetudini dell'epoca, lo ha dimostrato appunto affrontando il teatro di Ruzzante, di Goldoni con una nuova chiave di lettura, soprattutto Bertolt Brecht, che fino ad allora era poco noto al pubblico italiano. Ci sono diversi problemi, ma insomma di questo non ne parliamo. Quindi ha questo atteggiamento in comune con molti altri giovani registi del dopoguerra, cioè il suo lavoro filologico, il suo studio dei testi e la loro interpretazione, lo studio della lingua, i rapporti per esempio con la commedia dell'arte e molto altro. Vedremo che molte sue regie, come quelle della Cameriera Brillante che è stata appena citata, ma anche altre, vedono, no, questo coinvolgimento dei modi della commedia dell'arte, e tutto questo è stato analizzato e approfondito dagli storici del teatro e della regia italiana in molti testi, anche se questi sono appunto sparsi in diverse pubblicazioni. Anche il professor Alloggi ha scritto di questo appunto nel suo volume sulla regia italiana. Mentre qui oggi appunto quello che mi interessa è sondare il suo rapporto con lo spazio scenico, per cui De Bosio mostra un'attenzione particolare, pari sicuramente all'introspezione psicologica dei personaggi e all'uso dei linguaggi nei testi drammatici. Nella sua veste di regista ha dimostrato più volte grande considerazione nei confronti della scena e dei costumi. Ecco, qui salto, diciamo, questo discorso lo si deduce da molte sue dichiarazioni di poetica, ma soprattutto dalle sue note di regia, che molto spesso hanno appunto considerato la componente visiva, quindi la scenografia, i costumi, le luci, al pari della drammaturgia, del linguaggio attorico e musicale. Tutto questo rientra nella sua concezione dello spettacolo come di un'opera d'arte totale, insomma, come molti altri hanno fatto, formata da più arti che cooperano. Quindi in questo senso la sua collaborazione con scenografi e costumisti diviene, dal mio punto di vista, ma credo che lo possa essere per chiunque si occupi di spettacolo, uno strumento fecondo per comprendere il suo metodo di progettare la regia, che per l'epoca, diciamo per gli anni 50 e 60, era sicuramente molto ricca di sperimentazioni e di innovazioni rispetto a quanto veniva fatto, ecco, normalmente a teatro. Ecco, per indagare questi temi credo che il periodo in cui lui dirige e collabora con il Teatro Stabile di Torino, cioè tra gli anni 50 e gli anni 60, costituisca un banco di prova molto interessante. In quel momento della sua carriera egli appunto si era impegnato, come è già stato detto, ma cerco di dirlo dal mio punto di vista, a tutto tondo nella ricerca di rinnovare profondamente il teatro pubblico, tentando di trasformare lo Stabile in un complesso in cui sperimentare quelle che sono le sue idee. Cioè lui parlava di teatro popolare, di un teatro legato alla città, concetto che in quegli anni forse era rappresentato soltanto dal Piccolo di Milano, ma che con lui trova un ruolo vitale e autorevole anche qui a Torino. Mentre col suo lavoro intellettuale, diciamo, cerca di portare lo Stabile torinese verso una trasformazione
sul teatro di produzione con una propria compagnia, seguendo il modello della Comédie Française. Non dobbiamo dimenticare che De Bosio appunto ha frequentato Parigi, ha frequentato la Francia, ha frequentato queste scuole, ha conosciuto Coupeau, quindi anche questa idea, ecco, di teatro di Coupeau è stata molto importante per la sua formazione, no? E quindi quando arriva alla direzione del Teatro Stabile cerca di mettere in pratica quelle che erano le idee che lui ha carpito da questa cultura appunto francese del teatro. Cerca di realizzare un repertorio nuovo, insomma cerca di creare una compagnia stabile e soprattutto cerca di portare avanti quello che lui definiva il teatro delle idee, che avrebbe, diciamo, dovuto portare ad una rivoluzione profonda di tutti quelli che erano gli elementi convenzionali nel teatro dell'epoca e soprattutto, come scrive e sostiene più volte, proporre una linea di interpretazione registica molto provocatoria e soprattutto legata alla contemporaneità. Infatti vorrei qua fare un inciso, anche la sua lettura di Ruzzante secondo me vede proprio una, come anche il professor Allonge ha sottolineato, insomma un corrispettivo con la lettura appunto parlava della borghesia contemporanea, no? E c'è questa cosa molto molto presente nella lettura di Ruzzante. Ecco, quindi diciamo che nel cercare di comprendere la sua metodologia, lo studio profondo del rapporto fra scenografo e regista è secondo me molto importante, e questo può avvenire attraverso i documenti che testimoniano le sue idee fondamentali. Ecco, vorrei dire qui appunto che, come ho già detto prima, i documenti del suo archivio che sono conservati alla Fondazione Giorgio Cini si intrecciano con altri archivi, con altri fondi, con altri documenti. Quindi in questo caso, in questo mio intervento, come vedete qui, ho cercato di intrecciare l'archivio di Mischa Scandella, che noi conserviamo ormai da parecchi anni, che è stato questo scenografo veneziano che ha cominciato proprio a lavorare insieme a De Bosio, no? Quindi ho ritenuto interessante in questa sede proporvi un po' di documenti che sono in parte presi dall'archivio qui dello Stabile, come le locandine, e altri come i bozzetti che invece sono conservati da noi alla Cina. Ecco, quindi come scopo di esempio vorrei presentarvi la figura del veneziano Mischa Scandella. La loro collaborazione nasce agli esordi delle rispettive carriere, sono entrambi veneti, De Bosio veronese, Scandella veneziano. I due artisti si sono incontrati a Venezia e non a caso, come si diceva appunto prima, nella cerca di questo gruppo che si chiamava l'Arco, che era una sorta di sodalizio di artisti che si opponevano al regime fascista, quindi esisteva già, diciamo, alla fine degli anni 30, poi ha continuato nel periodo della guerra, e si riunivano nel Palazzo delle Prigioni di fianco al Palazzo Ducale, cioè avevano la loro sede lì. Mi piace citare un breve pezzo dei ricordi di De Bosio, appunto dal volume che è stato fatto vedere, quello della mia più grande regia. Ecco, Scandella dice, scrive De Bosio, era un personaggio interessante, veniva da un circolo di sinistra che aveva sede a Venezia, vicino al Ponte dei Sospiri. Si faceva chiamare Mischa perché gli piaceva avere un nome che ricordasse il russo. Era appena finita la guerra, c'era un'aria di novità. La mia collaborazione con Scandella inizia negli anni 40 e prosegue fino agli anni 60. È stato l'autore dei bozzetti e dei costumi della mia tesi di laurea, incentrata sulla regia dello Stordito di Molière. Poi, durante gli anni del Teatro dell'Università di Padova, è stato mio scenografo e costumista. Era molto diverso da Luzzati. Luzzati aveva una cultura di tipo ebraico laica, andava molto d'accordo con mia moglie. Scandella faceva parte di una sinistra popolare. I due erano entrambi artisti che amavano l'invenzione, ma poi nell'invenzione si differenziavano notevolmente. Io e Scandella abbiamo lavorato insieme in più di 40 spettacoli nel corso di un ventennio di collaborazione. Fu prezioso il suo aiuto anche per il film Terrorista, che poi vedremo sarà la fine della loro collaborazione, ecco, come potremo poi vedere. Ecco, quindi nel 1946 il giovane regista De Bosio, che ai tempi appunto dirigeva il Teatro Universitario di Padova,
chiama a collaborare per l'allestimento delle coefore di Eschilo che abbiamo visto prima. Anna Peiron ci ha fatto vedere le fotografie che sono qui conservate nella traduzione di Manara Benjimigli, spettacolo di apertura della stagione universitaria che aveva avuto l'anteprima, e questo è molto interessante per capire i due personaggi, in un luogo molto significativo, una fabbrica. Insieme avevano voluto sperimentare una messa in scena che potremmo definire all'avanguardia per l'epoca, utilizzando come palcoscenico i carri all'interno di un'officina ferroviaria e offrendo lo spettacolo ad un pubblico inconsueto che era quello degli operai. Così ancora De Bosio ricorda questa esperienza sempre nelle sue memorie. Se penso al lavoro che abbiamo svolto insieme, il ricordo va al primo spettacolo del Teatro Universitario di Padova, Le Coefore, presentato in anteprima nel 1946 presso le officine ferroviarie della Stanga. Utilizzammo un carrello posizionato sui binari per simboleggiare la tomba di Agamennone. Era il nostro modo di sperimentare. Ecco, in seguito Le Coefore andrà in scena al Salone dei Giganti, al Liviano di Padova, che è questa sede monumentale molto bella dell'Università di Padova, e ancora De Bosio parla di un allestimento rivoluzionario firmato da Scandella, che approfittava dello spazio rettangolare del salone per creare una disposizione inusuale. Il pubblico era disposto a diretto contatto con gli interpreti su due gradinate ai lati del luogo scenico, che costituito essenzialmente da una scalinata, conduceva ad uno stretto palco sul quale erano 3 colonne che sostenevano un sottile timpano. Si vedeva nelle fotografie appunto che ci ha mostrato prima. Ma questa citazione mi serve perché vorrei leggervi quello che Claudio Meldolesi nel suo volume Fondamenti del teatro italiano descrive, cita questo allestimento e questa iniziale collaborazione tra Scandella e De Bosio, mettendo l'accento, questo è quello che mi interessa, chiaro, sulla collaborazione tra regista e scenografo. Qui Scandella, sono parole di Meldolesi, che con De Bosio stabilì un rapporto analogo a quello di Scialoia con Pandolfi, inventò una scena totemica con acredine verso la grecità di maniera. De Bosio da parte sua ne trasse la chiave per una recitazione esasperatamente arcaica. Così si legge nelle note di regia, sempre è Meldolesi che cita questo: linee sottili e dritte, angoli aspri come gomito di un adolescente, e ancora erano stati aboliti tutti i consueti sistemi di illuminazione scenica. Gli attori recitavano su un palcoscenico centrale al pubblico senza quinte. Si determinò un contatto preciso e diretto con la parola. A De Bosio premevano l'anti-illusionismo, la coralità popolare e l'estremismo ideale. Ecco, quindi queste parole di Meldolesi ci fanno riflettere su quanto sia stata importante per De Bosio la presenza di uno scenografo che possedesse lo stesso approccio e la stessa metodologia di lavoro. Nasce, infatti, un apparato scenico pienamente rispondente alle esigenze registiche, con una carica espressiva autonoma e una bellezza formale in grado di completare la funzionalità richiesta. Ancora Meldolesi scrive: la regia, il tipo di scrittura scenica di De Bosio, è già segnato da un'idea di necessità ed essenzialità della costruzione spaziale e scenica. Il tipo di scrittura scenica che viene elaborandosi nei primi anni dell'Università di Padova è segnata dunque dalla capacità registica di De Bosio e dalla presenza dello scenografo Mischa Scandella e di esperti quale Zorzi, appunto Ludovico Zorzi di cui si è lungamente parlato, del poeta Diego Valeri e di altri. Vabbè, qui salto un po'. Allora, quindi ancora si sottolinea quest'idea di necessità ed essenzialità nella costruzione scenica e appunto qualcosa che rimanesse, che richiamasse alla nuda essenzialità del teatro classico, e anche la volontà di De Bosio di rompere, di rottura con le abitudini delle compagnie di prosa ambulanti che giravano con i soliti fondali e abbassavano, scrive Meldolesi, il livello della comunicazione visiva degli spettacoli. Invece Scandella, con la sua pittura espressiva, fu uno degli scenografi poeti che lavorarono su quello che Eliot definì il correlativo oggettivo,
tali capacità di asciugare, di eliminare, di togliere dalla routine, di essenzializzare è e diventa la creazione. Vabbè, si potrebbe andare avanti ancora. A proposito della sintonia, quindi tra questi due artisti veneti, è interessante leggere anche qui la nota di regia che scrive De Bosio a proposito, quando le coefore vengono riprese a Venezia, ci sarà una ripresa veneziana. De Bosio scrive: se non ci fosse Mischa Scandella con noi non riusciremmo ad organizzare il nostro teatro. I difficili problemi che il palcoscenico propone debbono a lui la soluzione, non limitata al piano tecnico, ma inserita e annullata nella vivezza della sua sensibilità d'artista. Ecco, la personalità artistica di Mischa mi si rivela nella ricerca della semplicità costruttiva e nella particolare tonalità dei colori. Quasi con acredine, Mischa persegue l'essenza della costruzione scenica in un seguito di esperienze dove la nota di rigore si accentua, linee sottili e dritte, la maggiore intimità, poi dice, ma la maggiore intimità fra noi si compie nelle risoluzioni coloristiche, poi Mischa attenua i colori, insomma asseconda i miei desideri, il viola è il suo colore amico, il suo stile parla di un morbido linguaggio, ecco, quindi queste sono tutte parole di De Bosio. Ecco, qui mi piace citare, ovviamente non posso fare tutto, nel fondo di Scandella sono conservate più di 60 lettere che De Bosio gli scrive durante, come vi ho detto, appunto questa loro ventennale amicizia. E mi piace citare una lettera che tra l'altro è del 56 probabilmente, perché comincia dicendo ancora non ti posso dire come ci sono combinate le cose per la direzione artistica a Torino, quindi vuol dire che stava insomma cominciando questa collaborazione. Ho accordato qualche regia, in gennaio faremo insieme L'anima buona di Szechuan, prima però lavoreremo insieme a Trieste. Voi sapete che prima di venire a Torino c'è stato un lungo periodo in cui De Bosio ha prodotto molti spettacoli per Trieste, infatti qui dice: a Trieste vorrebbero più di una mia regia, comunque anche quest'anno farò il regista vagante, ma insomma, quando più mi riuscirà vorrò sempre la tua collaborazione, benché ormai non mi pare ti manchi il lavoro, ho visto che hai cominciato a collaborare con Orazio Costa, ecco, faranno insieme un testo di Diego Fabbri. Ecco, ma quello che mi interessa è questa frase: io ho tante idee, tante aspirazioni, trattino, quando avremo tanti soldi, ma li avremo? Credo di sì, fra una decina d'anni. Io penso che faremo il nostro teatro, tu ed io. Mi piacerebbe, prima o poi ci arriveremo, ma io non ho fretta. Ecco, quindi questo vi fa capire un po' questo desiderio, ecco, di collaborazione che c'è tra il regista e questo scenografo amico, diciamo, ecco. Quindi diciamo che De Bosio comincia la collaborazione, la direzione artistica nella stagione 57-58 allo Stabile di Torino, è ormai un regista affermato, come ho cercato di farvi capire, insomma già è richiesto insomma in molte città, e collabora con molti scenografi professionisti. Diciamo la prima regia che fa insieme a Mischa Scandella, con le scene firmate da Scandella, è una nuova produzione, perché vedremo che De Bosio sarà anche interessante per questo, perché a Torino per esempio riprenderà molte regie che aveva già fatto con il Teatro Universitario di Padova, probabilmente con una situazione produttiva molto più scarna, insomma ristretta, ecco, quindi vedremo come La cameriera brillante, La moschetta sono tutti spettacoli che lui ha già fatto, ma che poi rimette in moto, ecco, riprende in una nuova lettura. Comunque il primo spettacolo che fanno insieme con la compagnia Stabile di Torino sono Le ore disperate nel 57, nel dicembre del 57.
ma quello di cui non c'è quasi documentazione. Ecco, il primo spettacolo, che invece è abbastanza ben documentato, che lo potete vedere dall'immagine, è quello di questo dramma satirico di Leo Ferrero, che è l'Angelica, che tra l'altro è prodotto dallo Stabile, ma che va in scena per la prima volta nel 18° Festival Internazionale del Teatro di Prosa della Biennale di Venezia, e va allestito sul Teatro Verde, che era stato appena costruito all'isola di San Giorgio, quella dove c'è la sede della Fondazione Cini, e che era stato inaugurato da pochi anni. Ecco, quindi nelle note di regia De Bosio descrive questo allestimento. Ecco, dice appunto che lui cercava un allestimento, ovviamente si trattava di una scena stabile, quella che vedete nel bozzetto sulla sinistra, e lui insomma voleva una scenografia che gli permettesse di usare diversi spazi. Infatti vedete che c'è un caffè sulla sinistra, c'è una casa sulla destra, insomma ci sono questa idea. Ecco, lui dice: ho cercato di dare piena corposità scenica alla vicenda, allestendo la scenografia e lo spettacolo. Ecco, ovviamente questa scena è stata molto apprezzata dalla critica, che ha parlato di scenografie riuscitissime, si è parlato appunto di un luogo in cui la regia di De Bosio diciamo, potesse sviluppare appunto in una scenografia ricca di spazi diversi, di spazi differenziati, e in cui appunto c'era questa situazione molto italiana, in cui c'erano queste cupole rosse molto romane, l'obelisco, la fontana di marmo, insomma tutti gli elementi che erano come dire, necessari, ecco, per creare un mondo pittoresco e funzionale agli effetti di movimento. Facciamo, ecco, questo, e qui non c'è guerra, uno spettacolo del 60 in cui nell'archivio Scandella è conservato questo bozzetto. Su questo non mi dilungo, ma ecco, vorrei invece parlarvi di un allestimento che è stato, diciamo, più elaborato da un punto di vista scenografico, che è questo testo intitolato Antonello Capobrigante di Ghigo De Chiara, tratto da Antonello Capobrigante calabrese di Vincenzo Padula, che sarà destinato alla tournée ecco, che andrà in Sud America. Al Teatro Odeon di Buenos Aires vedrà la prima rappresentazione, e poi sarà rappresentato qui al Teatro Gobetti. Ecco, questo titolo, qui ho messo, ci sono appunto le note di regia, il programma di sala appunto preso dall'archivio, e credo che anche questi due bozzetti siano quelli che siano conservati all'archivio qua di Torino. La testimonianza però di una grossa elaborazione, di un lavoro insomma congiunto ma importante fatto sulle scenografie di questo titolo è dimostrato anche da questi, che sono un campione dei bozzetti che sono conservati nel fondo Scandella di Venezia. Ecco, De Bosio parla appunto di una suggestiva scenografia che rende questo allestimento particolarmente importante, ecco, e che secondo sempre De Bosio testimonia la grande abilità creativa di Scandella, che attraverso appunto questa sua straordinaria tecnica pittorica riusciva ad aiutare la sua regia, e spesso gli è servita per ricoprire un po' le manchevolezze del testo, che era un testo appunto probabilmente non così rodato, non così semplice da mettere in scena. Ecco, quindi c'è questo desiderio di restituire la delicatezza dell'atmosfera teatrale, e questo, diciamo, da questi bozzetti si evince in maniera molto chiara. Ecco, io non mi sto a leggere le varie recensioni, ma voi sapete che soprattutto in questi anni la scenografia non aveva una particolare attenzione
nelle recensioni teatrali, ma per questo spettacolo spesso appunto si parla delle scenografie di Scandella, che era stato appunto molto molto apprezzato per la sua spregiudicatezza e soprattutto per la capacità che lui aveva avuto di permettere sempre una recitazione frontale agli attori, quindi contribuire in maniera molto utile, ecco, al lavoro registico. Qui ci sono dei documenti, ecco, che attestano nel 61 la ripresa della Moscheta, l'abbiamo già vista nelle fotografie. Ecco, quello che è interessante qui è che De Bosio dice che voleva appunto un angolo caratteristico della Padova cinquecentesca, e quindi insieme hanno concordato, si vede un po' nello spettacolo, nella fotografia sulla destra. Ecco, questa scena era stata probabilmente molto discussa tra il regista e lo scenografo, tanto è che il regista ha conservato nella sua casa milanese il primo bozzetto che che Scandella fa in accordo con De Bosio. Ecco, poi velocemente vi faccio invece vedere qualcosa che riguarda lo spettacolo di cui appunto sentiremo oggi pomeriggio parlare la professoressa Mara Fazio, ma mi interessava perché appunto lei mi ha detto che non si era occupata della parte scenografica e invece anche in questo caso dai carteggi e dai documenti si evince che il lavoro che è stato fatto sulle scenografie è stato un lavoro importante. Ecco, diciamo questo allestimento, che era la Irresistibile ascesa di Arturo Ui di Brecht, ottiene un grande successo di pubblico e di critica, e qui De Bosio vuole evitare quelli che sono i precisi riferimenti storici che porterebbero ad un'ambientazione nazista, e ne evita saggiamente, diciamo, i richiami visivi espliciti, e in questo senso coadiuvato appunto dall'intelligente scenografia, come la definisce lui, di Mischa Scandella. Ecco, quindi in questa rappresentazione appunto De Bosio vuole legarsi o collegarsi in qualche modo, non creare una polemica tardiva, ma invece cercare l'attualizzazione di questo testo. Quindi già a quel tempo De Bosio voleva fare delle regie legate alla contemporaneità, e in questo modo, diciamo, attraverso la secchezza dello stile, della scenografia, parla proprio di un clima asciutto, quindi tecnicamente voleva dallo scenografo questa asciuttezza delle scenografie, che lui cercava anche della recitazione attraverso attori straordinari, appunto come Franco Parenti, Adriana Astro e molti altri che qui non posso citare. Ecco, quindi la scenografia di Scandella, che viene giudicata tra le tante altre definizioni suggestive e geniale, utilizza, adesso lo vediamo, scusate, ecco, questa è una prima serie di disegni, un fondale fisso su cui si installano numerosi elementi mobili come praticabili, siparietti e carri, e che attraverso appunto un'intelaiatura che, come vedete, rimane fissa ma permette poi l'aggancio di tanti elementi, lui riesce appunto a creare questo spazio che nello stesso tempo ha una caratterizzazione netta, e però anche una ricchezza di particolari, di dettagli che interessano molto il pubblico, insomma convincono il pubblico e soprattutto la critica. Ecco, questi sono invece un'altra serie di bozzetti scenici, sempre per lo stesso allestimento, di cui credo un paio siano conservati qui all'archivio, forse delle fotografie. Ecco, e quindi anche questo attesta il lavoro, ecco, che insieme fanno regista e scenografo per ottenere appunto quello che, per esempio, vi cito soltanto Roberto De Monticelli sul Giorno, parla delle scenografie di Scandella potentemente suggestive che affondano il dramma in una caverna nera della scaltrezza, ecco, che potrebbe essere però anche una grottesca cappella funebre e così via. Non vi leggo tutte le recensioni che sono in realtà molto divertenti. Ecco, velocemente vi faccio vedere la Cameriera brillante, altro titolo che fanno insieme.
nel 61, siamo sempre in questa straordinaria stagione che era prodotta anche grazie al Comitato Torino 61, quando si festeggiava il centenario dell'Unità d'Italia, quindi è stata una stagione molto molto importante appunto anche per la presenza del teatro carignano. Ecco quindi che i due artisti tornano al Teatro Veneziano di Goldoni, teatro appunto che entrambi avevano frequentato moltissimo. Scandella ha disegnato moltissime scene goldoniane, addirittura con la regia di Baseggio, con la regia di Memo Benassi, con la regia di Giovanni Poli, insomma, quindi era, a volte lo definiscono anche scenografo goldoniano. Ecco, sempre la Cameriera Brillante verrà messa in scena al Festival della Prosa della Biennale di Venezia, questa volta alla Fenice, nel settembre del 61. Anche in questo caso, allora, questi sono due bozzetti che sono come due quadri, come vedete a olio. Poi ci sono, ecco, invece molte fotografie, queste mi servono appunto per farvi capire un po' come era stata ambientata questo Goldoni, questa Cameriera Brillante, come se fosse in cielo, no? In mezzo alle nuvole, in paradiso, qualcosa del genere, comunque attraverso, diciamo tecnicamente, un fondale fisso su cui 4 mimi installano e rimuovono elementi decorativi di indubbio effetto che rendono la scena dinamica e il ritmo festoso. Il pubblico ride dal principio alla fine della commedia, e questo, dicono le critiche, le recensioni, ripagando con il suo spasso il regista e gli interpreti con molte chiamate sul palcoscenico, come anche per lo scenografo, con cui appunto vengono prodigati molti applausi. Ecco, in questa occasione, quando viene poi ripresa la Cameriera Brillante la Cameriera Brillante a Torino, c'è un'intervista che questa giornalista Mirella Appiotti, io non conosco, sul giornale, sulla Stampa, fa a Scandella. Per la prima volta, diciamo, Scandella viene intervistato, quindi è molto timido, molto restio a chiacchierare del suo lavoro, diciamo, come descrive bene la giornalista, ma lui dice oggi, esprime insomma la sua idea. Ecco, tra l'altro viene intervistato nei laboratori del teatro, dei laboratori di scenografia del teatro torinese, no? Quindi questo anche dimostra come lui fosse molto legato, ecco, al suo lavoro, al suo ambiente, proprio quasi come un artigiano, no? Oserei dire un artigiano, però che era anche artista e soprattutto che era molto in sintonia con il regista. La Piotti lo definisce oggi uno dei 5 o 6 registi più importanti in Italia. Il suo realismo magico, così lo definisce, così dice un critico, ha definito il suo stile, piace soprattutto ai registi più giovani e all'avanguardia che se lo contendono. Ecco, quindi lui cerca di spiegare cosa intende per il suo lavoro, dice: secondo me la scenografia non deve essere solo rappresentazione pittorica, ma anche scultura, architettura, movimento. Io lavoro su 3 dimensioni e non su una sola. Mi servo di oggetti che hanno anche un valore simbolico, con cui ho concordato con il regista. Ecco, andiamo avanti. Ecco, queste sono appunto fotografie che credo ci diano bene un'idea di quello che è stata questa scenografia, in fondo molto semplice, no? Un po' sembra appunto questo palco della commedia dell'arte che viene ripresentato. Ecco, credo che sia l'ultimo allestimento che vi voglio far vedere, è questo della Celestina, che viene messa in scena nel 62, produzione del Teatro Stabile. È uno spettacolo che desta non poche polemiche e che debutta al Teatro Nuovo di Milano. È la Celestina di Fernando de Rojas, nella traduzione appena fatta da Carlo Terron. La protagonista è Sara Ferrati, che interpreta appunto la Celestina e che De Bosio definisce, mi diverte questa frase, è fra le cose più intelligenti e più eleganti che il nostro teatro drammatico ci abbia dato nell'ultimo ventennio, parlando di questa attrice che poi, ecco, la vediamo lì fotografata insieme a Guglielminetti, che vedete è lo scenografo sulla sinistra, in questo caso costumista, scenografo piemontese con cui Scandella lavora molto, lavorerà anche dopo, insomma, finché rimane a Torino lavora con lui.
E in questa fotografia è quando gli hanno dato il Nettuno d'Oro per questo spettacolo, appunto uno di loro l'ha vinto per i rispettivi incarichi nel 62 e nel 63 quando vanno a Torino con una replica di questo spettacolo. Ecco. Allora, De Bosio ancora dice che l'impostazione della regia e della scenografia cercava il realismo e la teatralità di questa commedia che era strutturata in 21 atti e quindi c'era ovviamente un incredibile, queste sono foto appunto che mi divertivano come sequenza appunto con Terrani, Parenti, ecco, guardiamo questa serie di disegni che sono conservati nell'archivio Scandella, appunto questi 21 atti richiedevano quindi un incredibile numero di mutazioni sceniche ed questo era un problema ovviamente per i costi ma anche per la struttura registica, no? Che richiedeva molti cambi. Scandella quindi con fantasia e un'ingegnosa capacità si collega alla funzionalità creando una serie interminabile di spezzati che si muovono in sequenza, quindi in questo modo senza interrompere l'azione, quindi collaborando strettamente con la regia, riesce a creare gli spazi necessari all'azione, creando appunto suggestivi luoghi. Ecco, vedete, se guardate bene l'impianto rimane sempre lo stesso, ma all'interno di questo si muovono sia pedane, quindi sia praticabili, che carri, elementi scenici. Ecco, qui è anche interessante vedere come lui ha fatto a volte anche bozzetti inserendo gli interpreti, i personaggi, cosa che non è molto frequente nella produzione scenografica in generale, quindi vuol dire che ragionava sulle relazioni, sulle proporzioni e anche appunto con il regista. Questa è un'altra sequenza, sempre conservata all'archivio Scandella dello stesso spettacolo, probabilmente qui si vede soltanto la parte mobile, gli elementi che si muovevano. Ecco, poi l'ultimo allestimento che fanno insieme è questo, che, sul quale non mi dilungo, è l'Ufficiale reclutatore, un testo degli inizi del Settecento, che era stato riallestito nel 1955 dal Berliner Ensemble e che quindi probabilmente questo fatto aveva fatto rinascere l'interesse per questo ufficiale reclutatore di Georges Farquhar. Ecco, tra l'altro proprio l'anno precedente questo testo era stato pubblicato sulla rivista Le Théâtre Populaire in Francia e quindi forse proprio da qui De Bosio aveva preso spunto per recuperare questo testo. Ecco, firmerà la regia insieme a Franco Parenti, che ne sarà anche l'interprete, ecco, e in questo caso Scandella crea un impianto molto semplice, molto leggero, con scene sintetiche fatte di siparietti e di elementi mobili, perché proprio tutta la regia voleva trarre attraverso un gusto leggero, un gusto ameno, questa critica, diciamo, al mondo militare che ancora una volta serviva a De Bosio per attualizzare, no, questo testo. Ecco, quindi la collaborazione di Scandella con De Bosio si chiude, come è già stato detto, con la produzione del film Il terrorista, per cui Scandella firma scenografia e costumi e fa questo lavoro proprio molto importante di scelta dei luoghi di Venezia. Ancora una volta De Bosio racconta come ha lavorato nelle sue memorie per questo film. La sceneggiatura l'ha scritta insieme a Luigi Squarzina, che per un periodo nell'estate del 62 si trovava al Lido di Venezia, quindi al pomeriggio lavoravano insieme De Bosio e Squarzina per la scenografia, mentre alla mattina De Bosio e Scandella facevano i sopralluoghi nella città di Venezia per individuare gli spazi dove girare. Ecco, quindi Scandella sceglie una Venezia molto popolare, una Venezia ai margini. Non ci sono luoghi monumentali, se vedrete questo film avrete occasione di vedere, e anche questa atmosfera autunnale che è molto suggestiva, è importantissima per creare questa
l'atmosfera del film, che infatti verrà poi girato nell'autunno successivo, ecco, e anche in questo caso De Bosio ha sottolineato l'importanza della partecipazione di Scandella in questa operazione. Ecco, questo film, che è un film appunto molto, diciamo, particolare, che aveva avuto, come dire, anche dei problemi, così non ha vinto premi, perché è stato poi nell'anno successivo, nel 63, mostrato alla Mostra Cinematografica di Venezia, però ha vinto il premio della critica. Ecco, quindi questo è indicativo, insomma, della come è stato come dire, accolto questo film. Grazie. Grazie a Maria Ida Viggi. Io direi, mi chiedeva Ida Viggi se fare la discussione, io aspetterei l'ultimo graditissimo intervento di Susanna Egri, con la quale chiudiamo in bellezza questa mattinata molto intensa. Allora, Susanna Egri, che conoscete, danzatrice, coreografa, pedagoga, una protagonista della scena soprattutto coreutica, naturalmente del secondo Novecento, è qui. Se mi togliete la luce, perché Sì. non ho intenzione di leggere niente. Possiamo abbassare questi, Sì, perché in effetti sono molto fastidiosi. Sì, effettivamente. Grazie. Grazie. È un sollievo. Grazie per essere qui. Susanna Egri non soltanto appunto ha una storia personale molto ricca di cui ci parlerà, ma è anche legata biograficamente naturalmente a De Bosio, non è detto che tutti lo sappiano. La sorella di Susanna è stata la moglie di Gianfranco De Bosio, anche lei è vissuta molto a lungo come Gianfranco De Bosio. Io lascerei il microfono, prego. Grazie a tutti voi, grazie di essere qui e mi devo scusare in anticipo perché in realtà io avrei voluto venire qui con una relazione bella e buona, tutta scritta come si deve, e invece sono stata afflitta da un notevolissimo raffreddore che mi ha bloccata in casa per 4 giorni. Oggi è il primo giorno che sono uscita da casa, ancora un po' rintronata, e quindi non ho scritto niente, per cui parlerò così a frammenti e soltanto dando una mia testimonianza, saltapicchiando qua e là. Anzitutto vorrei dire che mi ha molto interessato ciò che poco fa ha detto la dottoressa Viggi a proposito dell'importanza dello spazio scenico per De Bosio e quindi della lunga collaborazione con Scandella e anche Luzzati. Guarda caso, sia Scandella che Luzzati hanno molto collaborato anche con il mio teatro di danza, quindi già questo dimostra che c'è un'identità di gusti e di vedute che prima ancora di conoscerci con De Bosio era molto favorevole ad un incontro fruttuoso, che poi delle volte risulta già un po' conflittuale. Lo spazio scenico è lo stesso in cui lavora sia il coreografo che il regista. Entrambi manipolano attori o danzatori che sono elementi di quello spazio, quindi molto spesso capita che proprio si pestino i piedi e che ci sia appunto una situazione non ideale. Invece da noi questo non c'è stato, tutt'altro. Noi ci siamo conosciuti proprio qui, in questo teatro. Io c'ero già, perché io c'ero già dal 55,
quando Nico Pepe è stato il primo direttore di questo teatro, lui era un ex attore, e lui ha voluto subito la mia presenza qui, perché all'epoca io già godevo di una certa rinomanza non soltanto per il mio lavoro teatrale, ma anche televisivo, perché sono modestamente riconosciuta come un'icona della nascente televisione italiana. Io sono il primo oggetto in movimento che la televisione ha fatto vedere ai tempi proprio della televisione sperimentale. E quindi De Bosio è arrivato nel 1957, io c'ero già qui e mi occupavo degli attori, perché già Nico Pepe aveva voluto dare importanza al movimento degli attori, che doveva essere aiutata e sollecitato da una persona che faceva questo mestiere, che era proprio il mio. E quindi devo dire che ci siamo incontrati in una situazione ideale. Io già conoscevo il lavoro di De Bosio e anche lui conosceva il mio, e quindi c'era già un'atmosfera gradevole, amichevole e anche di reciproco riconoscimento del lavoro l'uno dell'altra. Infatti il primo lavoro importante che abbiamo poi fatto insieme in questo teatro è stato straordinario, Liolà di Pirandello. Liolà ha avuto qui il primo strepitoso successo di pubblico, successo anche contrastato, poi vi spiegherò perché, ma che ha dato l'avvio ad una vera vita di questo teatro che incideva nella società del momento. Un lavoro tra l'altro assai poco conosciuto, perché è diverso da tutto quello che è noto come il teatro di Pirandello, mentre il teatro di Pirandello è enigmatico, oscuro, difficile. Liolà era tutto il contrario, era un inno alla gioia, un inno alla vita, ed era tutto immerso non soltanto in uno spazio scenico in continuo movimento, ma dove la danza aveva una specie di forza da protagonista. Perché che cos'è questo Liolà? Liolà si svolge in Sicilia. Liolà è un contadino molto esuberante che spande gioia intorno a sé, è simpatico, e poi avevamo questo grandissimo attore che era Leonardo Cortese, che impersonava splendidamente questo personaggio. E che cosa fa questo personaggio? Vive in maniera assolutamente immorale, ha tanti figli che scorazzano lì per la scena, e figli avuti da 3 donne diverse, nessuna di queste è sua moglie. Quindi figuratevi un po' nella società perbenista della Torino di allora, con tutta la pruderie di certe madame, assistere a questo, che tutto questo si svolge con gioia, ed è un inno all'amore, alla libertà che si svolge sul palcoscenico. Ed è stato molto importante avere a disposizione già alcuni allievi della mia scuola, perché io già nel 1950 ho fondato a Torino la mia scuola, per cui nel 1957 avevo già dei ragazzini e ragazzine più o meno cresciutelli che erano stati formati in quell'ottica che aveva pervaso il nuovo teatro di quegli anni, e che è un fatto di cui meriterebbe veramente parlare a lungo, non certo io adesso, ve l'accenno soltanto. L'ala
della danza, che si è estesa sul teatro di prosa. E in questo, e del resto l'ha già menzionato anche la dottoressa Bigi, la Francia è stato un esempio straordinario. E De Bosio è stato lungamente a Parigi, anzi quando poi ci siamo conosciuti ci siamo stupiti di non esserci già incontrati a Parigi, perché anch'io bazzicavo a Parigi negli anni, io addirittura dal 48 e poi in seguito anche nel 50, dove il nuovo teatro francese aveva colto moltissimo da un personaggio che era Jacques Lecoq. Senza Jacques Lecoq non esisterebbe il teatro di Jean-Louis Barrault. Non so quanti di voi ricordano, abbiano mai visto Les Enfants du Paradis, il film meraviglioso di Jean-Louis Barrault, che si rifà a tutta una tradizione dei grandi mimi francesi, da cui deriva Lecoq e Marcel Marceau. Cioè questo è stato certamente un modello che ha influito molto sul successivo lavoro di De Bosio, che ha capito l'importanza della danza, ma non come inserto di danzatori professionisti in un'opera teatrale, ma come capacità dell'attore di usare, oltre che la propria voce, che è certamente il suo strumento principale, anche il suo corpo. Il corpo in maniera non dilettantesca, ma con degli stilemi precisi che soltanto un lavoro particolare in questo senso può conferire all'attore. E questo Gianfranco ha sempre voluto utilizzarlo e si è verificato per la prima volta qui a Torino, nel teatro di prosa, in Liolà, dove tutto era congegnato coreograficamente. C'era la mano di un coreografo che si percepiva nel muoversi di tutti quelli che entravano in scena e popolavano appunto questo spazio scenico. È una cosa molto importante che ha influenzato il lavoro di Gianfranco anche da un'altra fonte, una fonte di innovazione di quel tempo, che è quella che viene dalla Mitteleuropa. Del resto già in casa De Bosio, già nella sua famiglia si respirava molta aria austro-ungarica e devo dire che proprio da quella zona dell'Europa è venuta la più grande innovazione in fatto di danza del secolo scorso, perché fino ad allora, dunque premetto che in Italia la danza non aveva un pubblico, non era considerata neanche arte. Bene o male si sapeva che c'era il balletto classico, che era una cosa così che si poteva vedere solo nei grandi teatri come la Scala, l'Opera di Roma, ma in realtà era una cosa per un'elite, non riguardava il pubblico generale. Invece De Bosio sapeva che nel teatro moderno, nel teatro contemporaneo, prorompeva la necessità della nuova danza secondo nuovi linguaggi, nuovi stilemi, il cui promotore in Europa è stato Laban, Rudolf Laban, è stato colui che ha dato un aspetto totalmente nuovo alle ricerche della danza. Laban era ungherese, come anch'io sono di origine ungherese, sia io che mia sorella, che poi ha sposato De Bosio, ma all'epoca ancora non eravamo cognati, non c'era ancora nessun legame familiare. Laban ha concepito un linguaggio di danza scientifico, basato sulla scienza, basato in realtà
sulla geometria, sulla matematica, sull'uso di tutte le altre arti, proprio un concentrato di teatro totale, che era quello a cui aspirava De Bosio e che ha realizzato in tante sue opere, anche in maniera non esplicita come lo sto dicendo io adesso, ma c'era sempre questa cura meticolosa dell'aspetto motorio che veniva, prima di allora era largamente trascurato e che era essenziale nel trasformare il teatro italiano da quel tipo di teatro capocomicale che ancora proveniva dal Carro di Tespida, dalla tradizione italiana, in un teatro stabile, dove ci sono degli attori che sono capaci di tutto, di trasformarsi, di diventare un elemento della natura, o una nuvola, o pensate alla metamorfosi di Kafka. Tutto questo fa parte di tutta l'innovazione nel teatro che è stata operata da pochissimi, fra cui De Bosio è stato uno dei più eccellenti. Su questo io non voglio entrare in altri, a parte Liolà che è stato veramente un qualche cosa che rimane ineguagliabile e sarebbe bellissimo poterlo in qualche modo riprendere. Non so se si riuscirebbe, sarebbe difficile trovare degli elementi così preparati in questo senso oggi come oggi, ma devo anche almeno ricordare alcuni momenti in cui la nostra collaborazione, cioè mia con De Bosio, perché De Bosio, devo dire, mi ha sempre voluto al suo fianco, anche quando non era dichiarata la mia presenza come coreografa. Questo anche negli spettacoli lirici, culminati poi nella straordinaria Aida a Verona, nel grande anfiteatro veronese, l'Arena di Verona, che è lo spettacolo che abbiamo creato insieme con De Bosio nell'82 e che ancora tiene banco oggi come oggi e risulta talmente essenziale e talmente valido che è lo spettacolo più applaudito dell'Arena di Verona in tutti questi decenni. Scusatemi questa piccola digressione, ma voglio fare riferimento almeno a quella straordinaria stagione, del resto anche questa già menzionata dalla dottoressa Bici, che è stato il 61, cioè i festeggiamenti per il primo centenario dell'Unità d'Italia, in cui il Teatro Stabile ha fatto un figurone perché ha potuto esibire le sue produzioni accanto ai più grandi teatri d'Europa. E oltre a questo io ho avuto il privilegio di essere scelta come unica compagnia italiana di danza presente negli spettacoli del 61 con due programmi diversi. Uno di questi programmi era dedicato al sacro, mentre l'altro era generico. Per questo secondo programma, che era dedicato al sacro, in cui io ho messo in scena due balletti che esistevano già teatralmente, Negro Spirituals e Racconti di Israele, ho voluto chiedere a Gianfranco di scrivere lui il testo di un ulteriore balletto proprio di questo tipo, e lui produsse L'Attesa. L'Attesa è un balletto di cui
Gianfranco ha avuto l'idea originale, poi in realtà abbiamo finito con realizzare anche la drammaturgia insieme. Si svolge in Sicilia e riguarda le donne in tragica attesa dei loro uomini che sono in mare durante una tempesta. Ci sono anche delle parti recitate, i testi li ha scritti proprio Gianfranco e sono lì terrorizzate dal timore che non possano rientrare questi uomini che sono in mare a pescare. E per creare questo balletto con Gianfranco abbiamo girato una serie di luoghi, parrocchie, dove si conservano degli ex voto e abbiamo trovato un ex voto che ci ha molto impressionato, una treccia bionda che evidentemente una di queste donne frementi aveva tagliato e aveva offerto come voto per ottenere il ritorno del proprio uomo. E questo balletto si conclude poi felicemente. Nel balletto danzavo io stessa e anche mia sorella Marta ed ha avuto un grande successo al Teatro Carignano, successo che si è poi ripetuto a Roma al Teatro Eliseo, dove è stato replicato sempre per la stagione del 61, del centenario dell'Unità d'Italia. Quindi c'è stato questo incontro strettamente collaborativo proprio sul piano creativo, perché di coreografa e regista sono stati proprio a braccetto nel dar vita ad una creazione che prima non esisteva e che purtroppo non abbiamo mai più realizzato, perché è difficilissimo trovare un cast come quello, con anche una ballerina che è anche voce recitante, ecco, il teatro totale, vagheggiato da tutti noi. E poi c'è ancora un aspetto del lavoro di Gianfranco che forse nessuno conosce e che mi sembra molto importante segnalare. Io ho creato molto più avanti, nel 1989, l'Università della Danza per la formazione dei coreografi. E ho avuto tutti contro, gli stessi ballerini anche, come formazione dei coreografi, ma non occorre mica fare una scuola per diventare coreografi, uno fa il ballerino, poi a un certo punto raccoglie le sue esperienze e fa le coreografie, ma no signori miei, non è così, sono due mestieri diversi. Anche uno può essere il più grande pianista del mondo, ma non è detto che diventi poi Stravinsky o Ravel. È un altro mestiere che richiede uno studio particolare. E ho voluto Gianfranco come docente di storia del teatro, ma di un teatro che non è un qualche cosa a sé stante, ma che fa parte della vita della società, perché è specchio della società e bisogna considerarlo attraverso i tempi che cambiano, che evolvono, la funzione che il teatro ha sulla società e la società sul teatro. C'è una profonda correlazione e occorre che chi insegna queste cose sia perfettamente inserito in questo ordine di idee. E qui anche voglio ricordare un fatto in cui Gianfranco mi ha molto sostenuta e che è uno dei cardini anche del modo di far teatro, perché il teatro è fatto per un pubblico e quindi è molto importante la formazione del pubblico
Il pubblico deve essere introdotto in quello che gli presentiamo durante uno spettacolo. Non bastano le note di drammaturgia, tutto ciò che viene scritto sui programmi di sala. Bisogna che ci sia un rapporto fra coloro che realizzano lo spettacolo e coloro ai quali lo spettacolo è dedicato. In particolare poi il pubblico della danza. La danza è qualcosa di impalpabile che finisce appena è esistito. Quindi la formazione del pubblico comincia dalla scuola. Infatti Gianfranco mi ha molto incoraggiata a creare degli spettacoli apposta per i ragazzi della scuola in orario scolastico. Anche qui ho avuto tutti contro, anzitutto i presidi, che poi sono stati i più accesi sostenitori dell'operazione quando si sono resi conto di quanto questo fosse stato importante. Ecco, quindi a un certo punto, visto che partivamo da ambiti diversi, però da ideologie molto simili, da gusti teatrali e umanistici e sociali molto simili, il fatto che poi siamo diventati anche parenti, col fatto che Gianfranco ha sposato mia sorella Marta, ecco, questo ha consolidato un fronte in cui siamo riusciti a sostenerci a vicenda, e su questo forse non sarebbe male un giorno fare un convegno. Grazie, mi è caduto, me lo tengo al collo, e anzi direi che ormai ho finito. Io non voglio tenere la vostra attenzione più a lungo, ma ci tengo a dirvi che è stata una stagione bellissima, durata a lungo, fino alla fine. Avevamo ancora l'ultima volta che io ho parlato con Gianfranco, aveva in mente di fare qualche cosa con me di ancora più nuovo, ancora più particolare. E poi ci si è messa di mezzo Signora Morte, ma io continuo ancora su questa scia. E per me è un grande aiuto pensare a tutto ciò che abbiamo potuto fare insieme e di cui magari nessuno si è veramente reso conto, ma che ha dato dei frutti di cui credo ancora per il resto della giornata molti parleranno, e anche se non sarà mai menzionata la presenza della danza, il fatto che i nuovi linguaggi teatrali del Novecento siano stati permeati di danza è un fatto importante che si nota in tutto ciò che Gianfranco ha realizzato, non soltanto nel teatro di prosa, ma anche nel teatro lirico, nel cinema, nella televisione. Grazie. Grazie Susanelli per questa bellissima testimonianza, che è stata molto di più di una testimonianza, ma una lezione, una serie di spunti utilissimi sia a inquadrare la figura di De Bosio che anche più in generale, direi, a pensare a alcuni aspetti del lavoro teatrale. Quindi grazie davvero. Chiedo ad Anna se abbiamo tempo, se vogliamo darci benissimo un momento per mezzogiorno e mezza, quindi abbiamo sicuramente un po' di tempo, una mezz'oretta per
giusto l'impostazione seminariale che Filippo Fonsati ci suggeriva, anzi riscontrava. Ho visto Federica, ho visto, finivo solo la frase, dicevo, sfruttiamo appunto questo momento. Federica Mazzocchi chiede di intervenire, fra l'altro ricordo che Federica Mazzocchi è fra le organizzatrici, anzi molto più di me, organizzatrice di questa iniziativa. Federica, prego. Grazie mille. In realtà ha fatto tutto Armando, ha fatto tutto Armando, Anna, Maria Ida, insomma io godo i frutti di questa bellissima mattinata. Grazie a tutti davvero per questi interventi arricchenti. Volevo fare una domanda a Maria Ida e una a Susanna Egri. Mi ha molto colpito la prima immagine che ci ha fatto vedere Maria Ida, si chiama, non la conoscevo, lo spettacolo L'Angelica, perché mi ha colpito, mi sembrava una sintesi molto originale, molto scandelliana, quindi totalmente personale, tra il segno di Vakhtangov della Turandot e la scena serliana. È come una specie di sintesi tra la militanza e la classicità, tra una specie di via italiana al teatro rivoluzionario. Mi ha affascinato tantissimo e volevo appunto chiederti se nell'archivio Scandella rimane memoria delle fonti, non per un fatto citazionistico, non a questi livelli ovviamente, non si tratta né di attingere, ma per una ragione di stimolo, ecco, se c'è lo storico delle regie anche dal punto, dei bozzetti anche dal punto di vista di quali erano i segni a cui lui poteva guardare e ispirarsi per costruire i suoi spazi meravigliosi. E a Susanna Egri volevo invece chiedere, oggi nelle scuole di teatro, compresa la nostra, qui al Teatro Stabile, scusate, dico nostra perché insegno anche, ho la fortuna di insegnare anche al Teatro Stabile, e è importantissimo il lavoro di movimento, il lavoro sul corpo è centrale, ormai è fra le discipline giustamente più valorizzate e approfondite, e volevo chiedere alla signora Egri se ci dà qualche dettaglio rispetto a questi inizi, perché lei insieme a Marise Flash, insieme alle Koch nominati prima, sono stati gli iniziatori di qualcosa che per noi oggi è assolutamente assodato. Non esiste scuola di teatro senza un profondo e radicato lavoro sul corpo. Ecco, volevo chiedere alla signora come si determinava questa iniziale valorizzazione del linguaggio corporeo anche nella prosa, che fino a un certo punto è stata molto legata invece alla parola. Ecco, quindi se ci dà qualche dettaglio, qualche esempio di questa introduzione dell'elemento corpo dentro la scena di prosa. Grazie. No, prego. Anche chiediamo prima lei. Forse un po' di tosse, quindi Vai prima tu, Dina. Va bene, allora faccio io. Allora, grazie per la domanda, così mi permette di parlare un po' dell'archivio di Scandella. Allora, l'archivio di Scandella è molto ricco e quindi complicato, ci sono diversi luoghi in cui cercare. Il primo, che dico proprio perché tu parlavi del punto di partenza, no? Di quello ho capito della sua scenografia, ci sono una serie molto ampia di quadernoni in cui lui cominciava a schizzare, quindi probabilmente per ogni spettacolo andrebbe fatto una ricerca in questi album, noi li abbiamo chiamati album. Poi ci sono delle cartelle invece che aveva organizzato la moglie di Scandella, in cui ci sono, non so, locandine, pieghevoli, programmi di sala, e lì ci sono anche ogni tanto alcune fotocopie un po' datate, appunto un po' rovinate, molte delle quali anche un po' sbiadite, che
che lui probabilmente si faceva per memorizzare i suoi riferimenti, come dicevi tu, no? I punti di partenza. Lì dentro ci sono molte anche scenografie, quindi magari pubblicate sui libri che lui poi si fotocopiava, così. Ecco, lui non è uno che ha scritto molto, non ha lasciato appunti scritti, ecco, quindi è un po' difficile, cioè, poi si capisce quali sono i suoi punti di riferimento. Sicuramente tutta la cultura teatrale russa e tedesca erano molto presenti nella sua cultura, come era anche poi un po' tipico dell'epoca, ecco. Quindi sicuramente sì, gli scenografi russi li conosceva indubbiamente bene e sono stati certamente una sua fonte di studio iniziale. Lui aveva fatto l'accademia e poi poi c'è stata la guerra, lui prima è andato appunto in guerra, poi è tornato, ha fatto la resistenza, ha conosciuto De Bosio durante la resistenza, e quindi insomma ha cominciato poi, lui ha cominciato come pittore, poi ha conosciuto degli scenografi, ha fatto l'assistente di Sensani, queste cose qua, e ha cominciato a fare teatro, poi appunto grazie a questo circolo, l'Arco, come ho citato brevemente, dove oltre a lui c'era un nucleo, c'erano molti pittori come Cinato, tanti altri, ma c'era Arnaldo Momo, Giovanni Poli, De Bosio appunto, che frequentava questo spazio, quindi si è avvicinato molto al teatro. Secondo me lui, almeno da quello che ho capito anche leggendo studiando la sua collaborazione con Giovanni Poli, lavoravano molto di chiacchiera, si può dire, no? Si trovavano, facevano questi progetti, leggevano insieme i testi, quindi probabilmente anche tanti riferimenti, forse più pratici, più teatrali, gli saranno venuti anche dai registi stessi. Nelle lettere, appunto, ho citato queste 60 lettere, è molto bello perché De Bosio gli scrive anche appunto lettere dove c'è, non so, 18 settembre, 5 agosto, difficile datazione, perché ce n'è una molto bella, divertentissima, che scrive Macugnaga e poi comincia carissimo Miscia, quindi di difficile datazione, ma che lui gli dice leggiti questo, guarda quell'altro, insomma, quindi evidentemente lo scenografo veniva molto stimolato dal regista anche nella ricerca dei riferimenti. Poi nel caso dell'Angelica in particolare si tratta di un testo molto difficile, un po' drammatico, un po' dove però sono coinvolte le maschere, quindi c'è questo misto, c'è la casa di Pantalone, però nello stesso tempo c'è il caffè, c'è la fontana marmorea, no? Ci sono le cupole romane, l'obelisco, cioè, insomma c'è una situazione un po' come dire mista, confusa. Infatti questo testo poi non avrà successo, non sarà più messo in scena ed è stato criticato molto, si diceva insomma che era un po' un casino come testo, come un testo drammatico, ecco, non era e la riuscita della regia si è basata molto su questo gioco spaziale, no? Dove le maschere entravano, uscivano, dialogavano, quindi l'importanza della messa in scena in questo caso ha sicuramente dato aiuto al regista nel mettere in scena questo testo appunto di questo autore, tra l'altro torinese, quindi insomma era un po' come dire un obbligo, no? Perché si doveva fare questo testo qui a Torino e mettere in scena questo. Comunque ci sono anche, ho cercato di farvi vedere per alcune opere questa doppia serie di bozzetti per i figurini, ci sono tantissime prove, quindi sicuramente studiando magari un singolo allestimento, studiando tutti i documenti iconografici che si possono tirare fuori dagli album, dai bozzetti, da altri documenti che lui ha tenuto, si riesce a risalire insomma un po' quello che è stata la sua ispirazione proprio figurativa. Ecco. Grazie. Dunque, per ciò che mi concerne, posso dire questo, che io mi sono sempre mossa su quello che è stato poi definito
il doppio binario. La mia formazione di base è avvenuta nell'ambito del balletto classico. Io mi sono diplomata alla scuola del Teatro dell'Opera di Budapest, però a un certo punto il balletto classico mi stava stretto, io avevo bisogno di una maggior creatività e ho avuto la grande fortuna, e questo durante gli anni della guerra, che proprio in Ungheria era nato ed era operante questo grande innovatore al quale ho accennato poco fa, che è Laban, che ha inventato quella che in termine tedesco si è chiamato Bewegungskunst, cioè arte del movimento, non moderno o contemporaneo, ma arte del movimento che è senza tempo e che può riguardare non soltanto coloro che si dedicano all'arte del movimento come professione a cui si preparano in lunghi anni e a cui dedicano tutte le proprie aspirazioni, tutta la propria vita, ma può essere praticata anche in forma dilettantesca, ma dichiarata come tale, cioè guai dichiarare quello professionale. È un'altra cosa che si chiamava Bewegungschore, cioè i cori dei dilettanti. Lui era capace di far muovere migliaia di persone su una distesa di chilometri, naturalmente mandando degli esperti a istruire le persone sul luogo, che a segnali dati erano in grado di svolgere una serie di sequenze di movimenti che potevano avere una loro validità, una loro capacità di inserirsi in quel grande alveo che è quello della danza professionale. E questo ho sempre continuato a farlo nella mia scuola. Io tuttora dirigo la mia scuola dal 1950, fate un po' voi il conto, credo di essere l'unica che ancora a quest'età, ho compiuto 99 anni pochi giorni fa e io insegno tutti i giorni. Insegno a tutti coloro che vogliono seriamente impegnarsi a riuscire ad avere la capacità di essere padroni del proprio corpo, di riuscire a usare i movimenti secondo determinati stilemi. Questo indipendentemente dal fatto che vogliano un giorno dedicarsi alla danza, oppure se questo servirà per sentirsi meglio nella loro pelle, indipendentemente da qualsiasi lavoro intraprendano. Infatti per me è una grandissima soddisfazione quando ogni tanto, andando a uno spettacolo, a una mostra, vengo avvicinata da qualche vegliarda che mi dice: ah, signora Susanna, ma lei sa che io sono stata una sua allieva, ho fatto tutt'altro, ho fatto la commercialista, ma la mia vita è cambiata per quello che lei ci ha dato, perché ci ha dato qualche cosa che altrimenti non avremmo avuto. E questo è estremamente importante. Questo è dare un'educazione al pubblico, perché questo è qualche cosa che rimane. E ho la grande fortuna che uno dei personaggi usciti e formati dalla mia Università della Danza, Rafael Bianco, oggi è il capo in testa della mia compagnia Egri Bianco Danza, che porta avanti gli stessi concetti, rinnovandoli con tutto ciò che man mano emerge, non soltanto nel teatro, nelle arti, ma nella società. Filtrare tutto questo. E abbiamo per esempio
ormai una serie di attività che si svolgono fuori dai teatri, addirittura vicino al mare o in montagna o vicino a un lago. Abbiamo in gestione diversi teatri del Piemonte dove noi programmiamo tutta la stagione che si svolge in quei teatri e in cui c'è moltissima attenzione al continuo dialogo con la gente, col pubblico, perché poi la danza in particolare non esiste senza il pubblico, non si può mettere da parte come l'arte figurativa. Uno può essere scoperto post mortem con lavori che ha fatto decine e decine di anni fa, oppure con i poeti, che quello che hanno scritto migliaia di anni fa è ancora godibile oggi. Il coreografo no, o riesce a interessare oggi, nel presente, coloro che vengono ad assistere a queste manifestazioni, oppure è perso. Alcuni hanno perso la ragione per essere stati troppo in anticipo, come Nijinsky, che è stato il più grande ballerino della storia, perché era troppo avanti e le cose che lui ha creato non erano comprensibili per il pubblico di allora, e lui è sconfinato nella pazzia. Quindi questo per dire che è senza il contatto con il ricevente, perché noi abbiamo lo stesso apparecchio trasmittente, noi artisti e gli spettatori ricevente, quindi possiamo dialogare, possiamo capirci, dobbiamo solo averne le modalità e avere una preparazione completa, filosofica, umanistica, sociale, politica. Dobbiamo saper scegliere dove c'è l'oscurantismo e dove brilla la luce. Tutto il nostro lavoro è fatto in questo senso, sia che si indirizzi a coloro che domani saranno a loro volta portatori della luce, sia che vada a tutti. Del resto il mio motto è quello di Luciano di Samosata, che più di 2000 anni fa ha detto: ogni danza deve deliziare gli occhi e aprire la mente. Grazie. Grazie ancora una volta, molte. Ci sono altri interventi? Abbiamo un po' di tempo, prego. Allora, grazie. Io volevo chiederle se lei ha mai avuto contatti con Aurel Milos. Innanzitutto perché è ungherese anche lui, e poi perché credo sia stato uno di questi, prima danzatore poi coreografo, che ha come dire, pensato alla danza come appunto, al di là della danza classica, come un linguaggio teatrale contemporaneo, e quindi mi interessava un po' conoscere così la sua opinione, il suo parere, e anche se ha avuto dei contatti diretti, se ha avuto modo di parlare con lui. Grazie. Certo, certamente ho avuto dei contatti diretti fino all'ultimo, devo dire, perché avevamo iniziato a redigere una serie, come dire, far capire che la danza è una, cioè non c'è una cesura, che prima c'era il classico, adesso c'è il contemporaneo, no. È un unico flusso che cambia, come è normale, in tutte le arti c'è questo cambiamento, e bisogna anche cercare di adeguare il linguaggio. Abbiamo tentato di redigere una specie di
di linguaggio che mettesse insieme, perché come lei sa il balletto classico è nato in Francia con l'Académie Royale de Danse voluta da Luigi XIV, e quindi il linguaggio è in francese, i vari passi, le movenze, le modalità vengono definite in francese. E poi invece ci sono stati nuovi linguaggi venuti dall'America, dove vige l'inglese, tutto quello che è nel musical che ha a che fare con la danza jazz ha terminologie inglesi. E prima parlavo della Bewegungskunst, lì entra in gioco il tedesco, cioè la Mitteleuropa. Volevamo trovare il modo di creare un'unica definizione, un unico linguaggio, un lessico proprio, e abbiamo proposto questo a varie istituzioni, nessuno ha voluto accettarlo. Io sono andata più volte a casa di Milos, dove abbiamo lavorato ore e ore, con mio grandissimo fastidio, perché lui era un fumatore accanito e io detesto il fumo, e dovevo stare in questa casa impregnata di fumo per un'intera giornata. Per me è stato veramente un sacrificio, ma l'ho fatto fino alla fine. A un certo punto lui è morto e la cosa è rimasta a metà. Ho ancora gli scritti che abbiamo fatto, perché fra di noi parlavamo in ungherese. E lui era stato direttamente allievo di Laban e con Laban parlava ungherese. Mi dà un grande fastidio quando lo chiamano von Laban, ma lasciate perdere sto von, era ungherese, parlava ungherese, e quindi Milos mi è stato molto vicino in questo senso, e ho molto apprezzato alcune cose che lui è riuscito a fare, nel senso proprio di quel tipo di teatro totale in cui la parte scenografica ha enormemente importanza. Quindi credo di aver risposto alla sua. Grazie. Il microfono, faccio un'altra domanda, dopo basta. A proposito di Liola, che è stata poi appunto la prima regia che De Bosio ha fatto qua a Torino, le scene e i costumi erano di Mario Pompei. Ecco, volevo chiederle, lei ricorda se appunto, non so se tutti conoscono questo Pompei, che è stato un grande disegnatore, illustratore, scenografo, molto vivace, molto, insomma, faceva anche libri illustrati per bambini, quindi aveva questo côté, diciamo, molto divertente, no? Nella sua, ecco, io non ho trovato, anche qui a Torino non mi risulta che ci siano disegni per questo allestimento. Secondo lei la presenza, non so se ricorda magari qualche dettaglio in cui Pompei è intervenuto, oppure la presenza di questa scenografia sia stata importante per la regia di De Bosio? Sì, lo è stato, perché aveva lo stesso carattere gioioso, elementare, semplice, vero. Anche i costumi erano costumi presi dalla vita del contado in Sicilia, cioè non c'era niente che volesse stupire al di là di ciò che era essenziale. Dominava questo senso dilagante di gioiosità, di libertà. Ci sentivamo a nostro agio, anche i miei ballerini stavano bene in quei costumi. È stato facile, poi avendo anche tanti bambini non si può far indossare a un bambino un costume che non gli piace, in cui non si sente bene, e lui aveva questa capacità di creare dei costumi che tutti potessero indossare con gioia, quindi in questo senso è stato molto utile. Chiedo se ci sono ancora richieste di intervento. Se non ci sono, direi che non mi resta che ringraziare tutti voi, ringraziare soprattutto naturalmente chi è intervenuto. È stata una mattinata molto intensa, molto riuscita, senz'altro.
Vi do appuntamento qui alle 15 con la seconda parte della giornata. Grazie a tutti. Grazie. Iniziamo dando la parola alla professoressa Mara Fazio, che ha insegnato storia dello spettacolo alla Sapienza Università di Roma. Come tutti gli studiosi di teatro conoscono, il suo lavoro è stato molto importante e molto grande, proprio veramente si è occupata del teatro europeo, del teatro dal Settecento, l'Ottocento, il Novecento, si è occupata di teatro di regia, quindi insomma è, credo, la persona giusta per raccontarci quello che ci andrà a raccontare. Il suo intervento è De Bosio, Arturo Ui e Bertolt Brecht nell'Europa degli anni 50 e 60. Grazie. Grazie. Allora, la storia di questo Arturo Ui comincia, come da quello che ho capito studiando De Bosio, tutte le sue cose, comincia a Padova, tutto comincia a Padova. E finita la guerra, tra le macerie di un'Europa e di un'Italia a brandelli ma libera, alleggia in molti giovani lo spirito del rinnovamento. C'era un mondo da rifare, tutto era molto positivo, cercano speranze, entusiasmo e apertura al nuovo. E nell'ottica, diciamo, di questa spinta rigeneratrice che va letta l'esperienza del teatro dell'Università di Padova, che De Bosio fonda nel 1946 e che, come si sa, come è stato più volte anche detto, si distingue proprio per un chiaro impegno civile e sociale. Quindi De Bosio è giovanissimo, è in polemica, diciamo, con un certo aspetto provinciale anche della città di Padova, e vuole in qualche modo reinventare la tradizione, e quindi rinnovare il repertorio e aprirsi a far conoscere nuovi autori, far conoscere al pubblico dei nuovi autori. E due sono le principali linee di ricerca. Una è la riscoperta del Ruzzati, come si sa, che viene studiato e recitato nel suo dialetto di origine, lingua di origine, e che significava anche una riscoperta dell'arte dei comici. L'altro, che ci riguarda direttamente, è la sua curiosità e il suo interesse per l'Europa, per esperienze internazionali, teatri, autori, in particolare francesi e tedeschi, e non a caso, appunto, ho letto nella sua biografia che lui nelle estati 38-39 aveva studiato francese, tedesco e Svizzera e si era laureato in letteratura francese nel 1946. Nel 1947 mette in scena Il Pellicano di Strindberg e Paolo Grassi, per i giovani, futuro direttore del Piccolo Teatro di Milano, lo aveva pubblicato nella sua collana, che poi diventa la collana di Einaudi, che tutti conosciamo, ma allora era una piccola collana Rosa e Ballo, una coraggiosa piccola casa editrice che aveva fondato in piena guerra nel 1943. Grassi viene a vedere lo spettacolo di De Bosio e segue le sue attività al teatro universitario. Questo lo dico perché vedremo che è un contatto importante molto importante per De Bosio. Sempre nel 1947, per completare la sua formazione, De Bosio va a Parigi a frequentare la scuola di Jean-Louis Barrault, Éducation par le jeu dramatique. Anche questo è stato già ricordato in parte stamattina. La Parigi immediato dopoguerra era un ambiente molto particolarmente fertile per una grande fucina di innovazione, dove De Bosio conosce, tra gli altri, conosce Jean Vilar, Jouvet, conosce soprattutto, importante per la sua storia, Lecoq e Marcel Marceau.
Quando nel 1948 De Bosio torna a Padova, si porta dietro con sé da Parigi Lecoq, fonda la scuola d'arte drammatica del teatro dell'Università di Padova, in cui Lecoq insegna mimo, maschera e pantomima. Anche questo ci riporta molte cose che abbiamo sentito dire stamattina. Lecoq arriva in Italia che ha 27 anni e ci rimarrà 7 anni, e quindi lascerà una traccia molto importante nel teatro italiano, non solo su De Bosio ma su per esempio Parenti, anche su Dario Fo. Nel 1949, che è l'anno in cui Bertolt Brecht e Helene Weigel fondano il Berliner Ensemble, è lo stesso anno in cui nasce la compagnia stabile del teatro dell'Università di Padova, di cui fanno parte anche Amleto Sartori e Jacques Lecoq, che cominciano a lavorare insieme. Nel 1950 a Salisburgo, nel Schloss Leopoldskron, che è il castello che era appartenuto prima della guerra a Max Reinhardt, De Bosio partecipa a un seminario, Salzburg Seminar in American Studies, che era una specie di iniziativa tipo piano Marshall per la cultura, istituito nel 1947 da alcuni intellettuali di Harvard per fare conoscere la cultura europea agli studenti, la cultura americana agli studenti europei. E qui fa un incontro importante, incontra Eric Bentley, che era un critico più giovane di lui, inglese, trapiantato negli Stati Uniti, e regista, era approdato nel 1948 in Europa, in varie città europee, in cerca di teatro, è stata a Dublino, a Parigi, a Padova alla fine, e Bentley aveva conosciuto Brecht in America, in California, quando Brecht era in esilio in California durante la guerra, ed era stato uno dei primi divulgatori della teoria dell'opera di Brecht nel mondo anglosassone. L'aveva tradotto, aveva fatto anche registrato 2 album delle sue canzoni, e l'aveva diretto come regista del Cerchio di Gesso del Caucaso a Filadelfia. Poi nel 1949 aveva partecipato alla fondazione del Berliner Ensemble. De Bosio nel 1951 lo invita a Padova e così favorisce in qualche modo la scoperta di Brecht in Italia. Di Brecht si conosceva un po' l'opera, non ancora molto bene, soprattutto non si conosceva la teoria, e quindi diciamo la sua funzione è stata di aprire le conoscenze di Brecht, è stata molto importante, perché c'erano stati alcuni sporadici esperimenti di teatrali d'anteguerra, Bragaglia, Pandolfi e Luciniani, ma questo incontro con Bentley, forse possiamo vedere la prima fotografia, che sono, no, vediamo se è giusta però. La prima? No, questo è Villard, no, allora viene dopo, l'ho sbagliato io. No, questo è Lecoq. Questo è sempre Lecoq con Sartori. Scusate, vediamo un po'. Dovrebbe esserci Brecht. Eccoli, Brecht con questo Bentley, che è stato quindi dopo Salisburgo. De Bosio lo invita Bentley all'Università di Padova, dove lui mette in scena uno spettacolo che si chiamava Dalle opere di Bertolt Brecht, e di fatto era il primo Brecht italiano del dopoguerra. C'erano i suoi attori, tra cui appunto Giulio Posetti e Lieta Bafafava, Otello Cazzola, molti altri, e lo spettacolo mescolava 3 ballate di Kurt Weill dell'opera da 3 soldi, 2 scene del terrore e miseria del Terzo Reich, tra cui la moglie ebrea, e l'eccezione e la regola. Ecco, adesso ci dovrebbe essere la scena dell'eccezione e la regola. Ecco, questo non è
poi forse dobbiamo tornare indietro. Allora, era un allestimento rigorosamente brechtiano, si vede dalla messa in scena, e questo è importante perché far conoscere Brecht in Italia allora, che nessuno lo conosceva, significava far conoscere contemporaneamente la drammaturgia brechtiana e anche le tecniche sceniche elaborate da Brecht, perché appunto in Brecht anche le tecniche sceniche facevano parte, come poi scrisse Roland Barthes, del suo impegno. Cioè c'è una saldatura molto forte fra il testo teatrale e la dimensione scenica che rimanda a una progettazione rigorosamente totale del suo lavoro. Quindi soltanto considerando l'opera di Brecht come un tutto unico, che comprende sia il teatro drammatico che la messa in scena, che il pubblico poteva capire la novità di Brecht. E quindi a questo spettacolo si vede che è una scena appunto rigorosamente brechtiana, con le scritte che rimandano appunto al teatro narrativo di Brecht. Questo spettacolo viene presentato prima a Padova e poi a Bologna, l'anno dopo, questo siamo nel 51, l'anno dopo, tra il 52 e il 53, con la stessa scena, con la stessa compagnia e le scene di Scandella, non ho trovato un'immagine, firma la regia di Uomo, mi scuso, ma non ce l'hai tu probabilmente, sì, ma certo. io non l'ho trovata. Te lo mando. E quindi questa regia di Un uomo di Brecht, un'opera piuttosto giovanile di Brecht, mi sembra del 24, viene data prima a Padova e poi al Piccolo Teatro di Milano, dove appunto Grassi lo invita, e significativamente quando mettono in scena questo spettacolo viene pubblicato come programma di sala anche il manifesto del teatro epico, che era già stato pubblicato da Pandolfi nel 49, insomma, quindi era una quasi novità. Era la prima volta che però che per un regista italiano si sforzava di applicare la lezione del teatro epico sulla scena, cioè una scena fatta di praticabili pedane, scalette, e peccato che non abbiamo l'immagine. Ho trovato una recensione che viene dal vostro archivio, che dice che una recensione di Gérôme che lo cita come appassionato studioso di Brecht. Ancora proprio non c'erano, come dire, gli elementi per dare un giudizio sulla messa. La scena era una specie di ring di legno, quindi un praticabile che rialzava teatro nel teatro. Comunque è una lacuna, non so che non ce l'ho, insomma. Comunque lo spettacolo a Padova suscita delle reazioni, una reazione anticomunista molto forte, e De Bosio, che quando aveva fondato questo teatro aveva all'interno, diciamo, anche dell'Accademia degli Amici che l'avevano sostenuto, si trova isolato, i fondi finiscono, il teatro viene chiuso e De Bosio, da quello che ho letto, ha anche dovuto pagare personalmente i debiti. Quindi diciamo nel 52-53 finisce l'esperienza del teatro universitario di Padova, ed è lo stesso anno, ecco qui forse se ritorniamo indietro c'era una prima fotografia una prima immagine di Jean Villard, lo stesso anno 53 in cui in Francia nasce su un progetto comune la rivista Théâtre Populaire. Nel 1954, il 29 giugno, il Berliner Ensemble viene per la prima volta in tournée a Parigi, dove presenta Madre Coraggio. Anche forse ho fatto una confusione, vogliamo vedere se qui? Sì, allora, questo tutti conoscono un po' questa immagine.
Questo spettacolo di Madre Coraggio il 54 a Parigi ha un grande impatto in Europa, soprattutto molto in Francia, soprattutto appunto in generale sugli intellettuali francesi. In particolare Roland Barthes e Bernard Laure diventano come dei paladini, in qualche modo poi diventano proprio rappresentanti dell'ortodossia brechtiana in Europa. Dort ha scritto Mutter Courage è stato un fulmine che ha cambiato la mia visione del teatro. E questo è importante perché inizia, come dire, con questo spettacolo l'Italia e la Francia fanno un po' a gara nell'appropriarsi in modo diverso di Brecht. Nel 1956 c'è, non ho messo l'immagine, ma Strehler mette in scena l'opera da 3 soldi a Milano, e questo segna una data importante per l'allestimento degli spettacoli brechtiani in Italia, perché Brecht viene invitato a Milano alla prima e gli piace lo spettacolo, incontra Grassi e praticamente Brecht gli affida i diritti delle opere di Brecht in Italia. Dopo pochi mesi Brecht muore e quindi questo incontro tra i due, cioè non risulta che ci sia stato un vero contratto, però diciamo tutto il teatro italiano successivamente ha sofferto di questo accordo perché Grassi decideva lui a chi dare i diritti delle opere di Brecht e per molti anni non li ha dati a nessuno. Quindi questo succede nel 1956. L'anno dopo inizia la collaborazione di De Bosio con lo Stabile di Torino, e anche qui ritorno, per questo avevo messo la foto di Jean Vilar, cioè anche De Bosio si impegna a mettere in pratica i principi di Jean Vilar, cioè di un teatro come servizio pubblico, cioè che è anche il riferimento di Strehler, cioè in quegli anni ovviamente per motivi politici, in quegli anni è un elemento comune, quindi un'idea di teatro come servizio pubblico che rivendica una responsabilità civica oltre che artistica nei confronti della collettività. L'anno dopo Peter Panic, che era stato uno dei collaboratori di Brecht a Berlino Est, mette in scena invece a Stoccarda, nella Germania occidentale, per la prima volta mette in scena la resistibile ascesa di Arturo Uri, è la prima assoluta. E questo testo era stato scritto da Brecht nel 1941, quando era in esilio in Finlandia, insieme a una delle sue collaboratrici, Margarete Steffin, ed era la storia, o meglio dire la cronaca, perché questo era il termine che usava volentieri Brecht per le sue storie, la cronaca dell'ascesa al potere di un gangster senza scrupoli che per la sua alleanza con il trust dei cavolfiori instaura un regno di terrore nella città di Chicago negli anni della crisi economica americana. Era una bellissima parabola dell'ascesa, il titolo si chiama La resistibile ascesa di Arturo Uri, per sottolineare, diciamo, che si sarebbe potuto fare qualcosa, diciamo, per impedirlo. Era una parabola passo passo dell'ascesa di Hitler, dall'incendio del Reichstag fino al processo che un innocente subisce accusato dell'incendio. Il nome dei gangster italo-americani amici di Uri, ma in competizione per il potere tra di loro, sono significativi perché Roma stava per Röhm, che è il capo dell'SA che viene ucciso, assassinato da Hitler. Gobbola sta per Goebbels, il ministro della propaganda. Gori sta per Göring, che era il vice di Hitler. E poi c'è anche Hindenburg, stava per Hindenburg, che era l'anziano presidente della Repubblica,
che consentì la trasformazione della Repubblica di Weimar nel Terzo Reich. Era una classica opera brechtiana di demistificazione, cioè secondo un'idea ricorrente di Brecht di smascherare smascherare l'idea di eroismo, di eroe, e far vedere che cosa si nascondeva, quali erano i meccanismi attraverso i quali si installava la dittatura. Hitler veniva descritto come una persona mediocre, meschina, paurosa, totalmente priva, diciamo, di una sinistra grandezza eroica, secondo appunto l'idea che lui sottolinea, che gli autori dei grandi crimini politici non sono dei grandi criminali politici. All'atto dell'azione scenica, come avviene appunto secondo i principi del teatro epico, vengono proiettate delle didascalie. In queste didascalie si riferiscono alla Repubblica di Weimar e all'ascesa del nazismo, in modo che collocando si riuscivano a far capire agli spettatori la relazione tra quello che succedeva nell'azione scenica e il riferimento storico. Quindi questa è la messa in scena di Peter Palic nel 58. Nel 59 il Berliner Ensemble, questa volta, a questo punto, che non aveva mai messo in scena l'Artura Ui vivo Brecht, mette in scena con la regia di Weckert, che era il direttore del Berliner succeduto a Brecht, e insieme a Peter Palic la stessa, diciamo, messa in scena dell'anno prima. In questo spettacolo vediamo un po', sì, le altre non lo so, le abbiamo un po' perse, poi ci torniamo dopo semmai. In questo spettacolo, in cui il personaggio principale era interpretato da Eckhard Schaal, che era il genero di Brecht, era il marito della figlia di Brecht. Arturo Ui non era esplicitamente, non era un'allusione a Hitler. Arturo Ui era esplicitamente Hitler. I personaggi erano vestiti con degli abiti anni 30, in particolare Göring, che spesso si vede anche, diciamo, nei filmati di allora, era vestito di bianco, quindi anche lui vestito di bianco, eppure era in tenuta da golf, era molto arrogante, ma lo stile dello spettacolo era molto clownesco, era molto, cioè dominava l'elemento parodistico, rinviava in qualche modo questo spettacolo. Ce n'è un'altra, credo, però ecco che questo si capisce un po' dal trucco, rinviava in modo esplicito allo spettacolo del circo, e anche la cosa che era indicata da una grande tenda che copriva la scena, e c'erano anche dei giochi di scena molto acrobatici. Questo Eckhard Schaal era un attore molto agile e molto dotato sul piano atletico. Negli anni 59, tra il 59 e il 61, Arturo Ui, che anche se viene giudicata un'opera non proprio tra le principali di Brecht, viene rappresentata dappertutto, in tutte le capitali europee. E mentre Madre Coraggio poi il Berliner aveva pubblicato anche un modello, aveva indicato in qualche modo un modello esemplare, insuperabile, di cui dovevano tenere conto
i registi che volevano metterlo in scena. Invece Arturo Ui, tutt'altra cosa, stimola una grande competizione che mette in moto l'immaginazione dei registi in modo diverso. E allora cosa succede? Che nel 60 questo Arturo Ui tedesco va in tournée a Parigi al Teatro Sarah Bernard, e l'8 novembre dello stesso anno Villard, che aveva già messo in scena Madre Coraggio nel 1951, lo propone Arturo Ui al Palais de Chaillot per il Théâtre National Populaire. E quindi il pubblico parigino, tra cui anche De Bosio, come documentato nell'intervista di Hermet, come si chiama l'intervista? Vabbè, è documentato in una sua intervista, assiste ai due spettacoli anche lui, e quindi è in grado di confrontare, diciamo, le due diverse interpretazioni registiche. Allora, mentre appunto nello spettacolo del Berliner Ensemble il Ui era esplicitamente Hitler, cioè un pagliaccio con il volto truccato, invece, vediamo, dovrebbe Jean Villard dovrebbe venire adesso, ecco, Jean Villard invece non rimandava esplicitamente a Hitler, tranne questa allusione che voi vedete in questo retro messo su un manifesto dietro di lui, ma diciamo l'atteggiamento che aveva non era così parodistico come quello del Berliner, era ironico e impassibile insomma anche contraddittorio. E soprattutto, cosa che succederà poi anche nello spettacolo di De Bosio, evolveva, cioè non è perché nello spettacolo del Berlino Ui era Hitler fino all'inizio alla fine, invece è interessante il fatto di come diventa Hitler un personaggio inizialmente anche molto mediocre. Ma che cosa succede? Cioè, i francesi vedono praticamente nello spettacolo tedesco come un fallimento in qualche modo dell'elemento dell'efficacia politica, cioè dell'efficacia politica, cioè secondo i francesi il Berliner Ensemble con i suoi ritmi vertiginosi e la sua teatralità aggressiva non avrebbe rispettato l'effetto di straniamento voluto da Brecht, quindi in qualche modo privando lo spettacolo di quell'elemento dell'efficacia politica. E nello spettacolo francese, vediamo, ce n'è un altro forse. Qui siamo già, no, va bene, lasciamo perché qui abbiamo già parecchi e siamo già nello spettacolo del De Bosio, però è importante finire di dire questa cosa, cioè che appunto mentre lo spettacolo tedesco era improntato su questo elemento parodistico, lo spettacolo francese invece voleva mettere in piena luce l'elemento tragico di questa vicenda, voleva lanciare quasi un appello alla coscienza civica e fare uno spettacolo antifascista. Che cosa succede in Francia? Che Villard mette in scena questo spettacolo nel momento peggiore della guerra d'Algeria e quindi molti vedono un riferimento a De Gaulle che nel 1958 per il precipitare della situazione in Algeria era tornato trionfalmente al potere, aveva fatto varare una nuova Costituzione che basata sul ruolo primario del Presidente e quindi chiaramente
mentre lo spettacolo tedesco alludeva al proprio passato, immediato passato tedesco, lo spettacolo francese alludeva alla contemporaneità appunto francese. Siamo già appunto nel 1960. Nell'euforia dei festeggiamenti del centenario dell'Unità d'Italia, a cui si è accennato già stamattina, De Bosio riesce a portare questo spettacolo al Carmignano. Ho letto più volte che questo fatto, che è la prima volta che uno spettacolo va al Carmignano, che quindi ha ovviamente un grande significato di apertura, di centralità, di grandezza, eccetera, e tiene con lui Franco Parenti, che dal 59 al 62 collabora con lui, oltre a una grande folla di attori, e Michel Scandella come scenografo. Credo che fosse significativo che anche la scelta di questo spettacolo per il centenario dell'Unità d'Italia metteva in evidenza come, diciamo, questo elemento dell'antifascismo fosse tenuto centrale da De Bosio. Grassi che aveva negato a molti diritti di Brecht, gli concede eccezionalmente il permesso di rappresentare il testo, ricordando che De Bosio era stato il primo che con la sua attività al Teatro Universitario di Padova è stato il primo a rappresentare Brecht in Italia, quindi gli viene riconosciuto questo ruolo. Sì, non ci sono, faccio presto. Questo spettacolo debutta quindi nel 61, che era un anno importante, perché in quell'anno c'è il processo ad Eichmann. Il 13 agosto del 61 viene costruito il muro, e il 20 di settembre sarebbe dovuto arrivare a Venezia il Berliner Ensemble. Invece, per la seconda volta, cosa che era già successa nel 51, e c'era sempre come ministro degli interni Scelba, lo spettacolo, la compagnia non ottiene il visto, per cui verrà soltanto poi nel 66 alla Biennale di Venezia. Quindi la prima dell'Arturo Ui di De Bosio a Torino è la prima assoluta in Italia, quindi un evento nazionale importante. E una cosa importante, sempre perché questa è celebrazione dell'Unità d'Italia, è che questo spettacolo, a differenza degli spettacoli del Piccolo Teatro di Milano, gira per l'Italia, quindi fa conoscere Brecht, va in 70 città italiane. E faccio presto perché la parodia, diciamo la parabola antichitleriana di Brecht viene vista da De Bosio come una parodia buffonesca di certi film di gangster americani degli anni 30. C'era chiaramente, era stato dato un dittatore di Chaplin, e naturalmente molto importante il ruolo di Parenti, che anche lui era stato allievo di Lecoq, per cui aveva messo all'inizio. Sì, un altro. Era noto Parenti intanto perché aveva no, ma lì ci siamo. Lui aveva avuto un'esperienza come attore di varietà, poi era noto per questo suo spirito molto caustico. E lui, per esempio, vedete che non ha i baffi il Parenti, perché a un certo momento se li dipinge, però poi se li cancella anche. Quindi anche per esempio Vilarsi era fatto la
discriminature e quel ciuffo sulla fronte tipico di Hitler, e invece lui no. Però invece aveva dei tic che ricordavano molto Charlot nel Dittatore, e aveva una clownerie non frenetica da teatro espressionista come quella dei tedeschi, ma più da commedia dell'arte, cioè quindi una clownerie più dolce. E una scena importante, quella che dovrebbe essere la diapositiva successiva, no? Allora prima, questi sono tutti gli spettacoli, ecco, qua vedete questo attore è Sergio Tofano, perché un elemento importante nella storia dell'Arturo Ui è che a un certo punto c'è un attore che insegna al protagonista come si diventa, cioè come si muove un dittatore, come cammina, come gesticola, cosa che non solo sta nella storia del teatro, come Napoleone che si è fatto dare lezioni di teatro da Talma, ma effettivamente Hitler anche si sa che aveva preso le lezioni. E in questo caso, quindi vedete Parenti seduto nella poltrona e Sergio Tofano, che allora Sergio Tofano in quegli anni insegnava, era insegnante di recitazione all'Accademia di Roma, però insomma, era famoso soprattutto come l'inventore di Bonaventura. Compare per una scena settima molto corta, solo per questo, ma aveva molto senso perché c'è una parola in tedesco che è verführen, che vuol dire sedurre, ma vuole anche dire corrompere, e quindi quello che gli viene insegnato qui è come un futuro leader deve sapere verführen, deve sapere sedurre, ma appunto anche corrompere. Secondo un famoso critico francese, la messa in scena, diciamo, di De Bosio e di Parenti ricordava un po' un uomo, cioè raccontano questa storia un po' come uno smontaggio, un rimontaggio di un uomo, come un uomo raccontava Brecht come si può appunto montare e smontare un uomo. Quindi questa messa in scena italiana non rimandava né alla Germania, come nel caso del Berliner Ensemble, né poteva far pensare a De Gaulle, ma rimandava essenzialmente al futuro. Cioè, mi ha fatto abbastanza impressione, perché ho pensato che da questo punto di vista l'interpretazione di De Bosio è quella a noi oggi più vicina, cioè nel senso che diventa la storia di Arturo Ui non è solo Hitler, ma è lo stampo di ogni impostura e di ogni dittatura, no? Che è una cosa che in fondo purtroppo torna ad aleggiare. Nel finale Parenti usciva dal suo personaggio e dichiarava al pubblico: ecco che ha quasi dominato il mondo, tenete a mente il grembo che lo fece ancora fecondo, nessuno canti gloria inutilmente. Escono molte recensioni che ho consultato qui su questo spettacolo, e lì si vede il lavoro compiuto però in 9 anni rispetto a quelle che sono uscite quando è stato fatto Un uomo, cioè che non si sapeva ancora che cosa stava succedendo. Ma significativamente, per capire il ruolo di questo spettacolo nel 61, va ricordato che nel 62, quindi un anno dopo la prima di Arturo Ui qui a Torino, Einaudi pubblica gli scritti teatrali di Brecht, e nel 61 era stato pubblicato nei Millenni il 4º volume del teatro. Il primo era uscito nel 51, che era l'anno dello spettacolo di Bentley a Padova e a Bologna. Ho quasi finito. Cosa succede? Succede che dopo l'Arturo Ui
De Bosio rinuncia a Ruzzante, diciamo così, lo cede a Strehler. Rinuncia non a Ruzzante, rinuncia ad Arturo, rinuncia a Brecht e si dedica solo a Ruzzante e in qualche modo lascia Brecht nelle mani di Strehler, il quale poi dopo l'opera da 3 soldi mette in scena nel 63 Galileo, cioè quindi la definitiva canonizzazione, e quindi continua questo monopolio brechtiano al Piccolo Teatro di Milano. E mi ha colpito molto la reazione di De Bosio, perché De Bosio non crea conflitti ma parla molto chiaro. Nel 65 scrive a Grassi: sono intervenuto più volte sollecitato dalla rivista Si Parla nella polemica aperta da Scorzina sulla moda brechtiana in Italia. Il mio profondo interesse nei confronti del teatro di Brecht non può che sentirsi mortificato da impedimenti che a mio avviso, come già ti scrissi, deprimono ulteriormente la libera ricerca teatrale già così angustiata nel nostro paese da anacronistiche costrizioni. Nel 66, in settembre, quando il Berliner Ensemble viene finalmente a Venezia, De Bosio scrive un telegramma a Dorigo e ai partecipanti della tavola rotonda sull'opera teatrale di Brecht, in cui dice: purtroppo ho trattenuto impegni in regia, desidero ugualmente aderire al convegno che stringe cultura italiana intorno al Berliner Ensemble, finalmente in Italia, stop. Spero al convegno voglia unire a studi problemi estetici e storici un franco esame delle possibilità di libera rappresentazione e di circolazione delle maggiori opere di Brecht in Italia, stop. Auguro buon lavoro, Gianfranco De Bosio, direttore del Teatro Stabile di Torino. Siamo nel 66, 2 anni dopo De Bosio dà le dimissioni e finisce la storia. Vorrei però terminare questo mio intervento con un piccolo ricordo personale, e che è questo, che nell'inverno dell'86 all'Opera di Vienna De Bosio ha firmato la regia Un ballo in maschera di Verdi, diretto da Abbado, con scene di Luzzatti e costumi di Santuzza Calì. Luzzatti, che era amico mio della mia famiglia da quando ero bambina, mi ha invitato alla prima di questo spettacolo, Luzzatti, al quale io nell'80 avevo dedicato la prima grande mostra teatrale. Sono andata a vedere questo spettacolo, in quell'occasione ho conosciuto De Bosio e devo dire, e voglio dire qui, che l'impressione che ho avuto di De Bosio umanamente, conoscendolo, corrisponde a quella che io mi sono fatta studiandolo per questo intervento, cioè di una persona appassionata e gentile, di forti principi, che otteneva rispetto e otteneva quel che voleva senza aggressività e senza violenza, cioè, è una cosa che è abbastanza rara per una persona il cui lavoro consiste nel dirigere, e quindi insomma volevo concludere con questa mia impressione. Grazie. Poi rimandiamo dopo le domande, se ci Mi spiace aver impiegato troppo tempo, ho fatto anche pasticcio con le dati così. Invito Viola Amelia Santiloni a farci il suo contributo, grazie. Spero di non crollare. Una trappola. Allora, la dottoressa Santiloni si è formata all'Università di Pisa,
dove ha conseguito la laurea in lettere classiche, la magistrale in italianistica e il dottorato di ricerca in studi italianistici, quindi siamo davanti ad una vera italianista. Ha già, diciamo, fatto un intervento, un convegno dedicato a quest'opera di Primo Levi messa in scena da Gianfranco De Bosio, e quindi ci porterà oggi delle nuove scoperte, nuovi documenti. Ecco, in questo momento dimenticavo di dire una cosa importante: assegnista di ricerca presso l'Università di Torino, e quindi le cedo la parola. Devi schiacciare, non è già acceso. Buonasera a tutte e a tutti, io ringrazio moltissimo gli organizzatori e organizzatrici per avermi coinvolto in questa giornata di studi e ringrazio tutti voi che siete qui oggi pomeriggio. Come si è anticipato, io non provengo da un percorso di studi prettamente teatrale, piuttosto studi di ambito filologico, linguistico, ed in questo senso che ho inizialmente lavorato sulla versione drammatica di Se questo è un uomo. Ovviamente aveva già richiesto uno studio sulla messa in scena, ma l'ho approfondita più di recente. Oggi vorrei affrontare sinteticamente tutti gli argomenti che ho studiato, da ciò che ha dato stimolo all'idea della realizzazione di Se questo è un uomo al teatro fino al suo allestimento, ricollegando quest'ultimo al resto della produzione dei principali autori coinvolti, sempre partendo però dai documenti e da ciò che appunto di questo spettacolo ci rimane. Partiamo dunque da qualche anno prima del 1966, perché lo spettacolo teatrale, per usare le parole di Primo Levi stesso, non è il primo cambiamento di pelle di Se questo è un uomo. Vorrei farvi ascoltare una breve clip sonora, provo a farla partire io. The CBC presents If This Is a Man by George Wally, a meditation for radio adapted from the Italian book Se questo è un uomo by Primo Levi, and from a translation of it by Stuart Walton. This book is about Auschwitz and its concentration camp. The author was himself imprisoned there, and his writing is an attempt to find the meaning of that experience, to probe its effect on the individual man. His reflections on the events form the main part of the book and of the broadcast. But the events themselves are the substance on which he reflects. And on the broadcast, they will be reenacted as nearly as possible as they happened. Ecco, questo è, avete ascoltato l'introduzione, una parte dell'introduzione alla Meditation for Radio, scritta da George Whalley per la CBC, la Canadian Radio Broadcasting, come adattamento radiofonico di Se questo è un uomo. Levi ne viene al corrente proprio grazie agli autori canadesi, viene spronato dalla registrazione di questo radiodramma d'oltreoceano che ha appunto ricevuto, e propone alla RAI un adattamento del proprio libro, curato da lui stesso, che va in onda, adattamento che va in onda il 25 aprile del 64, per la regia di un giovane molto promettente regista radiofonico, Giorgio Bandini. Qual è l'elemento che colpisce Levi e lo spinge a voler adattare il proprio scritto per la radio? È l'utilizzo della tecnica del dialogo multilingue, che nell'adattamento canadese serve a riprodurre in maniera fedele alla realtà alcuni aspetti della vita del lager, in particolare quella che Levi chiama la Babele linguistica del lager, cioè il plurilinguismo all'interno del campo, ed è questa tecnica che Levi intende conservare nel proprio scritto radiofonico, durante le registrazioni del quale si crea un clima che colpisce tutti i membri del cast e Levi stesso. Levi infatti ricorda: per me l'esperimento è stato un tempo appassionante, divertentissimo e ancora una volta sinistro. Sinistro perché chiaramente ricreare i suoni del lager equivaleva a ricreare il lager stesso, ma anche appassionante perché vedere il proprio testo prendere vita con l'ausilio comunque di un gruppo di professionisti che ne diventa sostanzialmente un autore insieme a quello principale, lo appassionò tanto da portarlo negli anni successivi a collaborare nuovamente con la RAI. Dunque il contesto di realizzazione della versione radiofonica italiana di Se questo uomo fu estremamente fertile per le suggestioni a cui diede vita, ma anche per gli incontri propiziati. Infatti il giovane attore che prestava
che prestava voce al personaggio di Alberto, quindi un personaggio importante all'interno del libro e della versione radiofonica, Pier Alberto Marchè, si rese conto che il lavoro coinvolgeva lui e i suoi colleghi più di quanto avvenisse di solito, e per questo pensò che da Se questo è un uomo potesse essere tratto uno spettacolo teatrale. Ne parlò a Levi, che subito non accettò la proposta e la collaborazione, perché aveva paura che, insomma, il pubblico teatrale più concreto dei lettori e degli ascoltatori radiofonici potesse non apprezzare questa nuova veste del libro. Alla fine però il pensiero comunque di far rivivere agli spettatori in modo nuovo quanto aveva già descritto nel libro, anche la possibilità di raggiungere un pubblico ancora più ampio, convinsero Levi ad accettare la proposta di Marchè. Marchè divenne vero e proprio coautore di Levi, infatti Levi non avrebbe solo supervisionato il lavoro come dapprima voleva fare, però l'avrebbe curato appunto insieme al suo nuovo collega più esperto di teatro. Ed è così che Levi spiega le sue iniziali preoccupazioni e la scelta finale di accettare il lavoro di riduzione. Ho avuto dei dubbi quando temevo si pensasse a una forma di esibizione personale, per questo ho anche cambiato il nome del protagonista, che nello spettacolo si chiama Aldo, perché non volevo insistere sull'autobiografia ma piuttosto sulla tragedia comune. E infatti nello spettacolo non c'è il primo, il protagonista si chiama Aldo, e quella che doveva essere una iniziale introduzione in prima persona dell'autore, che è riportata nel testo pubblicato da Einaudi nella collezione di teatro sempre nel 66, è cassata nello spettacolo. Questo si evince sia dalla rassegna stampa successiva alle prime repliche, in cui non viene mai citata questa, diciamo, introduzione che è nel testo, e sia dalla consultazione del copione del suggeritore, che è conservato presso l'archivio del teatro del Centro Studi del Teatro Stabile, per la cui consultazione io ringrazio tantissimo la dottoressa Pironi e il dottor Giovanni Netti del Centro Studi, e aggiungo che quasi tutto il materiale che vedrete citato, se non diversamente indicato, è disponibile proprio grazie al Centro Studi, che ha un archivio ricchissimo e fondamentale, in particolar modo per studiare questo allestimento, che altrimenti sarebbe estremamente difficile ricostruire. Tornando comunque a Se questo è un uomo, a teatro, Levi dichiarò anche: accettai quando ebbi chiara l'idea centrale di Marchè, non doveva essere uno spettacolo dell'orrore, il dramma dei prigionieri del lager non sarebbe stato rappresentato con un eccesso di realismo. Marchè ed io abbiamo cercato di trasformarlo soprattutto nel dramma della mancata comunicazione fra i deportati. Ed infatti sono partita dalla versione radiofonica perché uno degli elementi più importanti del testo, come per i testi per la radio, è appunto la messa in scena babelica, ovvero l'inclusione di numerose battute in lingue diverse da quella italiana, per un totale di 7 lingue rappresentate, e anticipo che questo elemento fu ulteriormente accentuato nello spettacolo rispetto a quanto è appunto nel testo drammaturgico, come sempre si nota dal copione del suggeritore a cui accennavo prima. Tra mille peripezie, 2 anni e mezzo dopo la registrazione dell'adattamento radiofonico italiano, vede la luce questo spettacolo. Allora, 1000 peripezie perché lo spettacolo, realizzato appunto al Teatro Stabile di Torino, era parte della rassegna internazionale dei teatri stabili di Firenze. Sarebbe dovuto andare in scena in Toscana, Firenze, poi a Prato, però a causa appunto dell'alluvione del 66 fu spostato a Torino al Teatro Carignano. In questo periodo di più di 2 anni, dall'idea del testo drammaturgico fino alla sua produzione, alla sua realizzazione, anche la scelta di De Bosio per la regia non fu esente da qualche difficoltà. E dato che si comincia a parlare di questo, voglio anticipare qualcosa su cui tornerò dopo con una certa forza, ovvero che per questo spettacolo Gianfranco De Bosio stesso rivendica sempre un gruppo di regia, cioè fu infatti coadiuvato, come egli stesso ricorda sempre, da Marta Egri e Giovanna Bruno. Dicevo, l'organizzazione dello spettacolo non fu semplice per vari motivi. Uno di questi è visibile a colpo d'occhio dal programma di sala, perché come vedete, anche se è difficile leggere i nomi, la compagnia era formata da 53 attori, per lo più non italiani, proprio in nome comunque di quella collaborazione che aveva portato alla realizzazione dello spettacolo sotto l'egida di un festival internazionale, che però era anche proprio consustanziale alle scelte del testo drammaturgico, ovvero la messa in scena delle lingue del lager. Ciascuno infatti parla la propria lingua, quindi italiano, ma anche tedesco, inglese, polacco, yiddish, che doveva ricreare lo spaesamento della babella linguistica del campo. E la realizzazione fu complessa perché a gestire questa compagnia c'era un regista con dei metodi innovativi come Gianfranco De Bosio. Vi ho messo alcune foto tratte sempre dall'archivio che trovate appunto online, che
in cui più che in altre foto si mette in evidenza qualcosa su cui insomma, abbiamo discusso abbastanza stamattina, cioè un'educazione al movimento e all'espressività della recitazione a cui si improntava il training attoriale che De Bosio scelse per questo spettacolo. Secondo i biografi di Levi fu piuttosto difficile far combaciare questo approccio in cui a volte si susseguivano movimenti ampi ma anche urla con la compostezza di Primo Levi. Primo Levi non poté sempre partecipare alle prove, in particolare nel periodo in cui si svolsero a Prato, cioè prima con lo spostamento dello spettacolo a Torino e secondo appunto i biografi incaricò Pier Alberto Marcheri di sovrintendere al loro svolgimento e quando fu presente alle prove sembra che ne rimase un po' turbato. In realtà questo innovativo approccio alla recitazione e alla regia è rivendicato da De Bosio stesso nelle note di regia dell'8° numero dei quaderni del Teatro Stabile di Torino, che io ritengo sia un testo fondamentale per affrontare l'analisi di questo allestimento e non solo. È qui che De Bosio, che De Bosio dichiara: ritengo che l'allestimento del testo di Levi possa costituire un momento fondamentale nell'evoluzione del nostro teatro, insieme un punto d'arrivo e un punto di partenza nella ricerca che da anni stiamo compiendo. De Bosio infatti, come è già stato ricordato, nell'immediato dopoguerra parte da Padova, passa un anno in Francia alla scuola dell'educazione Bacchecetta Maticca, prende qui le basi del mimo che poi porta in Italia quando fonda la scuola del teatro dell'Università di Padova, all'interno della quale comincia ad approfondire il ruzzante Brecht. Fino a quel momento però i metodi del regista, come lui stesso qui dichiara, erano innovativi ma non avevano mai scardinato l'autorità del regista di fronte all'attore, la divisione fra prove a tavolino e prove in piedi. Elementi invece ai quali De Bosio si approccia in maniera estremamente diversa proprio a partire da Se questo è un uomo, partendo dall'educazione al movimento, creando un gruppo di regia, quello a cui accennavo prima, in cui ciascuno fornisce proprie competenze, guida l'attore e non sceglie al posto dell'attore, e il tutto tenendo conto di una compagnia ampia, internazionale, la cui gestione fu, poi ci tornerò, estremamente stimolante per De Bosio. Continuando con le testimonianze di chi prese parte all'allestimento, vi riporto la trascrizione di 2 estratti da un documentario Rai dedicato ai 60 anni del Teatro Stabile di Torino, che trovate liberamente disponibile online. All'interno del video si parla di Se questo è un uomo con le testimonianze di Piero Nuti e di De Bosio stesso. Nuti interpretava una figura importante per la sopravvivenza di Primo Levi, cioè un muratore che nel testo teatrale si chiama Pietro, lo vedete in fotografia appunto, proprio una fotografia dello spettacolo, e Nuti ricorda: io passai nella compagnia di De Bosio per fare Se questo è un uomo di Primo Levi, che fu un'esperienza che ricordo con grandissima emozione, è stata un'operazione splendida, colossale. De Bosio invece ricorda un po' l'incertezza leviana nell'accettare la sfida teatrale, ma anche le proprie intenzioni realizzative. La mia idea non era di riprodurre il campo di concentramento, che era un'idea malata, ma di suggerirlo in forma quasi astratta, ricordando invece il testo. Ecco, queste parole sono sinteticamente proprio l'approccio al copione e alla messa in scena, una linea di ricerca ma anche un programma. Vi mostro di nuovo alcune fotografie che sono sempre disponibili online sul sito del Centro Studi, perché lasciano un pochino intravedere le scelte di De Bosio e dei suoi collaboratori, in particolare di Gianni Polidori, lo scenografo e costumista, che ha avuto anche una serie di scambi epistolari molto particolareggiati con Levi stesso per la resa dei costumi. E ricordo appunto che la scenografia di Polidori è uno degli elementi più apprezzati nelle critiche allo spettacolo ed è nello stesso tempo minimale ma angosciante, con questi tubi di metallo che non sono mai illuminati del tutto. E ecco, per quello che insomma è possibile ricostruire da queste foto, queste scelte risentono di molte delle tendenze del teatro dell'epoca, in particolare appunto della suggestione che c'è stata ricordata ora della linea teatrale brechtiana, e quindi non le ho riportate poiché non le ho trovate, ma ricordo anche che la messa in scena si serve di numerose scritte, didascalie proprio in linea appunto con le foto che abbiamo visto prima, le scelte di Brecht. Ecco, questo non ci stupisce perché appunto, come abbiamo sentito poco fa, non aggiungo veramente nulla, De Bosio era stato uno dei primi a proporre Brecht.
E dunque, se alcuni critici parlano di fasi brechtiane del regista fino alla metà degli anni 60, comunque non escluderei anche per stessa ammissione di De Bosio nelle note di regia che la lezione di Brecht sia piuttosto viva anche in questo spettacolo. Ma dicevo, l'approccio al copione alla messa in scena si colloca all'interno di un più ampio programma. Vi riporto di nuovo alcuni estratti dalle note di regia, dai quali appunto si nota che la ricerca di De Bosio non è unicamente una ricerca tecnica in continuità e in evoluzione con le esperienze teatrali precedenti, ma anche un impegno da portare avanti, per usare appunto le parole di De Bosio stesso. Se questo è un uomo, costituisce una testimonianza sconvolgente di un'esperienza umana al limite dell'esistere. Mettere in scena il testo teatrale che ne è stato ricavato significa riconoscere questa esperienza. Se questo è un uomo, ci mostra l'angoscioso meccanismo che porta alla demolizione dell'essere umano. Qui teatro e realtà si fondono, nel senso che il teatro diventa testimonianza e riflessione sulla realtà. Un valore testimoniale e angoscia che sono rappresentate, torno un attimo indietro, scusate, sono rappresentate anche con delle scene piuttosto cruente che sono state anche incluse nello spettacolo, ad esempio l'impiccagione di un prigioniero nel capitolo l'ultimo di Se questo è un uomo che vedete in foto, e che fu, diciamo, un allestimento, una parte dell'allestimento estremamente studiata. Infatti ci sono conservati al centro studi i disegni, le piantine di Polidori, addirittura mostrano più versioni di questa ghigliottina, appunto, per la quale appunto si sceglie poi diciamo, questa messa in scena. Alla valorizzazione del testo e della parola diede grande impulso la compagnia internazionale, mi dispiace che si siano un po' perso il layout, ma non importa, insomma, penso sia comprensibile il testo. Dicevo, la valorizzazione del testo e della parola diede grande impulso alla compagnia internazionale, che non solo ha una portata euristica sul piano tecnico, ma anche un significato di tipo etico, cioè quello, per citare De Bosio, di una collettività molteplice unita nella rievocazione di uno spaventoso dramma comune e perciò implicitamente impegnata a lavorare per un avvenire più giusto ed umano. Ed è un significato etico più ampio che ha un senso in riferimento allo spettacolo specifico, ma anche alla linea di ricerca culturale di Gianfranco De Bosio. E per chiarire meglio questo argomento, che comunque è già stato variamente affrontato anche nel corso della mattinata, io vorrei citare un dibattito di qualche anno precedente allo spettacolo, che è andato in onda in radio l'8 agosto del 64 nella trasmissione Teatro a Giudizio condotta da Mario Raimondo. All'interno della trasmissione furono organizzati 3 dibattiti, l'ultimo dei quali intitolato Il lavoro del regista teatrale, e a questo parteciparono appunto Giuseppe Dessì, Mario Roberto Cinnati e Gianfranco De Bosio. Il dibattito inizia con l'intervento di Dessì, che è sollecitato a parlare del rapporto fra testo e regia, fra autore e regista, e poi continua appunto con Gianfranco De Bosio, le cui posizioni sono quelle su cui sostanzialmente poi ruota tutto il resto della trasmissione. Dessì aveva infatti detto che il regista deve dare un'interpretazione profonda dell'opera, rispettandone lo spirito, ma deve portare a compimento la dimensione del racconto drammatico, che è parola non definitiva ma in fieri. De Bosio è d'accordo con Dessì su questa concezione, ma dice che considerare il regista solamente come, cito, una figura preparata che porti avanti una elaborazione del testo crea le basi per quello che De Bosio stesso definisce uno scontento. Il regista è per De Bosio questo, ma non solo, deve essere anche un animatore culturale, riempire i vuoti culturali, sperimentare un repertorio contemporaneo, passare oltre la sola messa in scena e lavorare una linea culturale che coinvolga il pubblico e lo riavvicini a teatro. Il lavoro del regista è dunque parte del problema del rapporto fra teatro e pubblico e teatro e letteratura, una posizione che Raimondo sintetizza poi come regista, come organizzatore di cultura. Ecco, mi sembra che comunque questa visione di De Bosio abbia molto a che vedere sia con la scelta di approcciarsi al testo leviano, sia con le modalità di approccio stesso. E proprio focalizzandoci sugli ultimi elementi che ho citato, aggiungo che il rapporto teatro-pubblico è non solo richiamato più volte nella rassegna stampa allo spettacolo, ma è un elemento estremamente importante da valorizzare parlando di Se questo è un uomo. Dopo la prima, infatti, i biografi di Levi ricordano una generale indifferenza della critica, però Carignano sempre gremito di pubblico, gli applausi del pubblico e le standing ovation finali. Ecco, il nome di Primo Levi sicuramente
deve aver rappresentato un'attrattiva per gli spettatori, ma probabilmente non fu solo questo a determinare un apprezzamento così ampio, tanto che le repliche vennero di necessità insomma, prolungate, quindi vi furono alcune repliche aggiunte a quelle inizialmente previste. Nel notiziario infatti del teatro del novembre 66 dedicato agli abbonati si legge che il terzo spettacolo in abbonamento della stagione verrà rappresentato al Teatro Carignano dal 19 al 27 novembre e dal 13 al 26 dicembre. Nel numero successivo, che è questo che riporto in slide, si annuncia invece che le recite del dramma di Primo Levi, Se questo è un uomo, si dovevano concludere al Teatro Carignano il 26 dicembre del 1966, ma a causa dell'eccezionale concorso di pubblico verificatosi durante tutta la programmazione e delle numerose richieste ancora inevase, è stato deciso di prolungare le repliche dal 28 dicembre al 1 gennaio. Lo spettacolo verrà probabilmente ripreso nella prossima stagione per essere portato in tournée nelle più importanti città italiane. Allora, in realtà le repliche, se guardiamo i bollettini anche successivi, sono in numero leggermente maggiore rispetto a queste ancora, e invece la riproposizione nella successiva stagione teatrale ebbe una vita piuttosto breve, probabilmente, diciamo, visto il consenso, non tanto per carenza di pubblico, ma piuttosto perché possiamo immaginare ci fossero elevati costi di produzione dello spettacolo, data anche la compagnia così numerosa. E dunque, dicevamo, un teatro pubblico, problema teatro pubblico, ma anche teatro come programma pluriculturale, che è testimoniato dalle lodi quasi unanimi allo spettacolo per il valore civile e morale che questo rappresenta. Ecco, le critiche, a dire la verità, su questo spettacolo registrano un'accoglienza piuttosto variegata e la maggior parte degli studiosi di Primo Levi si sono soffermati su questi elementi, sugli elementi, diciamo, più negativi, hanno dato più peso alle critiche negative e a quello che ha presunto difficile rapporto fra De Bosio e lo scrittore, che invece ha numerose parole di apprezzamento che ci sono state, o anche più semplicemente alle critiche più elaborate, anche in un'ottica comparativa in qualche modo. Ecco, ne vorrei citare qualcuna. Un confronto fra il libro di Levi e il testo teatrale nell'articolo di Arturo Lazzari sull'Unità del 20 novembre del 66. Lazzari ricorda il foltissimo pubblico accorso al Carignano, i molti applausi, le opportune scelte registiche, il serio lavoro sugli attori, la fondamentale sonorizzazione. Dice però il copione recupera in pieno l'emozionante stupore di fronte a ciò che dall'uomo è stato possibile fare all'uomo, ma non riesce ad esprimere una propria carica di protesta, una collera, una condanna, una esecrazione, il che secondo il critico non ha giustificazione in un'opera di teatro che si voglia porre in modo autonomo oggi a parlare dell'universo concentrazionario di una collettività ascoltante in teatro vivo. Nella stessa data Guido Boursier, sulla Gazzetta del Popolo, loda la carica poetica ed umana del libro di Levi e la necessità di questo spettacolo. Però, secondo Boursier, ricreare il campo sulla scena è un tentativo che risente dell'evidente artificialità del palcoscenico a confronto con le immagini documentarie e cinematografiche. Mario Raimondo, invece, nella Piena letteraria definisce lo spettacolo aspro, crudele, ossessivo, nobilissimo e confronta Se questo uomo con l'istruttoria di Peter Weiss dell'anno precedente e si interroga anche sui differenti approcci al tema dei campi di sterminio. La riduzione teatrale di questo diario, quindi sta parlando di Se questo è un uomo, ha conservato l'evidenza sconvolgente della testimonianza e non ha trascurato il filo della presenza umana. È nel complesso un risultato positivo. Molte soluzioni mostrano un'attenzione rigorosa alle ragioni di una rappresentazione diretta e il consapevole rifiuto di ogni tentazione verso la teatralità. Ci si può chiedere a questo punto se un tema come quello dei campi di sterminio possa essere proposto dal palcoscenico attraverso una narrazione guidata da un protagonista e condizionata da una serie di presenze definite in senso naturalistico, o se non si debba invece percorrere la linea esplicita del documento, del dibattito sui fatti e sulle responsabilità. Quest'ultima è la strada seguita da Peter Weiss nella sua istruttoria, ma sia dalla parte della memoria che da quella del documento si riscopre la qualità morale del tema, la sua presenza e insistenza nella coscienza dell'uomo d'oggi, il suo valore religioso. Gianfranco De Bosio ha impegnato le sue attitudini più sicure, che sono quelle che lo conducono a un realismo corale, denso e corposo, crudele fino al limite della provocazione. Paolo Emilio Poesio scrive invece della rappresentazione del dicembre 66 a Metastasio di Prato che lo Stabile di Torino ha presentato con grande successo uno spettacolo di grandissimo livello artistico, di altissimo livello umano e di altissimo valore civile, rischi e difetti compensati da meriti nobilissimi. Ci sono pagine di rara bellezza in questo testo che la regia di De Bosio ha messo in valore con una scabra, attenta, sicurissima ricerca di una realtà non fotografica ma poetica.
Mi sembra che nel curriculum di De Bosio questa regia sia di un'importanza primaria, ricollegandosi in un discorso approfondito e sviluppato a quella di Battaglia Navale, e apre un orizzonte nuovo al rapporto scenico fra testo e interpretazione. Battaglia Navale era un testo rappresentato da De Bosio 2 anni prima, nel 64. Allora, se dunque per alcuni l'argomento stesso, cito da altri testi, è una materia che ripugna la rappresentazione, e altri invece vedevano nel realismo un aspetto culturale ormai superato, per i recensori più favorevoli questi stessi elementi sono un aspetto positivo della messa in scena. Ecco, i commentatori di tali opinioni sottolineano che tutte le scelte compiute dal gruppo di regia e dai vari collaboratori, in primis dallo scenografo, non aspirano a riproporre la realtà del lager, ma a suggerirla, per usare le parole appunto già citate di De Bosio. A me sembra che in generale il confronto con le più ben definite immagini documentarie che sono appunto ormai diffuse negli anni 60 e che viene a volte proposto nelle critiche dell'epoca, ma viene anche ripreso in commenti più recenti, non deve sussistere, non può sussistere laddove l'evocazione del dramma del lager è pensata e realizzata con delle tecniche che sono proprio nate e sperimentate nell'alveo della ricerca teatrale. Allo stesso modo, un confronto forzato con il testo, che comunque non è impossibile da evitare del tutto, mette in ombra gli elementi nuovi e originali di uno spettacolo che, a partire dal copione ma anche nella messa in scena, vuole proporre qualcosa di diverso rispetto alla pagina scritta. Dunque io mi avvio a concludere e vorrei sottolineare che le tecniche, le scelte compiute, come ho cercato insomma di mettere brevemente in luce, si rifanno alle tendenze del teatro dell'epoca, ma per stessa testimonianza delle note di regia in Se questo è un uomo vivono sia le esperienze rossantiane sia le lezioni di Brecht, tutte però rinnovate, poiché queste si arricchiscono del lavoro compiuto da De Bosio in altri ambiti, da quello attoriale delle tecniche di teatro corporeo e di improvvisazione alla riflessione sulla lingua. Per Gianfranco De Bosio, che per primo aveva deciso di proporre il dialetto del ruzzante sulla scena e di lavorare sull'intreccio tra lingua e rappresentazione, e che concepiva la parola, cito da una sua intervista di qualche anno successivo al 66, come movimento, vita scenica, globalità e non solo voce, ecco, io credo che per lui, Se questo è un uomo e anche il suo intrinseco plurilinguismo dovettero in qualche modo rappresentare non solo uno stimolo ma anche una tappa quasi imprescindibile. Dunque, al di là di un giudizio che è comunque prettamente estetico sulla riuscita della rappresentazione, che di fatto è difficile da ricostruire sulla base di fotografie, articoli e anche di dichiarazioni, va sottolineata l'importanza di questa esperienza teatrale, che spesso viene un po' svilita a parentesi dell'attività dei suoi autori principali. Oggi io non ho approfondito la questione testuale per motivi di tempo, rimando a eventuali discussioni ad altri contributi, ma nella versione teatrale di Sì questo è un uomo, Primo Levi comincia a sperimentare con la scrittura, ad approfondire, a proporre materiale sostanzialmente nuovo. Nel copione propone episodi che nel libro sono assenti, che poi riprenderà in seguito sotto forma di racconti, ad esempio la storia del citato muratore Pietro nello spettacolo che era interpretato appunto da Nuti. Sono racconti che, se analizzati nello specifico, dimostrano di risentire fortemente di un assetto teatrale drammaturgico, e inoltre, come aveva raramente in precedenza deciso di fare, Levi si affianca a un coautore che viene, come De Bosio per il gruppo di regia, viene sempre citato appunto per Alberto Marchetti. D'altra parte, questa rappresentazione segna una tappa importante anche nella carriera di Gianfranco De Bosio, per i vari elementi che ho cercato brevemente di enucleare, che sono stati da De Bosio stesso nelle note di regia. Per entrambi io credo che la messa in scena della versione drammatica di Se questo è un uomo sia stato in qualche modo uno snodo, un modo attraverso il quale rielaborare quanto fatto in precedenza, evolvere e arricchire il proprio lavoro con delle metodologie nuove, delle sensibilità eterogenee, con la finalità, e cito sempre un'intervista di De Bosio, di innovare sulla strada dell'esperienza artistica. Grazie. Invito adesso Laura Piazza a fare il suo intervento. Laura Piazza è assegnista di ricerca all'Università di Torino,
e i suoi principali campi di indagine riguardano la storia del teatro italiano tra 8 e 900, con una particolare attenzione ai temi della pedagogia dell'attore, del teatro all'aperto e di poesia. Ecco, ha già pubblicato diversi volumi, cito soltanto l'ultimo, che è quello dedicato a Febomari, dal titolo Vita comica, lettere e scritti inediti. Adesso ci parla, questo è il titolo del suo intervento: Scrittori e teatro, il mondo è quello che è, di Moravia De Bosio. Grazie. Grazie professoressa Bigi. Allora, innanzitutto grazie agli organizzatori e a tutti voi. Prima di iniziare, di addentrarci nell'analisi della messa in scena del mondo è quello che è uno degli allestimenti forse meno noti di De Bosio, eppure cercheremo almeno di dimostrarlo, di là dagli esiti perfettamente in linea con il movente della sua azione teatrale e del suo impegno come direttore artistico, ci sia consentita una piccola premessa. Ricomporre attraverso la ricerca d'archivio, e in questo caso si parla dell'archivio del centro studi del Teatro Stabile di Torino, tutte le immagini e le fonti che citerò in questa occasione, a parte due foto di repertorio, appartengono all'archivio. Quindi ricomporre attraverso la ricerca d'archivio le vicende che ruotano intorno a un allestimento comporta innanzitutto collocare questa scelta di drammaturgia testuale all'interno di una dinamica specifica della scena italiana tra gli anni 50 e 60 e, tornando a De Bosio, di un consapevole progetto di rinnovamento e di incidenza nella realtà che il regista ha voluto iscrivere nel fenomeno della nascita dei teatri stabili in Italia. Per far ciò quindi è necessario cominciare arretrando cronologicamente, anche se di poco, e chiamando in causa un altro agitatore della scena italiana post-bellica, Vito Pandolfi. È noto l'impegno che a partire dagli anni 50 ha contraddistinto l'attività del regista, del critico, dello studioso, le sue inchieste, i suoi festival, i suoi studi sono stati un pungolo particolarmente insistente per gli uomini di teatro e per gli scrittori estranei alle scene, perché finalmente si combattesse con più decisione rispetto al passato la battaglia per dotare l'Italia di una drammaturgia nazionale in una lingua idonea. Pandolfi tra l'altro sarà uno dei testimoni delle prime prove drammaturgiche di Moravia. Come spiega nel 1954 in un articolo di Teatro d'Oggi che introduce il lungo viaggio di Natale di Vasco Pratolini, che è un atto unico di Pratolini che in realtà adattò Pandolfi proprio per stanare Pratolini, per convincerlo a lanciarsi nel mondo delle scene come autore. E in questa introduzione appunto Pandolfi scrive che è opportuno procedere per tentativi nell'opera di rinnovamento del linguaggio drammatico, privo in Italia della vitalità linguistico-espressiva che è propria invece del teatro dialettale. L'impegno di Pandolfi va in parallelo con lo sforzo di rinnovamento del repertorio drammaturgico della scena italiana perseguita da Grassi e Strehler, ne ha già parlato la professoressa Fazio. Già prima di concepire il progetto del piccolo teatro di Milano, l'attività svolta da Grassi per la casa editrice milanese Rosa e Ballo e le letture proposte dal circolo teatrale Il Diogene che iniziano nel 1943, anche lì col contributo di Pandolfi e di Mario Apollonio, hanno una matrice comune nella ricerca teatrale. Infine, gli indirizzi assunti dal piccolo sin dalla sua istituzione, così caratterizzanti poi per tutti i successivi teatri stabili, Genova e Torino in primis, confermano l'impegno per una nuova drammaturgia come uno dei principali moventi fondativi di un teatro inteso quale pubblico servizio, che deve riservare al suo pubblico, anche popolare, cito da Grassi, le opere più degne nella più degna edizione.
ritornando a De Bosio nella riflessione sui primi anni di attività degli Stabili sollecitati da un incontro presso il Centro Universitario Teatrale di Torino del 59, il regista individua il problema della mancanza di un repertorio di riferimento e lo fa non tanto dal punto di vista linguistico, che era quello che stava più a cuore a Pandolfi, quanto su quello dei contenuti. La drammaturgia italiana contemporanea sembrerebbe incapace di parlare al pubblico del presente, in quanto inadeguata a incarnare un modello di spettacolo che per De Bosio, cito, deve tornare a essere vivo, attuale ed eroico, come nei secoli d'oro della storia del teatro. Qualche anno dopo, siamo nel maggio del 1965, continua la nostra carrellata di eventi che fanno da costellazione all'allestimento di cui ci occupiamo. Siamo nel maggio del 1965, la volta della nota inchiesta condotta per sipario da Marisa Rusconi, che pone agli intellettuali e scrittori il quesito sulle ragioni del mancato rapporto tra letterati e scene teatrali in Italia. Questo dossier susciterà un'accesa discussione che verrà poi ripresa nel numero di luglio, in cui la parola verrà data ai teatranti, e proprio in questa occasione faranno particolarmente scalpore le dichiarazioni rilasciate da Moravia, le vedremo tra un po'. Oltre alla perenne questione della lingua, molti degli autori intervistati denunciano esplicitamente, esprimono esplicitamente il loro disagio a scrivere per le scene, la difficoltà di scrivere per le scene. A titolo meramente esemplificativo cito questo piccolo brano di Buzzati: scrivere per il teatro è molto più difficile che scrivere in forma narrativa, saggistica o poetica, perché tutti i mezzi sono ridotti all'osso, si limitano cioè all'azione e al dialogo, ma anche il dialogo nel migliore dei casi dovrebbe essere azione. La questione negli stessi anni è programmaticamente indagata dalla rassegna internazionale dei teatri stabili di Firenze, di cui abbiamo sentito parlare nell'intervento precedente, che si svolge dal 65 all'81. De Bosio sarà uno dei protagonisti delle prime 2 edizioni e la rassegna nasce proprio con l'obiettivo di alimentare il dibattito sulla nuova funzione nella società dei teatri a gestione pubblica e viene inaugurata dall'allestimento del Gioco dei Potenti di Strehler e dei Dialoghi dell'Orizzonte di De Bosio Zorzi. Il tema del repertorio contemporaneo poi emerge prepotentemente nella seconda edizione della rassegna. La questione viene anche affrontata da un convegno che argomenta l'accusa più diffusamente rivolta nei confronti degli stabili, cioè quello di aver ceduto al proprio mandato originario rassegnandosi alla messa in scena dei più rassicuranti classici. E anche in questo caso De Bosio figura tra i protagonisti, non solo come relatore ai convegni, ma ovviamente come regista, ed è in questa circostanza, l'abbiamo appena piacevolmente ascoltato, è in questa circostanza che debutta Se questo è un uomo, che col suo studiato crogiolo di lingue interpreti provenienti da diversi teatri europei, perché quelli erano, tra l'altro c'è questo aspetto, erano tutti attori di compagnie di teatri stabili. È un'operazione che condensa il movente principale della manifestazione fiorentina, cioè ricerca drammaturgica e cooperazione tra istituzioni stabili, appunto. Lo spettacolo, tratto dal romanzo di Levi, accompagna nella stessa stagione torinese, siamo nel 66, la commedia moraviana. Sempre nel 66, questi spettacoli andranno in scena nella stagione 66-67, nel 65-66, ma commessa in scena nel 66, vi è il debutto con un successo molto importante della pièce di Natalia Ginsburg, Ti ho sposato per allegria. Quindi un insieme di eventi che associa le politiche dello Stabile di Torino a quelle portate avanti dalle istituzioni sorelle. Da alcuni anni, per esempio, il Piccolo aveva chiamato in causa Bacchelli, Savigno, Buzzati, appunto, mentre aveva dovuto rinunciare a Pratolini. Ed è in questo contesto che si colloca la convinta accoglienza da parte del direttore De Bosio dell'opera di Moravia.
Moravia è reduce da 2 tentativi non soddisfacenti di appressamento alla scena teatrale. Abbiamo La Mascherata con la regia di Streller nel 1954 e Beatrice Cenci, che viene diretto dal 55 al 58 prima da Franco Enriquez e poi da Pandolfi per i teatri all'aperto. La delusione per la fredda accoglienza di questi lavori è con ogni probabilità la principale responsabile della provocatoria tesi sostenuta da Moravia in occasione del dossier dell'inchiesta di Sipario. Il pubblico teatrale viene definito, cito, stupido e volgare, oppure in una dichiarazione dell'anno successivo, del 66, borghese e tardo. L'allestimento del mondo è quello che è, inaugura per l'autore apparentemente una nuova stagione. È un momento in cui Moravia sceglie di avere fiducia nel pubblico, ha fiducia nella possibilità di sintonizzarsi con quel pubblico, di concretizzare quel teatro quel teatro dialettico in opposizione al teatro della chiacchiera che contestava, almeno a parole. Queste rinnovate aspettative devono molto alla specifica politica culturale perseguita dallo Stabile di Torino, che in quegli anni era riuscito a costituire un ambiente favorevole per le nuove proposte di drammaturgia testuale, propizio non tanto perché la direzione sia certa del buon esito di questa operazione produttiva in termini di critica e di pubblico, ma perché è convinta della necessità di un investimento in tal senso a prescindere dagli esiti. Come ricorda De Bosio, sono anni oramai che a Torino tentiamo di mediare il rapporto fra gli scrittori e il pubblico di teatro con alterne fortune, come vuole il nostro lavoro e ancor più il tradizionale distacco che ostacola i rapporti fra gli scrittori e il teatro in Italia. Il testo di Moravia, tra l'altro, era stato sollecitato dallo Stabile di Genova, era stato sottoposto ad una valutazione dalla commissione preposta alla scelta dei testi da produrre ed era stato rimandato al mittente in quanto perché tacciato di essere troppo prolisso e tedioso. De Bosio al contrario lo accoglie favorevolmente per quanto, cito, alla lettura non tutte le cerniere teatrali sembrino saldate. Per lui il testo è apprezzabile per la patina ironica e la proclamata aggressione alla società neocapitalistica, ma gli offre soprattutto la possibilità di chiarire una volta di più quale sia il dovere di un'istituzione teatrale a iniziativa pubblica. Cito ancora da De Bosio. Perché avremmo dovuto avere dei dubbi come altri hanno avuto? Sarà proprio un'opera d'arte davanti alla nuova commedia di Moravia. Rappresentare Moravia è innanzitutto un dovere per chi fa teatro, un dovere semplice, come quello dell'editore. Conviene rischiare, il pregiudizio dell'arte pura è stantio, il pubblico partecipa, il teatro, perfino in Italia, è vivo. Le dichiarazioni di Moravia e un articolo apparso sulla Stampa il 5 agosto del 66 chiariscono meglio il retroscena dell'intesa tra lo scrittore e De Bosio, svelando tra l'altro il ruolo non secondario di Franco Parenti per la costruzione del progetto, che poi interpreterà il ruolo del protagonista. Dopo il rifiuto genovese, infatti, Moravia e Parenti avevano partecipato ad un dibattito pubblico a Roma. Era stato un confronto particolarmente acceso e nel corso di questo confronto Moravia aveva denunciato l'impossibilità per uno scrittore in Italia di vedere in scena i propri testi. Parenti aveva detto no, non è così, se il testo c'è un produttore si trova. Moravia l'aveva sfidato a trovarlo questo produttore ed effettivamente Parenti prima prova con il Teatro Durini di Milano senza ottenere un buon esito e poi si rivolge a Dorigo appunto e riesce a creare questa collaborazione tra il Festival del Teatro di Prosa della Biennale di Venezia e lo Stabile di Torino. Lo spettacolo debutta dopo appena 2 mesi dall'avvio della produzione, l'8 ottobre 1966 alla Fenice, a chiusura del 25° Festival internazionale del Teatro di Prosa della Biennale, quello stesso festival a cui per la prima volta partecipò appunto il Berliner, ne ha parlato prima la professoressa Fazio. A quanto riferisce Franco Vazzoler, c'era più pubblico per Moravia che per il Berliner, tanto che Vazzoler
ricorda che probabilmente si tratta, nel caso di questo spettacolo, probabilmente il maggior successo teatrale di Moravia, almeno per quanto riguarda l'eco, le aspettative e l'attenzione suscitata. L'allestimento torna in scena dal successivo 12 ottobre al Carignano di Torino e una volta rilevato dalla compagnia di Franco Parenti prosegue per una lunga tournée anche europea. Si tratta di una pièce philosophique incentrata sul personaggio di un protagonista interpretato appunto da Franco Parenti, un filosofo disoccupato che propone ad un gruppo di personaggi che ospitati nella villa di una facoltosa signora un gioco semiserio che consiste nell'eliminare dal linguaggio tutte le parole malate, ossia tutte le parole che in grado di suscitare sentimenti, con l'obiettivo di arrivare ad una lingua asettica. Si tratta di un fitto intreccio dialettico contrappuntato di erotismo e umorismo, in cui Moravia cerca di conciliare le tesi sul linguaggio di Marx e di Wittgenstein, ipotizzando appunto che non ci sia conflitto tra azione e linguaggio, ma che il mondo e il linguaggio in sostanza si identifichino. Dopo la prima assoluta, lo scrittore Moravia continua ad agire con correzioni al testo fino a qualche istante prima del debutto torinese. Questa cosa ci viene testimoniata da Alberto Blandi sulla Stampa, cito: poche ore prima che si alzasse il sipario, l'autore provava ancora con gli attori alcune scene del primo atto, rimaneggiate o riscritte dopo l'esordio a Venezia. Lo scrupolo di Moravia è testimoniato effettivamente dalle fittissime annotazioni a penna sul copione conservato in archivio, sulla cui copertina è appuntata la formula definitivo fino alla prima del Gobetti, lasciando intendere che la partitura possa ancora essere rimodulata. L'interventismo del drammaturgo rivela il desiderio di reagire alle sollecitazioni della messa in scena, anche se l'unico modo in cui riesce a incidere è esclusivamente sul testo e non sull'azione. Nel primo atto i pochi tagli sono controbilanciati dall'aggiunta non sporadica di sequenze di battute che hanno l'obiettivo di chiarire meglio, ripetendoli, alcuni dei sofisticati esercizi intellettuali che costituiscono il fulcro dell'azione drammatica. Nel secondo atto invece le parti cassate sono più consistenti ed è più evidente l'obiettivo di accelerare il passaggio verso l'epilogo finale, peraltro tragico. La proposta moraviana risulta imbrigliata nella parola e fossilizzata sulla centralità del drammaturgo, cito da Pazzoler, in funzione di un teatro che sia soprattutto esercizio intellettuale e critico, una sorta di riforma del teatro guidata dall'autore, in cui però non è contemplata la problematica dell'attore e, aggiungiamo noi, della performatività in generale. Questi limiti emergono già in occasione del debutto veneziano, accolto con perplessità dal pubblico e con disappunto al limite dello scherno, in riferimento soprattutto al testo della pièce, dalla critica. L'analisi del copione consente anche di svelare un aneddoto in linea con il clima di reciproca idiosincrasia tra Moravia e i recensori, che si rivelano già particolarmente reattivi a seguito dell'anteprima riservata alla Stampa. De Monticelli aveva prontamente accusato Moravia di epigonismo da Ionesco, cito, che dissolvendo nell'acido della sua satira filologica il linguaggio borghese era, oltre 10 anni fa, assai più fresco e immediato del Moravia d'oggi. Si può fondatamente ipotizzare che le battute manoscritte aggiunte a chiusura della seconda scena del primo atto per la prima torinese e non confermate nelle successive edizioni a stampa della commedia siano un'irridente risposta proprio alle critiche di De Monticelli. Non so se si legge, Milone, lei arriva in ritardo, c'è già stato Ionesco, io non arrivo in ritardo, vengo dopo Ionesco. E quindi queste battute poi vengono... Moravia non le mantiene ulteriormente.
Il disegno registico di De Bosio, che per Giorgio Polacco si è messo al servizio del testo con umiltà, sembra spingere sulla spettacolarità di cui è evidentemente deficitario il lavoro moraviano, senza tuttavia comportare uno snaturamento della fisionomia del testo. Ne abbiamo già, è stato già in parte accennato, il procedimento filologico è uno dei caratteri costitutivi della poetica del regista, non solo perché è espressione della naturale vocazione colta di De Bosio, ma perché è funzionale a un rinnovamento delle modalità di allestimento. De Bosio nel libro che citava Anna Peron, a cura di Bentoglio, dichiarava una conversazione con De Bosio lunga, dichiarava che in reazione all'attore italiano che proviene dalla scuola del non testo, io sono un sostenitore del testo a teatro. E per il procedere abituale del regista, in un'epoca che consentiva ancora la sostenibilità economica di una modalità di questo tipo, l'organizzazione dello spettacolo inizia circa un anno prima, cito, con una ricerca interdisciplinare critica e una cura particolarmente rivolta alla costituzione della compagnia, dove spicca la propensione di De Bosio per il corale, per la coralità più che per l'emergere del singolo interprete. Come abbiamo anticipato, invece, all'opposto, la produzione del testo di Moravia si sviluppa nell'arco di 2 mesi, dal suo avvio con la costituzione del cast fino al debutto veneziano, elemento che alla fine probabilmente peserà sulla riuscita del lavoro. I recensori, da un lato, rimproverano a De Bosio l'eccesso di naturalismo, specie nella recitazione. È interessante notare che è la stessa critica che venne mossa a Strehler per la messa in scena della Mascherata, che ha un eccesso di naturalismo recitativo che appiattirebbe il lavoro moraviano, mentre dall'altro i critici accusano De Bosio di un sovraccarico della dimensione favolistica, espressa soprattutto dalle scene e dai costumi. Questa apparente contraddizione appare sintomo di un non compiuto affiatamento delle diverse componenti dello spettacolo. L'occhio dei recensori, vi dicevo, si concentra particolarmente sulle scene del pittore Riccardo Manzi, che sono 2 le scene, entrambe sovrastate da una cornice sospesa di lettere dell'alfabeto. Di lettere e segni diacritici si fregiano le stoffe degli eleganti abiti di scena a firma di Brunetta, la disegnatrice Bruna Moretti, criticati di essere troppo alla page. E per quanto riguarda le interpretazioni degli attori, l'impianto favolistico non collinerebbe con il sottofondo della recitazione, fatta eccezione per l'intelligente resa del protagonista, opera di Franco Parenti, giudicato comunque tendenzialmente estraneo al resto dello spettacolo, e fatta eccezione per alcuni accenni a Paola Bacci e a Gianna Giachetti, le restanti interpretazioni non risultano particolarmente a fuoco e in generale il cast è descritto come non affiatato, ingessato in toni dimessi, disarmonici, sia rispetto alla pretesa arguzia del testo, sia ai bagliori di apologo simbolico del disegno registico. La dissonanza inconsueta per De Bosio tra invenzione registica e azioni mimiche, prive di una progettualità evidente, completa il quadro che, come rileva Raul Radice, creano allo spettatore, cito, un effetto di grande confusione, fatta di immagini piuttosto antiquate. La critica, infine, è unanime nel riconoscere l'eccessiva tensione melodrammatica infusa specialmente nel finale, in cui si assiste alla morte di uno dei personaggi. De Bosio è accusato di privare di levità un testo di per sé non particolarmente efficace, ingigantendone i limiti. Nel complesso il disegno registico di De Bosio appare non soddisfacente e forse anche per lo stesso regista prova ne è che lo spettacolo viene immediatamente ceduto alla compagnia Parenti Giachetti, che lo porterà in scena successivamente. Tuttavia questa regia costituisce un puntello efficace per proseguire nell'edificazione di un modello di teatro stabile che appare nitido nella progettualità del direttore De Bosio, un teatro popolare con intento formativo educativo che poggi su 3 pilastri: teatro di parola, sperimentazione e divertissement, mai considerato inferiore alle tematiche alte. In quest'ottica si inserisce la creazione di dinamiche di collaborazione tra scrittori e teatro che De Bosio
Bosio aveva scelto di non rendere solo occasionali. Un merito che Giorgio Polacco, pur riconoscendo il sostanziale fallimento dell'operazione moraviana, riconosce all'istituzione torinese, cito: valeva però la pena di tentarla, e in ciò il Teatro Stabile di Torino si è mostrato ancora una volta come l'organismo italiano più attento a cercare di sanare quella frattura tradizionale tra palcoscenico e scrittori di casa nostra, e anche quando l'operazione non riesce totalmente, non diminuisce il senso e la portata di un'intelligente politica culturale che dovrà dare, come ha dato in passato, i suoi frutti. Il contributo di Moravia, tra quelli degli autori che hanno sperimentato la scrittura per il teatro in questi anni, forse è stato tra i meno utili su questo fronte, anche per il suo ostinato rifiuto di impiegare una lingua ad hoc come solo per esempio hanno fatto Pasolini, anche Luzzi con le loro sperimentazioni linguistiche. Nonostante le sue note dichiarazioni sull'incultura del teatro italiano, che dopo Pirandello, cito, sarebbe stato abbandonato nelle mani di dilettanti, di persone che credevano che il teatro potesse essere fatto senza conoscere la letteratura, senza essere dei letterati, la sua drammaturgia è per la scena italiana attuale sostanzialmente ai margini. E oggi come allora essa rileva un'area stantia da cui spiccano i bagliori dell'intelligenza dialettica, che non può tuttavia mutare d'ufficio in intelligenza drammatica. Ed è così che Arrigo Benedetti commenta con ironia l'apertura del teatro di Via Belsiana, che è sede della Compagnia del Porcospino, che Moravia dirige insieme a Maraini e a Siciliano. Finalmente, esclamai, quando seppi che certi amici fondavano un teatrino, bruceranno le loro curiosità culturali, si esporranno alla berlina, saranno incompresi, ma, frequentando attori, camerini, ridotti, sapranno cogliere i segreti di un'arte finora misteriosa, in modo che un dialogo smetta di essere un gioco. Non è mai stato un gioco l'impegno di De Bosio per un teatro stabile e popolare, stella polare della sua attività artistica già prima di assumere la direzione dell'istituzione torinese, da cui si allontanerà polemicamente, l'abbiamo visto stamattina, proprio nel momento in cui le esigenze della macchina burocratica non coincideranno più con questi valori preesistenti. Se l'allestimento del mondo è quello che è, non ha soddisfatto tutte le aspettative, l'operazione che vi ruota intorno è una conferma dell'intelligenza e forza critica che De Bosio ha impresso alla sua conduzione dello Stabile, vissuta sempre come occasione per porsi problemi di metodo e di repertorio, di gerarchia e relazione fra le componenti dello spettacolo, di fedeltà al testo, nella compenetrazione tra matrice colta e vocazione popolare, con il fine prioritario di rispondere, e torniamo anche a quello che abbiamo detto prima, alla crisi del pubblico, cito, da De Bosio ovviamente: quando il teatro riesce ad essere solidamente organizzato, efficacemente moderno e giustificatamente funzionale, il pubblico per incanto rinasce. I prodigi occorre aiutarli, e per attuare quello della rinascita del pubblico dobbiamo darci un po' da fare. Se amiamo il teatro, sarà bene cercare di essere dei suoi attivi propagandisti. Grazie. Benissimo, passiamo a Luca Siri. Luca Siri è dottorando di ricerca all'Università di Cagliari con il professor Paolo Dalmolin, si è laureato qui a Torino sulla regia d'opera e quindi ci parlerà della regia d'opera e la struggente astoricità nell'Anello del Nibelungo, il Teatro Regio di Torino nel 1988. Ecco, ti prego di restare nei tempi, ormai comincia a farsi sera. Vabbè. Grazie, grazie a tutti di essere qui e agli organizzatori per avermi invitato. Sono stato invitato a parlare del rapporto tra De Bosio e la regia d'opera e ho scelto di parlare dell'Anello del Nibelungo per diverse ragioni. La prima è che siamo a Torino e quindi mi sembrava opportuno scegliere tali spettacoli del Teatro Regio di Torino, che sono questi qua, tutti negli anni '80, Gargantua nell'84,
tua dell'84, di Azio Corghi, Maria d'Alessandria di Ghedini tra l'84 e l'85, Elisabetta Regina d'Inghilterra di Rossini nell'85, e poi l'Anello del Nibelungo tra l'86 e l'88, le 4 opere. Poi nell'88 vengono fatte in 4 giornate tutto il ciclo, viene proposto. Poi la seconda ragione è che a mio avviso questa rappresentazione ha significato un momento particolarmente importante nella vita spettacolare cittadina per il grande sforzo produttivo, per il respiro internazionale, e perché è a tutt'oggi l'ultima volta che a Torino si è data la tetralogia wagneriana per intero. La terza ragione è che la scelta dell'Anello del Nibelungo, cioè di un'opera non italiana, mi permette di mettere subito in evidenza una delle caratteristiche che Alberto Bentoglio, nel più volte citato, giustamente fondamentale Quaderno di Gargnano del 95, attribuiva al De Bosio regista lirico, cioè la poliedricità, il non temere di affrontare qualsiasi tipo di repertorio. L'ho scelto infine perché questa è l'unica volta che De Bosio ha affrontato Wagner, ed essendo l'Anello del Nibelungo una sfida che, per usare le parole di De Bosio stesso, mette a prova totale la forza, l'ispirazione e l'esperienza del regista, richiedendogli un profondo coinvolgimento culturale ed estetico, mi sembrava interessante cercare di capire come De Bosio l'avesse affrontata, e poi perché anche molto poco studiata, non ci sono contributi che io sappia in merito. Ho scelto di adottare una prospettiva storica per tentare di ricostruire alcune parti del processo di creazione nella loro materialità, e dunque ho ridotto al minimo le analisi estetiche e ermeneutiche, così come ho ridotto al minimo la ricezione critica, perché mi sono basato in buona parte su materiali d'archivio per la creazione dello spettacolo, e perciò ci tengo a ringraziare l'Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Cini di Venezia, che mi ha permesso di consultare appunti di regia e vari preziosi materiali preparatori che fanno parte del Fondo De Bosio, il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino e l'Archivio Storico del Teatro Regio di Torino per avermi messo a disposizione il video dello spettacolo e una ricca rassegna stampa. Comincerò parlando in generale del rapporto tra De Bosio e il teatro d'opera, molto sinteticamente, e in modo da offrire una piccola panoramica contestuale. Poi nella seconda parte dell'intervento mi concentrerò sull'Anello. Allora, il rapporto tra De Bosio e l'opera fu profondo e duraturo, si estese lungo tutta la sua vita, prendendo forme diverse. L'attività di regia di cui ci occupiamo ora è la principale, ma non è la sola. Ad essa si affiancano le attività di sovrintendente e di insegnante, poi in tarda età. La passione per questa forma di teatro nacque, secondo quanto scrive lui nell'autobiografia, con una Lucia di Lammermoor al Teatro Ristori di Verona, a cui venne portato da bambino, non specifica a che età. Rimase folgorato dal duetto Verranno a te sul laure, e dopo lo spettacolo venne portato al camerino di Margherita Carosio, che interpretava Lucia, che lo carezzò e gli diede un bacio. E De Bosio scrive: mi sono chiesto più volte se quell'episodio abbia influito sul mio futuro. In effetti effettivamente non è tanto, quindi ha influito molto. L'attività ha occupato quasi 60 anni della carriera di De Bosio, benché sia iniziata in ritardo. De Bosio scrive: per molti anni mantenni nei confronti dell'opera, che pure avevo imparato a conoscere fin da giovanissimo, una sorta di linea di rispetto e di timore. La data di inizio dell'attività di regia operistica è il 1964, De Bosio ha esattamente 40 anni, con la Pericol di Offenbach al Teatro Margherita di Genova. Nel corso degli anni l'attività di regista lirico divenne via via più consistente. A partire dalla fine degli anni 70, scrive De Bosio, preponderanti nel mio lavoro sono diventate le regie nel teatro d'opera. Non possiamo ripercorrerle tutte, ma mi limiterò a ricordarne qualcuna, servendomi del contributo di Bentoglio che ho già citato, che individuava 4 tra le caratteristiche principali del De Bosio regista d'opera. 1, abbiamo detto, la poliedricità, tutti i generi di teatro musicale, da Monteverdi a Corghi, senza particolari limiti geografici. 2, seconda caratteristica, l'attenzione per i problemi relativi allo spazio scenico, e qui non sarà inutile ricordare la più famosa delle regie liriche di De Bosio, Aida all'Arena di Verona dell'82, l'Aida più vista del mondo, come si legge nella copertina della riedizione ampliata, datata 2013, del diario di lavorazione che De Bosio pubblicò per Il Saggiatore nel giugno 1982.
un mese prima della prima rappresentazione, avvenuta il 10 luglio. La regia in questo caso era il frutto di una vera e propria ricerca storica, condotta allo scopo di ricostruire il primo spettacolo che nel 1913 inaugurò l'Arena quale spazio teatrale. De Bosio la definì la più filologica tra le mie regie. Stamattina mi ha colpito il piccolo inciso l'intervento di Alonge, che diceva che il regista è l'equivalente in scena dello studioso, che è una definizione che si attaglia bene a questa produzione, perché studiando i pochi documenti rimasti su quella vecchia Aida del 13, De Bosio rimase colpito dalle scenografie realizzate da Ettore Fagiuoli per la loro moderna asciuttezza ed essenzialità. Fagiuoli, scrisse De Bosio nel diario, aveva capito intuitivamente le risorse potenziali di un nuovo spazio scenico e aveva ideato una Aida severa, definita da alcuni elementari blocchi scenografici che si innestavano naturalmente nella stessa struttura ambientale, come si vede nella foto. Nell'82 l'idea di riprendere questa linea di sobrietà fu una precisa scelta poetica per, cito De Bosio, svuotare l'arena dagli sfarzi che avevano caratterizzato le Aide degli ultimi decenni. Per i movimenti dei cantanti del coro ci si basò sulle disposizioni sceniche curate da Verdi e Ricordi per la prima dell'Opera alla Scala nel 1872. Anche questa fu una novità perché negli anni 80 le disposizioni sceniche erano documenti abbastanza dimenticati, poco noti anche ai musicologi e agli storici della musica, che proprio in quegli anni le andavano riscoprendo. Anche da queste De Bosio fu profondamente colpito. Non c'è regista, scrive De Bosio, che abbia scritto regia più curata nei dettagli. Verdi fece scuola anche in questo. Una terza caratteristica individuata da Bentoglio è la ricerca costante della confluenza tra l'arte dell'attore e quella del cantante. Far recitare i cantanti, come si sa, è difficile, i tempi di prova sono solitamente più stretti che in prosa, non c'è una tradizione di compagnia propriamente detta, e infine, citando De Bosio, il cantante ha preoccupazioni pesanti di ordine vocale che spesso lo uccidono anche intellettualmente. Ma nel caso di cantanti abituati a interpretare un certo ruolo, per De Bosio non si può pretendere di dar loro indicazioni troppo distanti da come abitualmente interpretano. È buona regola che il regista si fidi di loro. C'è un aneddoto che De Bosio racconta più volte, che secondo me è indicativo del suo modo di lavorare con i cantanti pur con queste limitazioni. Siamo nell'86 alla Staatsoper di Vienna con un ballo in maschera di Verdi, già citato in precedenza. Riccardo, interpretato da Luciano Pavarotti. De Bosio racconta, citazione un po' lunga, perdonatemi, però è veramente indicativa. Con estremo garbo gli chiesi di cambiare la scena della morte. Dopo che gli avevano sparato, invece di lasciarsi cadere in poltrona, come era sempre stato, volevo che cadesse a terra per un maggiore realismo. Quella richiesta, che lo avrebbe messo in difficoltà, lo incuriosì. Non gli parve di rifiutare. Mi chiese soltanto di poter studiare insieme il problema e trovare insieme una soluzione ideale per lo spettacolo e per lui. Stabilimmo una prova, presenti con noi due robustissime comparse che potessero sostenerlo dopo lo sparo e deporlo a terra. L'idea gli piacque, provammo e riuscì bene. Poi però mi chiese di essere aiutato ad alzarsi e adagiato in poltrona per cantare il brano finale, perché da sdraiato la voce non avrebbe avuto la stessa resa. Naturalmente accettai, fine della citazione. Da questo racconto si vede bene come la regia non sia per De Bosio un dato autocratico, ma un lavoro collettivo fatto di dialogo e confronto coi cantanti, dove si ragiona insieme su proposte che vanno negoziate con le esigenze pragmatiche della musica, della scena e del corpo dell'interprete. Infine, quarta caratteristica che De Bosio indica come propria di De Bosio del regista lirico è l'attenzione all'introspezione psicologica dei personaggi, e questo concetto è la chiave d'analisi del suo saggio dedicato alle 3 opere mozartiane sul libretto di Da Ponte, Non si gradi giovani così fan tutte, messe in scena tra l'89 e il 91, per il quale rimando alla lettura del saggio. Ritroveremo alcuni di questi elementi, soprattutto l'attenzione alla gestione degli spazi, nello spettacolo che ho preso come caso di studio. Intanto faccio scorrere un po' di foto così si vede. All'Anello del Nibelungo, 86-88. Al Teatro Regio l'anello precedente risaliva al 1935 e su territorio italiano al 1963 al Teatro alla Scala. Si trattò per il Regio di allora, come ho detto, di un enorme sforzo produttivo e tecnologico. Le scene furono realizzate da Attila Kovacs, spero di averlo pronunciato bene, i costumi da Santuzza Calì, la direzione d'orchestra fu affidata a Zoltan Pesco,
I cantanti li ho messi nelle foto, intanto potete leggere i nomi. E ricordando questo spettacolo, qualche anno più tardi, nel 95, De Bosio disse: quando mi fu offerto questo impegno, esitai ad accettarlo perché per posizioni ideologiche ho a lungo detestato Wagner e capisco bene i miei amici in Israele che non hanno ancora oggi ammesso Wagner nei repertori delle orchestre sinfoniche. Poi ho pensato fosse necessario affrontare anche un'ideologia pericolosa per coglierne i sensi riposti. Ho cercato quindi di interpretare in modo contemporaneo e critico il mondo di Wagner, rimanendo vicino alle didascalie, ricercando i momenti epici e musicali. L'aderenza alle didascalie è dunque vista da De Bosio innanzitutto come una personale scelta politica, per potersi avvicinare a un Wagner intatto, ripulito delle incrostazioni ideologiche. L'idea è quella di riportare la scena wagneriana alla sua primigenia freschezza, come scrisse l'assistente di regia Boris Stetka nel volume pubblicato dal Regio sulla stagione 86-87. Il contributo si chiama Considerazioni sulla messa in scena dell'Anello e scrive Stetka: l'intuizione di Wagner può essere intesa come struggente astoricità. La sua musica entusiasmò Baudelaire e Proust proprio per il carattere di dolente evocazione, per le malinconiche epifanie contenute. Per la regia di De Bosio questo doveva essere il versante dove inoltrarsi, dell'ambizione di universalità della composizione wagneriana e del mito in essa vivente. Per fare ciò, scrive ancora Stetka, tutte le didascalie wagneriane vengono riproposte nel loro candore visivo ed emozionale per l'immediata acquisizione dello spettatore. Tra gli appunti di lavoro sull'oro del Reno conservati al fondo De Bosio ci sono infatti ben 4 fogli manoscritti, qua ve ne ho messi 3, ma ho risparmiato uno, con le lunghe ed elaborate didascalie wagneriane tutte insieme, relative soprattutto allo spazio e ai movimenti dei personaggi nello spazio, estrapolate dal libretto e riunite in un testo unico con tagli di sintesi ma a un primo esame senza varianti. Le parole di Wagner sono riprese tali e quali in frammenti disseminati nel taccuino di regia. Il documento di lavoro, che è un documento che io è un sospetto sia stato redatto fisicamente dall'assistente di regia, appunto Stetka, ma comunque diciamo la regia è quella lì, perché è il tipico documento che serve a dare tutte le indicazioni dietro le quinte al momento giusto. Vedete come è strutturato, forse prima si vedeva meglio, c'è a sinistra la colonna con il numero di battuta della partitura e a destra l'indicazione di ciò che dovrebbe succedere. In 20 secondi la luce aurea scompare e dicevo ci sono delle qui e là sparse delle indicazioni prese direttamente da Wagner. Si passa progressivamente al buio, cito, mentre entra violenta la nebbia nera sottolineato, e poi in stampatello come un promemoria nere ondate, scrive W. appunto, che è ovviamente Wagner. Al principio dell'aderenza al dettato del compositore, De Bosio rimase fedele, ma senza trasformarlo in dogma. Per esempio, come è noto, Wagner nell'Oro del Reno voleva tutti i cambi di scena a vista, perché la metamorfosi scenica seguisse contemporaneamente la metamorfosi musicale, quella che Wagner chiamava Verwandlungsmusik, musica di trasformazione, fatta dall'orchestra come transizione da una scena a un'altra. La prima di queste transizioni avviene nel momento in cui Nibelungo Alberich maledice l'amore, ruba l'oro, è il momento nel quale il mondo perde la sua innocenza e nel quale l'orchestra rielabora il leitmotiv dell'anello fino a trasformarlo nel leitmotiv del Valhalla. E infatti scenicamente bisogna passare dal fondo delle acque del Reno alla cima di una rupe davanti al Valhalla. Come fare? De Bosio e Stetka, basandosi sulle didascalie di Wagner, avevano individuato 2 possibili soluzioni molto complesse che prevedevano, fra l'altro, lo srotolamento di un grande tappeto d'erba tutta a vista, che sono descritte nei dettagli nel quaderno di regia con le indicazioni dei tempi in cui devono avvenire le cose, 2 soluzioni, cifre i tempi musicali, cito dal taccuino, e con attenzione ai problemi pratici. Cito sempre da lì, in questo caso ci sarebbe più tempo per cambiare, ma sempre rimarrebbe il problema dei rumori. Alla fine De Bosio decise di far chiudere la scena dal sipario, soluzione pragmatica, contraria alla volontà di Wagner, ma frutto di una accorta negoziazione con le esigenze tecniche e le esigenze della musica. Oltre
oltre ad essere una scelta politica e ideologica, quella di seguire le didascalie è infine anche una scelta estetica, che ci permette di ricostruire parte del processo di studio e di avvicinamento all'anello del Nibelungo. In un'intervista dell'86 De Bosio dichiara di aver incontrato per la prima volta Wagner in casa, dove da parte di mia madre, che era triestina, c'era un forte interesse, avevamo i libretti di tutte le opere editi da Sansoni con il testo a fronte, ribadisce poi le iniziali antipatie per Wagner, e dice: non ho mai assistito a un Ring completo, ma soltanto ad alcune produzioni separate. In effetti il rapporto di De Bosio con il Ring sembra essere nutrito in misura maggiore da allestimenti studiati in vista di una regia più che visti a teatro da spettatore. Stetka rimarca questo studio parlando del lavoro di preparazione dello spettacolo per Torino. Con Gianfranco De Bosio abbiamo raccolto e analizzato i materiali musicali, filmici e fotografici dei più importanti allestimenti del mondo. Questo dice molto sul modo di lavorare di De Bosio, la cui idea di astoricità primigenia non è affatto ignara o inconsapevole delle ricerche precedenti sulla messa in scena wagneriana, che spesso andavano a mettere il dito del decostruzionismo nelle piaghe della storia. Ma quali sono questi allestimenti raccolti e analizzati? Una parte di essi sono citati esplicitamente da De Bosio o da Stetka e sono tre. Sono la Valchiria con la regia di Eisenstein al Bolshoi nel 40, l'Anello con la regia di Ronconi alla Scala di Milano nel 74-75, completato al Maggio Musicale Fiorentino tra il 79 e l'81, e poi il più famoso di tutti, l'Anello con la regia di Patrice Chéreau e la direzione di Pierre Boulez a Bayreuth nel 76. Sono tre allestimenti che hanno in comune una lettura politica di Wagner, e di essi De Bosio parla come di un momento necessario per smontare Wagner dalle incrostazioni ideologiche, appunto, per modo di correttivo a sua volta ideologico ma di segno opposto, marxista o di scuola francofortese, adorniana. Cito De Bosio: penso sia stato molto giusto aver fatto tutte le esperienze di critica all'interno dell'opera per tirarne fuori l'aspetto borghese o piccolo borghese. Ma aggiunge, parlando in particolare del Ring di Ronconi e Chéreau: non ho tratto esperienze dirette né dall'una né dall'altra, perché mi sono posto in una linea diversa. Per ricostruire le origini di questa linea diversa sono utili proprio i materiali d'archivio, che formano un corpus di modelli di studio non dichiarati tra programmi di sala, fotografie, locandine, elenchi di attrezzerie e costumi, con un'attenzione particolare rivolta, come ho detto, alla gestione degli spazi scenici. Per quanto riguarda, per esempio, l'Oro del Reno, questi materiali riguardano l'Oro del Reno all'Opera di Roma nel 43, l'Oro del Reno alla Scala del 63, l'Oro del Reno all'Opera di Parigi del 77 e l'Anello del Nibelungo all'Opera di Francoforte dell'85. Questi ultimi materiali, quelli dell'allestimento di Francoforte dell'85, gli furono mandati dal direttore d'orchestra dell'Anello a Torino, Zoltán Pesko, come si evince da una lettera non datata, firmata Zoltán. Caro Gianfranco, ti lascio il programma di maggio dell'Opera di Francoforte. C'è una foto che mostra le figlie del Reno. Secondo il segretario artistico la soluzione loro è molto più semplice di quella usata generalmente, eccetera, eccetera. Quello di far nuotare sulla scena le figlie del Reno è un problema tecnico al quale De Bosio dedicò non poca attenzione in cerca della soluzione migliore. Qua vediamo ad esempio un post-it con un altro appunto dove si parla appunto di questo problema. Però la lettera di Pesko è anche una testimonianza viva di quello che De Bosio dichiarò nel 95, rispondendo alla domanda: quale rapporto instaura con il direttore d'orchestra? Risponde De Bosio: io sono solito prendere per tempo contatto con i maestri, almeno un anno prima, cerchiamo di stare 3 giorni insieme per discutere tutti gli elementi di regia musicali. Quindi insisto anch'io, mi pongo sulla scena di tutto quello che è stato detto fino adesso. È un regista che ama il lavoro collettivo, che ama collaborare, un po' come nel caso di Pavarotti. Nei programmi di sala relativi a questi allestimenti dell'Anello, usati da De Bosio come materiale di studio, ci sono degli apparati critici con estratti di testi che presentano segni, indicazioni, appunti sul retro, o che sono stati tradotti, nel caso dei testi del programma dell'Oro del Reno all'Opera di Francoforte, dal tedesco all'italiano. Sono testi di Wagner, tratti da saggi teorici o lettere, nei quali parli della sua concezione estetica, delle sue idee di messa in scena, o testi su Wagner,
dei principali commentatori, Baudelaire, Proust, Nietzsche, Thomas Mann, Adorno, oppure su messe in scena wagneriane. In particolare spicca un curioso dattiloscritto tradotto di un breve saggio di Hans-Joachim Hirmer, dove si parla, fra le altre cose, della regia di Wieland Wagner, che è il grande assente che non è citato fino adesso, dell'Anello a Bayreuth negli anni 50, presentato come, cito, uno spettacolo parabola borghese. E qui ci sarebbe forse da discutere, ma non mi dilungo. Infine, sul mito originario dei Nibelunghi, dei poemi islandesi e delle Allette in prosa, e in generale sul concetto di mito, sia come fondamento di una civiltà, sia come elemento comune a tutte le civiltà. Sono tutti testi che hanno nutrito in misure diverse la concezione registica di De Bosio, da un lato permettendogli di considerare superata o quantomeno ampiamente battuta la lettura critica di Wagner realizzata in investimenti precedenti, Eisenstein, Wieland, Cherot, Ronconi, eccetera, e quindi di allontanarsene in cerca di nuove direzioni che non vincessero le personali resistenze di De Bosio a Wagner per mezzo di un correttivo ideologico di segno opposto, e dall'altro lato fornendogli materiale letterario-filosofico su vari concetti, e li prendo tutti da citazioni o di De Bosio o di Stecca, di struggente storicità, mito originario, classicità primitiva, universalità, valori archetipici del mito, elementi geometrici universali, recupero di sensi primitivi del pensiero, o della tetralogia come un moderno ecclesiaste. La ricezione critica dell'Anello di De Bosio fu mista, ma senza troppe punte di entusiasmo. De Bosio e Stecca scrissero nell'88 un commento a concludere per riepilogare l'esperienza della tetralogia a Torino, di cui mi servo anch'io per arrivare a concludere. Scrivono: certa critica musicale avrebbe potuto guardare con meno affanno modernista alle intricate e paradossali vicende nibelungiche, cogliendo così della nostra rappresentazione scenica il suo carattere semplice, diretto, la ricerca del primordiale, le origini della coscienza che la costituisce. Invece l'equivoco semplice, uguale superficiale, per alcuni autorevoli spettatori ha talvolta inquinato il giudizio. Forse perché non abbiamo omologato la grotta del drago alla Central Bank, le Valchirie alla testa di cuoio e, chissà, potrebbe andare bene per un futuro imminente, Wotan a Gorbaciov. Qua siamo evidentemente nell'ambito del paradosso, però la domanda che a noi ancora oggi suscita questo spettacolo è fino a che punto sia possibile fare un Wagner astorico, fino a che punto si possa evitare di negoziare con la storia, sia con la S maiuscola, sia con la memoria degli allestimenti precedenti e anche a distanza di 40 anni di quelli successivi. Sono domande che lascio aperte, ma che mostra quanto vivo sia ancora oggi la ricerca wagneriana di De Bosio. Grazie. Invito Sergio Toffetti a concludere il contesto. Sì, ci parlerà del Terrorista, il film di De Bosio tra autobiografia e storia del cinema. Dunque Toffetti c'ha un curriculum che non finisce più, quindi non so, domani siamo ancora qua se lo leggo tutto. Comunque posso provare a dire qualcosa. È stato presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino, responsabile del Dipartimento Film, curatore di retrospettive sul cinema italiano alla Cinémathèque Française di Parigi, è stato consulente e membro scientifico di Raiteche, ha fatto un'esperienza al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, vice direttore, conservatore e coordinatore. Ecco, allora. Era il mio lavoro. Bene, bravo, allora mi fermo qua, se no devo andare avanti ancora. Quindi grazie, faccio un invito anche a lei per mantenersi nei tempi proposti e la ringrazio. Grazie dell'invito. Sono qui in parte Costantibelli, quindi tutti hanno parlato di teatro, io provo velocemente a parlare di cinema, di un film molto originale. De Bosio lo racconta bene questo film, un film che al tempo stesso è parte della sua autobiografia, ma che lui cerca in ogni modo di mettere in scena in modo non autobiografico, cioè levando tutti gli elementi di autobiografia diretta.
diciamo facendo un'operazione per restare e tenerci nel territorio del teatro, una specie di autobrechtismo. E lui De Bosio parla della sua esperienza della Resistenza, dice: dai 18 ai 20 anni ho preso parte in tutte le varie forme della Resistenza, da staffetta all'attività politica fino all'attività che ha lasciato dentro di me un solco più profondo, quella proprio delle azioni gappistiche. Io feci parte del gruppo di Otello Pighin, la medaglia d'oro che a Padova svolse un'attività importantissima e fu per oltre un anno il terrore dei tedeschi e dei fascisti. Pighin, proprio come l'ingegnere del mio film, lavorava sul piano di un attentato al giorno, con una specie di furia implacabile che non lasciava respiro al nemico. Naturalmente, vivendo questa vita e quelle esperienze indimenticabili, ho anche potuto vivere i drammi di quell'epoca, per cui l'immagine di una resistenza mitica, idealizzata, in cui tutti erano d'accordo, in cui, come nelle 4 giornate di Napoli, che è un film subito precedente, vanno all'assalto senza sapere bene perché, mi pareva sempre artificiosa. L'elemento di novità nel 63 del film di De Bosio è che cerca di mostrare, e poi tra l'altro anche dopo non è stato sostanzialmente ripreso e quindi resta un unicum, De Bosio cerca di mostrare dall'interno i meccanismi della resistenza, cioè di far vedere quali erano i meccanismi politici prima degli meccanismi organizzativi e prima ancora dei meccanismi militari. Diciamo, De Bosio dice anche, certo c'è una prima fase dopo la Resistenza in cui i film sono aedici, dice, perché era evidente, c'era l'entusiasmo della fine della guerra e della vittoria. Andrebbe contestualizzato il film di De Bosio, raccontando un po' che cosa sono questi film della Resistenza. Io ve la faccio molto corta, perché, come si dice, si è fatta una certa. C'è una fase che è il 45 immediato, in cui sostanzialmente ci sono dei film che sono ancora un prolungamento quasi dell'azione resistenziale. Per esempio In giorni di gloria, che è un film collettivo fatto da Visconti, Pepe De Santis e Marcello Pagliero, che è il personaggio dell'ingegnere in Roma Città Aperta, diciamo uno dei protagonisti di Roma Città Aperta, e che mostra gli eventi che sostanzialmente in diretta gli eventi della liberazione di Roma, cioè la scoperta dei morti delle fosse ardeatine, il processo alla banda Koch e a Piero Caruso, che era il questore di Roma, il linciaggio a Donato Caretta, che era il direttore di Regina Coeli, e la fucilazione degli imputati. Cioè, quindi mostra il film in diretta degli eventi che sono la conseguenza immediata della guerra. Questa forza di immediatezza la conserva Rossellini nella sua trilogia della guerra. 2 film in Italia e un film in Germania. I film in Italia sono Roma Città Aperta del 45, Paesà del 46, poi c'è Germania anno zero. La forza di questi film non è soltanto nello sguardo di Rossellini, che come sempre dice vuole mostrare e non dimostrare, ma in quel che vede. Perché ad esempio, non so se avete visto Roma Città Aperta, se non l'avete visto andatelo a vedere, c'è la famosa scena, mai l'ha vista a pezzi, c'è la scena in cui Anna Magnani, inseguendo il camion dove è stato caricato il suo compagno, il suo promesso sposo, corre dietro e viene falciata da una lastra. Le facce delle persone che sono state sfollate, quindi rastrellate dai tedeschi da questo edificio dove abitava anche la Magnani, sono le facce che fino a pochi mesi prima i tedeschi li avevano visti davvero, ed effettivamente quell'episodio lì è ispirato a un episodio vero, cioè si vede in questa scena, si vede che un tedesco molesta un po' una donna e questo lo cazia, diciamo. Ed è l'episodio di Teresa Bullace che è molestata da quello era un repubblichino, questo le spara. A quell'episodio lì si ispira direttamente. Oppure c'è un altro dove Anna Magnani ha dato l'assalto ai forni, cioè una citazione manzoniana, e Anna Magnani si allontana con un pizzardone romano e che non poteva dare l'assalto, allora lei gli dà una pagnotta e questo gli dice: ma questi americani ci sono o non ci sono? E lei guarda una casa diroccata per i bombardamenti e dice con un'aria triste: ci sono. Cioè, quindi in questo sguardo qua Rossellini, e ovviamente con la Magnani che era una grande attrice in quel tipo di parti,
fa capire che quel che era stato il sentimento di un popolo, cioè quello di dover come dire, amare quelli che ti bombardavano, che effettivamente è una contraddizione interna. Dopodiché, finito questa fase iniziale, comincia il cinema italiano, si dirotta nelle sue vie normali, che sono il melodramma e la commedia. Questo non è un giudizio di valore, perché ci sono dei film, diciamo dei melodrammi sulla resistenza piuttosto belli. Per esempio Avanti a lui tremava tutta Roma, sempre con la Magnani, di Gallone, che è la Tosca rifatta in epoca resistenziale, dove Scarpi è un colonnello dell'SS. Non so vivere in pace di Zampo, Sole mio, Monasterio senza che si parlava prima di Moravia, l'unica volta che Moravia compare al cinema. Moravia fa un filmetto di 5 minuti, Colpa del sole, piuttosto bello, devo dire, nel 51. Compare al cinema solo una volta in questo Monasterio di Santa Chiara, che riprende la canzone, in pratica riprende la trama della canzone con le parole di Galdieri, Monasterio di Santa Chiara del Cuore scuro, questo qui. Ed è forse la prima volta dove si parla degli ebrei. In parallelo nello stesso anno c'è un film dove si parla della costruzione dello Stato di Israele, un film molto interessante, Il grido della terra. Però degli ebrei come un affare italiano, cioè come un affare, come una persecuzione fatta, messa in piedi dagli italiani, che ne parla di Mario Segui. Chi è Mario Segui? Nessuno. E perché Mario Segui parla di un tema così importante? Per esempio non ne parlano De Sica, Rossellini, De Santis, perché il cinema di quegli anni ha degli interdetti, come del resto erano gli interdetti nel dibattito italiano. Cioè ci sono delle cose che non si possono dire, perché non si sa come dirle. Ma quella più clamorosa è: se la guerra l'abbiamo vinta o l'abbiamo persa, perché col tema della belligeranza la diplomazia italiana tende a stare un po' sul generico, salvo poi De Gasperi, quando si presenta alla conferenza di pace, dice più o meno, cito più a memoria, in quest'aula tutto mio stile salvo la vostra umana simpatia. E secondo me questa frase qui la può dire perché gli altri avevano visto Roma città aperta, che aveva catturato un'umana simpatia a De Gasperi. E quindi le cose più sgradevoli, altre cose non si potevano dire, per esempio era la storia, io sono profugo istriano, era la storia dei profughi istriani, oppure era la storia degli internati militari, oppure era la storia della cocaina che girava. Queste storie chi le racconta? Non i grandi cineasti, che in genere zavattineggiano, cioè fanno dei film geniali mantenendosi però un po' sul generico. Le raccontano i piccolini, cioè Mario Segui. Per esempio un altro film che parla degli ebrei e delle speculazioni che gli italiani a volte hanno fatto a spalla degli ebrei e Accidenti alla guerra. Il regista è tedesco, assolutamente minore, un film con Walter Chiari, Paolo Stoppa, è un film del 51 dove la storia è questa: un ebreo trova ospitalità a casa di cittadini non ebrei, questi gli fanno pagare un affitto. Quando la guerra finisce non gli dicono che è finita, stampano un giornale dove c'è scritto abbiamo vinto, per poter continuare a lucrare sull'affitto, quando poi succede una storia per cui viene fuori eccetera. La stessa cosa per esempio anche il secondo, terzo film, diciamo, che parla degli ebrei, ma tre non sono tantissimi, c'è una produzione italiana, e Accidenti alla guerra. 49 Nino Taranto è una parodia di Roma città aperta, dove Nino Taranto si sente una bomba che esplode, che sarebbe Via Rasella, come l'inizio di Roma città aperta. Nino Taranto salta giù da un terrazzo, come in Roma città aperta, entra in un alloggio della casa, trova una divisa di un ufficiale dell'SS, scende, trova una macchina dell'SS che lo porta in una clinica dove si fanno le esperienze per la vera razza ariana, di cui Nino Taranto viene considerato un esponente di rilievo. Il regista è Giorgio Simonelli, diciamo un gradino più su di Mario Segui, ma non due gradini più su, c'è un gradino più su. Quindi molto spesso le storie che erano difficili venivano raccontate in modo marginale, anche perché così la censura non se ne accorgeva. Per chi volete che andasse a vedere proprio con accuratezza un film con Nino Taranto, chi se ne frega, cioè, quindi il ragionamento del fatto era sostanzialmente questo. Come ad esempio la frase, l'unica volta che viene pronunciata nei film italiani della casa, ma questa guerra l'abbiamo vinta o l'abbiamo persa, lo dice Macario nel 47 come persi la guerra, che invece è una parodia del paesaggio.
realizzare una marcia attraverso l'Italia, segue gli alleati che dalla Sicilia arrivano fino al Po attorno a Ferrara, e questa è una parodia di... E allora, in sostanza, si continua a fare qualche film, diciamo, sulla Resistenza o attorno alla Resistenza, toccando però appunto per esempio il tema dell'amnistia a Togliatti viene toccato solo in un film di Max Neufeld, che invece è un grande regista, ebreo tedesco, emigrato in Italia negli anni 30, perché fino a un certo punto, fino alle leggi razziali, alcuni ebrei tedeschi migrano in Italia, fanno film in Italia, poi è scappato in Spagna, poi è tornato in Italia a fare un paio di film. E in questo Un uomo ritorna, il protagonista è Gino Cervi, si vede il processo a un fascista Andrea Checchi, che aveva portato via e ammazzato il figlio di Anna Vignali, che grida a un certo punto, quando lo assolvono, lo voglio morto, cioè in una scena veramente struggente, che è il corrispettivo della morte di Anna Vignali in scena. A un certo c'è ancora un grande problema, che è quello di Fiamma che non si spegne, il film del 49 che Cottafavi fa sull'episodio di Salvo d'Acquisto. Salvo d'Acquisto è un carabiniere che si consegna ai tedeschi per liberare degli ostaggi, e loro fucilano lui al posto degli ostaggi. Il film viene presentato a Venezia e 40 critici, cioè tutti, dai tromboni come Mario Gromo, che era anche amministratore della Stampa, fino ai giovani Tullio, Chesic, Callisto, Poldo, eccetera, si schierano contro questo film dicendo un film fascista, va tolto scrivono alla Biennale, va tolto dalla programmazione. Quando io ho riprogrammato a Venezia, quando facevo retrospettive di Venezia, l'unico rimasto vivo era Callisto Cosolic, che era stato l'unico di paese sera, perché Tullio era appena morto. Io gli telefonai e gli dissi: ma scusa, cosa avevate fumato voi quel giorno? Perché c'è una roba non si spiega. Callisto aveva già più di 90 anni, e dice: il tema era tenere lontano l'opinione pubblica e il sospetto dall'attentato di Via Rasella, perché siccome Salvo d'Acquisto si consegna, mentre invece Bentivegni, insomma, e chi aveva fatto Trombadori, cioè quelli che avevano fatto l'attentato di Via Rasella, non si consegnano, c'erano state durante la proiezione a Venezia un po' di tumulto da parte di esponenti della destra che tiravano fuori questo episodio qui, che era un tema che a noi oggi ci sembra di fantasia, ma che allora era fortissimo. Ha scritto un libro 15 anni fa Stefano Rombroni, grande critico cinematografico, sceneggiatore, nonché figlio del capo, che era stato capo della polizia durante il fascismo a Roma, su questo tema, su come Roma città aperta nel raccontare Via Rasella cerca però di tenersene lontano, grazie alle trattative anche di tipo politico. Per esempio, uno degli sceneggiatori era Celestine Garvilla, comunista, che era uno dei capi della resistenza romana. Poi non succede più niente, nessuno parla più della resistenza, si abissa del tema. Ci esce un film nel 52, anche questo di un registuco, Bianchi Montero, che si chiama Nessuno ha tradito, dove però il tema era di ricomposizione, cioè che due amici, uno partigiano, uno repubblichino, il repubblichino non aveva tradito, dimostrare che il repubblichino non aveva tradito dei patti che aveva fatto. Un film curioso, neanche così brutto. Ci sarà poi un film di Maselli nel 1955, e poi a un certo punto c'è l'esplosione dei film sulla resistenza. Cosa cambia? Cambia che nel frattempo si comincia a parlare del centro-sinistra, cioè i governi centristi cominciano a traballare, e quindi c'è il tema di imbarcare i socialisti nel governo. Comincia Rossellini col generale della Rovere, che però è tratto da un testo di Montanelli, quindi insomma Rossellini era sempre molto democristiano, cioè si teneva sempre su varie scarpe. Dopodiché tra il 60 e il 63, il film di De Bosio, nel 61, nel 63, vengono fatti 14 film sulla resistenza, di tutti i tipi, che vanno da quello che è veramente un caposaldo della formazione all'epoca e anche nei decenni successivi della mentalità italiana, dell'identità italiana, che è tutti a casa, di Comencini, fino ai due colonnelli di Steno con Totò. Cioè, quindi la resistenza diventa un tema, cioè appunto le 4 giornate di Napoli e a loro di Roma, che racconta la storia invece della razza romana dell'SS sugli ebrei, cioè tutto.
In questi film il terrorista spicca perché si pone il problema appunto della politica, che nessun altro di questi 14 film si pone. I problemi se ne pongono di ogni genere. Per esempio Montalvo, che è un regista di sinistra, viene molto criticato perché trae un film da Piero il Piccione di Giose Rimanelli, un romanzo piuttosto bello. Giose Rimanelli era un repubblichino che è stato di destra fino alla fine della sua vita, perché era sul borghese, e racconta la sua storia, cioè lui giovane che si arruola invece nel fare repubblica. In genere i libri scritti degli ex repubblichini sono piuttosto belli, anche quelli di Carlo Mazzantini, che sarebbe il genere di Castellitto, per esempio, che scrive alcuni libri piuttosto belli, però da cui non hanno fatto film. Quindi Montaldo verrà molto criticato, ci sarà il rischio che gli stronghi la carriera quel film. Allora, a questo punto viene proposto di fare un film a De Bosio. Quando penso a De Bosio penso sempre a Missiroli, che è stato anche lui direttore a Torino, che ho conosciuto, mentre De Bosio l'ho mancato per un pelo, diciamo per pigrizia, perché quando ho presentato il film a Venezia in realtà io volevo tornare a casa, sono tornato a casa a fare un salto e ho mandato il Tullio che esce a presentarlo al posto mio. Chesi conosceva bene De Bosio perché lo conosceva dai tempi del teatro di padre. Infatti Tullio diceva sempre che bisogna ricordare come Brecht in Italia non lo porta Streller ma lo porta De Bosio. Io non so niente di teatro, come testimonia qui il mio amico Fonsati, però questa la so perché me l'ha raccontata Tullio, che su cui c'è un rapporto stretto. Vanno a vedere l'Arturo Ui, lui e Ermanno Olmi, e avevano costituito una società di produzione cinematografica molto originale, che anche questa fa parte del contesto in cui nasce il terrorista. La società si chiamava 22 dicembre dalla data in cui erano andati dal notaio, cioè non era una data strategica, ma in questa società erano parte una persona che già era un critico teatrale cinematografico importante, che era Tullio Chesic, Ermanno Olmi, che aveva una grande esperienza di documentarista industriale per la Edison, di cui era impiegato, ma già aveva esordito a Venezia, con il tempo si è fermato, aveva già fatto anche il Posto, che è uno dei punti forti della, diciamo, una cosa che si può definire la Nouvelle Vague italiana. Un altro tipo si chiama Alberto Soffientini, e poi c'era un dipendente della Edison che era entrata in società, perché siamo in procinto, ci sente già il profumo della nazionalizzazione delle società elettriche italiane, e quindi la Edison pensa a diversificare le attività. E Olmi li convince che il cinema poteva essere una delle attività di diversificazione. Questa società produrrà quasi solo una dozzina di film, però quasi solo film importanti. L'esordio di Nader Müller, una rimpatriata di Damiano Damiani, l'esordio di De Bosio, l'esordio di Riprando Visconti, Una notte di nebbia, la prima serie TV di Rossellini, L'età del ferro. Poi Olmi in realtà voleva fare i suoi film e quindi la chiudono lì. Allora perché penso a Missiroli? Una volta invece a Missiroli io gliel'ho chiesto, gli dico: ma scusa, ma tu, gli avevamo fatto vedere anche un inizio, l'unico film che fa Missiroli, che è bellissimo, tratto da un romanzo di Albasino, La bella di Lodi. Hai fatto un film bello, prima eri stato assistente di un regista geniale con Menzolini e poi ti sei dato. E lui mi ha detto: però col teatro non si riusciva a tenere dietro al cinema, di fatto non si riusciva, io preferivo il teatro e quindi sono rimasto lì. Penso che sia andata così anche con De Bosio, perché avrebbe visto questo film, avrebbe potuto avere un'ottima carriera anche di tipo cinematografico. E quindi gli dicono: ma tu sei in grado di scrivere un soggetto? Lui dice: ma io ce l'ho già un soggetto, io sempre ce l'ho con me da 20 anni, e il soggetto è la sua storia, cioè quella cosa di cui vi dicevo prima, cioè la sua esperienza di partigiano, appunto con la cautela di non farsi inchiodare, attirare nella trappola dell'autobiografia. Infatti lui lo dice esplicitamente: dopo aver scritto la sceneggiatura ho tolto tutti gli elementi che mi legavano, potevano avere un aggancio diretto all'autobiografia. Ne risulta un film, anche questo secondo me fa parte di questa cosa che in realtà non
non è stata riconosciuta davvero dalla critica, che la Nouvelle Vague all'Italia. La Nouvelle Vague non c'è solo in Francia, forse comincia addirittura prima, cioè in Italia con Antonioni, che ha un'influenza anche sulla Nouvelle Vague, con Rossellini, però in Italia non viene riconosciuta perché noi non avevamo una nozione determinante nel riconoscere una Nouvelle Vague, che era la nozione dell'autore cinematografico. L'autore cinematografico è un'invenzione dei francesi, che noi prendiamo, quindi il concetto di cinema d'autore, noi lo riprendiamo dai francesi. Forse l'unico cineasta che si considera, per esempio Rossellini si considerava un antropologo, De Sica si considerava un uomo di spettacolo, De Santis un militante politico. L'unico cineasta che di sicuro guardandosi allo specchio si dice ma che lavoro fai tu? E si rispondeva faccio l'autore cinematografico, era Antonioni. Cioè nel senso che era quello che era più attento anche all'idea che in fondo, come dice Bazin, in fondo il cinema è anche un linguaggio. Poi forse io sono convinto, ci sono delle cose più importanti, ma in fondo è anche un linguaggio. Antonioni era quello che era più convinto. Il film è un film viene all'epoca un film che ha questi elementi di dibattito politico esplicito, cioè infatti viene accusato da una serie di critici di essere molto teatrale. Per questo dico che è anche un film di una Nouvelle Vague italiana, anche per il bianco e nero, per l'ambientazione invernale, per la freddezza della scenografia, della scena, diciamo, della scenografia e il calore del sentimento, in questo caso del sentimento politico. È un film che a me ha sempre ricordato uno dei capolavori di Romerci, che è di successivo di qualche anno, La mia notte con modo, che è un film anche di tutto detto, dove la parte detta è enorme, lì è totale, mentre qui la parte detta, cioè le riunioni politiche del CLN di Venezia, fa da contraltare alla parte fatta, cioè agli attentati, alla preparazione degli attentati. Quindi, cioè, gli attentati vengono preparati ma anche discussi, contraddetti, approvati o disapprovati da un dibattito politico che viene messo in scena appunto, De Bosio lo dice, se l'avessi fatto, cioè a me interessavano le idee e non i sentimenti. Le idee devono passare attraverso le parole. Metto in scena delle parole, ma le metto in scena in modo cinematografico. Se l'avessi fatto a teatro, dice, l'avrei fatto in modo molto differente, non l'avrei fatto così. Infatti mai, la critica italiana d'epoca era molto rozza, in realtà i più bravi erano quelli che per tanto tempo si era pensato fossero quelli meno interessanti, erano i critici di gusto che scrivevano sulle terze pagine dei giornali, perché di gusto ce l'avevano davvero, cioè Mario Soldati, Pietro Bianchi, eccetera. Invece quelli che facevano i critici cinematografici di mestiere erano molto più rigidi, salvo uno dei più grandi, dimenticato da tutti, era Leo Pestelli sulla Stampa, che è stato il più grande critico cinematografico che abbia avuto la Stampa. Infatti De Bosio già all'epoca per difendersi dice vabbè parliamo, però allora Vincitori e Vinti, che era il film sul processo di Norimberga fatto da Stanley Kramer, che aveva avuto un grande successo, che ovviamente essendo un film processuale dove gli americani sono imbattibili dovevano parlare, quindi facevano vedere gli interrogatori dei criminali nazisti a Norimberga. De Bosio dice invece io credo che le scene di discussione siano tra le più cinematografiche e quel che mi interessava lì tra l'altro era ancora più i concetti che non le facce. Il terrorista è il primo film che parla della resistenza, come dicevo prima, come di un evento politico, non era una baruffa tra bande, ma c'era una testa politica e quindi il fenomeno armato era armato da un'intelligenza, cioè da qualcuno che lo armava per qualche motivo. Questo si capisce fin da subito e ovviamente essendoci una posizione politica, la posizione politica non è mai univoca, ce n'erano varie. Infatti lui riporta le discussioni all'interno del CLN che vengono subito fuori in un modo che tra l'altro gli spiega come queste parole scatenassero un suspense di tipo e una dialettica di tipo cinematografico.
quando si parla della prima azione fatta dall'ingegnere, che era questo terrorista, poi vedremo, c'è il capo dei capi, e l'esponente, che è Tino Carraro, del Partito d'Azione, dice questi sono i GAP. Uno dice: ma cosa sti GAP? Dice l'esponente del Partito Liberale, io non so niente. E lui gli dice: sono i gruppi d'azione partigiana. L'esponente del Partito Socialista lo interrompe e dice: proletaria. L'esponente del Partito Comunista lo interrompe e dice: patriottica, cioè media. Quindi e questo già appunto come dire, identifica quelle che saranno poi questi intermezzi che commentano e giudicano l'azione politica, identifica immediatamente quelle che sono le posizioni in gioco. Il socialista era Franco Graziani. E tra l'altro quando il film esce, soprattutto i cineclub cattolici eccetera, accuseranno abbastanza De Bosio di essere stato troppo corrivo con i comunisti, e lui dice: i comunisti erano quelli che sapevano fare meglio la resistenza insieme con i cattolici, in modo particolare dice coi preti, cioè, nel senso che i comunisti avevano l'esperienza della clandestinità e i preti, dice, avevano una forma mentale più rigorosa, un'abitudine alla prudenza e al segreto che li rendeva in genere degni di molta fiducia. E questo è oltre a essere probabilmente l'esperienza che lui ha avuto in guerra, era una citazione da Roma città aperta. Infatti uno di quelli che danno assistenza logistica agli attentati è un prete che ne dica Crivellaro, non è Squarzina, ma probabilmente Mario Malgoi, che era un attore del Teatro Stabile del Veneto, che si ispira evidentemente a Aldo Fabrizi in Roma città aperta. Queste riunioni del CLN, su cui ho molto insistito, punteggiano le azioni appunto dell'ingegnere. L'ingegnere è Gian Maria Volontè, e la costruzione degli attentati è quella che viene descritta nel pezzo che vi ho letto prima di De Bosio, che faceva lui con Pidin eccetera, cioè per fare un attentato bisogna essere un po' precisini, no? E Gian Maria Volontè è al suo meglio. Ha fatto solo un film da protagonista, che era Un uomo da bruciare, dei Fratelli Italiani, e non aveva ancora i vezzi che si porterà poi dietro alla fine della carriera. Quali erano questi vezzi? Una volta Risi mi disse, non a proposito di Volontè ma a proposito di Manfredi, mi disse: Manfredi, con cui lui ha fatto sensibilità, sarebbe anche bravo, ma quando corre vuol sempre far vedere che corre. E questo succedeva anche a Volontè, che era molto bravo, ma quando recitava, cioè voleva anche sempre far vedere che sapeva recitare, cosa che passava spesso in lui attraverso l'uso della voce e soprattutto attraverso la modulazione esatta della sfumatura dialettale del personaggio che stava interpretando. Se era Sacco in Sacco e Vanzetti di Montale piemontese, se era Giordano Bruno non in ingegnerico napoletano ma in nolano, perché e così via così, cosa che mi dà sempre dato un po' fastidio, però magari è un problema mio. De Bosio progetta le imprese, perché dietro le azioni di Volontè c'è una regia, e quindi progetta di fatto le imprese come se fosse lui il vero esecutore degli attentati, nel senso che la macchina da presa alterna i campi lunghi per controllare il nemico, ovviamente, o per controllare poi l'esito dell'attentato che si controlla da distanza, le scene ravvicinate per restituire la tensione febbrile, cioè del momento dell'azione, e addirittura uso una cosa che anche questa è tipica della certa non verbale, il fuoricampo, cioè l'uso della voce al telefono, che di fatto è un protagonista, un personaggio, perché avverte su cosa sta succedendo, conclude l'azione, la commenta, ammonisce, tranquillizza, seppur velocemente per paura delle intercettazioni, svolge di fatto un ruolo chiave nella messa in scena. La scena è Venezia, bellissima, una Venezia in bianco e nero, tempo scaduto, gelida invernata, una Venezia dove si trattiene veramente il respiro.
è un'anezia vuota, e lui dice è un'anezia vuota perché era vuota, quando uno fa il clandestino non parla con nessuno, e quindi tanto Venezia per l'inverno è vuota, ma in più anche era vuota, certo, ma in più, però adesso molti sono andati in novembre, non era, però ho finito. De Bosio dice mi interessava la ragione, la razionalità. Non bisogna mai credere del tutto a quel che dicono gli artisti, perché una delle scene centrali è quando Volonté, cioè l'ingegnere, incontra sua moglie che è splendida, e loro rubano un momento di attività in questo incontro clandestino, che mi diceva Tullio era una confidenza che era stata strappata a quell'uomo di riserva a tutta prova che era Parri. Questa è una cosa che era successa a Parri con la moglie. Accanto a Volonté c'è un insieme di attori che saranno poi i colonni del teatro italiano: Carrara, Bosetti, Graziosi, e poi c'è Leroy, che ha una parte che anche questa De Bosio dice essere un pezzo di storia, cioè un bravo cospiratore, un bravo attentatore che a un certo punto smette, un po' per paura, un po' per senso della responsabilità. Finisco col dire questo: il terrorista serve a De Bosio anche per il teatro, perché lui dice ero al montaggio quando la commissione lettura del Teatro Stabile di Torino propone Le mani sporche di Sartre e I giusti di Camus, e quello mi servirà. C'è una lezione di De Bosio che resta almeno in 2 film, un altro film con Volonté, tutti 2 film Rai. Uno è Nelle donne della resistenza di Liliana Cavani, fatto nel 65, l'altro lo stesso anno in La strada più lunga di Nelo Risi, Fratellino con Volonté. Poi farà La Bettia, di cui uno si può anche dimenticare, farà il Mosetti revisivo, che è molto, molto interessante, perché gli dà un taglio antispettacolare documentaristico. E come dicevo prima, i cattolici un po' lo criticano. Come? Vi leggo in una riga la morale del Centro Cattolico Cinematografico. Dice: estetica buono, morale adulti maturi, controindicazione brevi accenti volgari nei rulli 1 e 2, effusione nell'incontro con la moglie, gli emendamenti, che sarebbe dei tagli, si impongono per pubblici più sensibili. In ogni caso è necessaria qualche precisazione e discussione del film. Allora abbiamo ancora pochi minuti per domande, curiosità, richieste. I relatori sono ancora qua, quindi se qualcuno di voi vuole intervenire, prego. Io in realtà non vorrei fare una domanda, ma fare un elogio ai giovani che hanno assistito a questo convegno stamattina e oggi pomeriggio, e per così dire chiedere scusa del fatto che la storia che ad essi, a voi, è stata raccontata è una storia che spesso noi ci raccontiamo come addetti ai lavori, perché noi siamo di una certa età, siamo degli intellettuali, facciamo un po' i professori e diamo per notte molte cose, in particolare la storia complessa politica del Novecento, che voi avete ascoltato oggi con moltissimi riferimenti e rapidissimi. Per esempio, parlando di Brecht, vi parlano della Repubblica di Weimar, vi parlano di Hindenburg, vi parlano di come ha preso il potere Hitler nell'Arturo Ui, oppure vi parlano per così dire della strategia del PC, delle reticenze, dello stalinismo, cioè di tutta questa complessità partitica nella quale l'attività anche nostra del Teatro Stabile e di De Bosio ha navigato, ha dovuto mediare, ha dovuto convivere, e che per voi è sicuramente
non facile da ricostruire se non avete studiato approfonditamente anche la storia contemporanea. Quindi vi voglio ringraziare, perché confido che malgrado questo vi rimanga in qualche modo il fascino, l'entusiasmo nel mestiere per il quale state studiando. Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Io avrei soltanto una domanda per quanto riguarda le regie liriche di De Bosio, se sono ancora rintracciabili e consultabili, se ci sono testimonianze video e dove si possono trovare. Grazie. Allora, che io sappia, il Regio ce le ha. Io sono andato lì per vedere, mi sono focalizzato solo su quella e quella c'è. La regia di Elisabetta, regina d'Inghilterra di Rossini, fatta al Regio, è anche disponibile in commercio e credo anche su YouTube completa. Però sì, il Regio ha cominciato a registrare gli spettacoli dal 73, dalla riapertura, quindi ci sono tutti. E la Ida della Regna di Verona? La Ida della Regna di Verona c'è anche. E passa il microfono a De Bosio che forse può rispondere in questo senso. Sì, buonasera a tutti, anch'io vi ringrazio. Sì, c'è una videocassetta sulla Ida che è edita dalla Regina di Verona, è un'edizione di qualche anno fa. Non so quanto sia facile recuperarla, ma c'è. Ecco. Posso dire che forse non è così filologicamente attendibile se è fatta qualche anno fa? No, è la registrazione, la videoregistrazione. Cioè riproduce quella fatta in modo De Bosio. Sì, è la videoregistrazione della Ida quindi del 13. pubblicata. Dovrebbe essere quella del centenario, quindi del 2013. Okay. Quindi è ancora seguita proprio precisamente da. Perché a me risulta che nelle edizioni che vengono rifatte ancora sì, continuamente ci siano dei cambi non così indifferenti. Beh, questa è una regia di De Bosio, una polemica che non vorrei aprire, nel senso no, non è una polemica, è semplicemente un dato di fatto. No, intendo dire, io ho protestato più volte con la fondazione, perché ci sono state, però diciamo, devo dire per esempio, una cosa che ti voglio dire perché è nota, gli scenografi degli allestimenti lirici non hanno i diritti sulle loro scenografie. Io conosco degli scenografi che hanno fatto causa. Luciano Damiani, per esempio, che ha lavorato anche con De Bosio, ha fatto un panegirico su queste cose, cioè sul fatto che le sue scenografie venivano riprese magari con registi che facevano le riprese e questi cambiavano senza nessun placet di chi aveva fatto in origine la regia. Quindi il discorso sulla regia, in particolar modo sulla regia lirica, che è una regia che poi entra nel repertorio, viene venduta, viene distribuita, cioè è un discorso molto molto complesso. Quindi o c'è la registrazione della regia originale, vivo il regista, vivo lo scenografo, allora quella sì, in questo caso c'è, perché quella del 2013 diciamo, non è fatta benissimo come videoregistrazione perché fu fatta da Sky, non dalla Rai. Purtroppo Sky ha tante qualità, diciamo, ma come registi, perché ci vuole un regista per fare le riprese, è importante anche l'aspetto del regista che fa le riprese, perché se non sa qual è la visione dell'azione, inquadra una parte che è irrilevante e non coglie. Vedere le registrazioni e vedere un altro spettacolo, io lo dico sempre purtroppo c'è la regia di chi fa il video ed è completamente diversa da quello che voi avreste visto seduti in teatro, perché lì il vostro occhio si sarebbe mosso dove voleva e avrebbe guardato quello che voleva, invece qui siete costretti a vedere quello che vedeva l'occhio del regista. Ci sono anche le riprese, quelle statiche, diciamo, quelle a tutta opera, che però diventano poi alla fine molto noiose e molto difficili.
difficili. Sì, molto difficili di seguire. Comunque questa del 2013 non è male, può dare un'idea e ancora la si può trovare con qualche difficoltà, non so se c'è su Amazon, ma sicuramente anche chiedendo alla Fondazione Arena di Verona qualcosa dovrebbe saltare fuori se rispondo. Però la regia di Aida è ancora viva, nel senso che è stata riproposta nel 2024, proprio in occasione del centenario. Una delle iniziative che abbiamo perorato come Comitato Nazionale è stata proprio la ripresa. Sicuramente, per quanto ci siano dei piccoli interventi, e abbiamo la fortuna, avete conosciuto Susanna Egri, che è la coreografa di quella Aida, è stata presente e ha cercato di limitare il danno di certe modifiche che sono state fatte nella ripresa. Ecco, comunque complessivamente è stato un allestimento che consente a chi l'ha visto, e sono state 5 recite tutte con l'esaurito, insomma, quindi all'Arena di Verona sono più di 10.000 spettatori, quindi parliamo di un numero di persone importante. Anche quest'estate si sperava in un'ulteriore ripresa della regia di Aida quest'anno, invece non ci sarà. Confidiamo che per l'ultimo anno del centenario, nel 2026, la Fondazione la riproponga. Poi anche recente, e quella sicuramente c'è in videocassetta, è la Nabucco, sempre dell'Arena di Verona. Poi c'è un'altra regia lirica, anche se per la televisione, la Tosca, con Rana Cabrivanska e Placido Domingo, che invece è facile trovare anche su Amazon. È una regia molto particolare, dal una vivo regia televisiva, fatta proprio per la televisione, sui luoghi storici, diciamo, dove era ambientata Tosca, la stessa Palazzo Farnese, Castel Sant'Angelo, quindi ha fatto delle riprese come se facesse un film, non è teatrale, e sì, anche rende meglio, tutto sommato. Nella Raina Cabrivanska la considera una delle sue interpretazioni più importanti. Quindi con l'occasione ringrazio il direttore Fonsati, perché veramente questa disponibilità del Teatro Stabile mi emoziona, è stata fantastica, tutto il suo staff, e la Presidente, professoressa Bigi, che è un motore grandioso. Credo che abbia disegnato lei la regia di questo evento. L'abbiamo fatta insieme. Insomma, insieme una regia collettiva. Scuola De Bosio, io ho fatto fare tutto insieme con le firmamenti. A nome di mio padre e di mia madre Martegri, che è stata evocata come co-regista dell'allestimento di Primo Levi, ringrazio tutti quanti. Allora, questo... Anch'io ringrazio Filippo Fonsati, tutto lo staff dello Stabile di Torino, che devo dire sono sempre molto molto disponibili, quindi se voi siete qui di casa conoscerete meglio di noi la situazione, ma veramente è stata una bellissima giornata, che però è la prima di una serie a cui siete invitati. Se vi siete appassionati alla figura di De Bosio, ne faremo incontri, come vi dicevo, all'Università di Padova. Tra l'altro ci sarà anche una mostra al Museo Sartori con le maschere, con tutto quello che De Bosio con i Sartori hanno fatto. Ci sarà un incontro a Verona, all'Università di Verona, e poi ci sarà appunto questo altro momento, diciamo, di approfondimento su De Bosio all'Università Statale di Milano, con il professor Del Toglio, che oggi era qua, e con la professoressa Valentina Garavaglia, che adesso è la rettrice dello IULM, ma è una storica del teatro, quindi molto volentieri si offre di fare parte di questi incontri. E anche ci sarà, e questo dovrebbe essere un momento molto interessante, anche il professor Claudio Longhi, che adesso dirige il Piccolo di Milano. La data dovrebbe essere il 9 aprile,
e poi non so se coinciderà con l'andata all'Archivio del Piccolo, quindi anche questo, se avete interesse, io sarò sempre in contatto. Filippo fa parte del comitato, quindi avrà tutte le informazioni, mentre Anna riceverà i programmi e verrà informata, quindi se qualcuno di voi vorrà partecipare sarà insomma ben accolto, ecco. E poi ripeto, nel 26 le cose che avete sentito oggi dovranno essere raccolte e pubblicate in un volume di cui si farà anche, io spero, ecco, che il Ministero ci dia il sostegno per fare queste cose, anche pubblicato in forma digitale, quindi ci saranno i link sul sito di questo archivio e degli altri luoghi in cui appunto la memoria di De Bosio è conservata, perché tutto questo, che è anche il compito del Comitato Nazionale, che appunto il figlio Stefano De Bosio ha voluto e ha messo in moto, ecco, poi con il nostro aiuto, la nostra collaborazione di tutti i membri del Comitato, ha proprio questo scopo, cioè è quello di continuare a affrontare questi discorsi, come vi diceva il Rivellaro prima, cioè far sì che la memoria di queste persone che hanno fatto la storia del nostro teatro, perché questo è indubbio, De Bosio è stato una persona, un personaggio, ma un artista dal mio punto di vista, che non è prescindibile nella comprensione di quello che è successo in Italia appunto negli anni, fine anni 40, 50, 60, cioè quello che poi ha portato, come appunto anche la realtà che voi vedete è stata fondata in questi anni, e quindi insomma capire, no, l'oggi, ma attraverso anche quelli che sono stati i passaggi, ecco, che hanno creato quello che noi oggi possiamo vivere, ecco, e godere, insomma, anche sotto tutti gli effetti. Ecco, non so Filippo se tu vuoi dire qualcosa in chiusura, altrimenti io ringrazio tutti e chiuderei. Una cosa, abbiamo un sito internet del centenario, il sito internet del centenario www.gianfrancodebosio100.it, dove si è aggiornati sugli eventi. E volevo, visto che parliamo di storia, un evento che abbiamo fatto a Verona, celebrato a Verona il 5 settembre con l'ultima ripresa di Aida, oltre al proiettare il terrorista, che è stato restaurato in 4K, quindi adesso abbiamo una qualità sia come suono che come video di assoluta eccellenza, abbiamo poi celebrato un processo, al processo di Verona del 43, come sapete, un evento molto importante della storia del 1943, di quello che è accaduto dopo, cioè il rovesciamento di Mussolini, la sfiducia a Mussolini votata dagli stessi gerarchi. E abbiamo fatto questo processo con l'intervento dei maggiori giudici d'Italia, il Presidente della Cassazione, il Presidente vicario della Cassazione, l'ex primo Presidente della Cassazione e un altro alto magistrato, insomma, Gherardo Colombo come pubblico ministero, non so se conoscete, insomma, è stato colui che, uno dei 3 magistrati che ha portato avanti la stagione di Mani Pulite negli anni 90, Gherardo Colombo era il pubblico ministero. Questo, tutto l'intera registrazione del processo al processo di Verona è disponibile, c'è il link sul sito e la si può scaricare e si può vedere l'intero video. Grazie.